possiamo riprendere l'udienza. Allora, volevo precisare, perché poi al verbale forse non l'abbiamo indicato, che abbiamo anche differito l'orario di inizio dell'udienza a causa della scarsa illuminazione dell'Aula e della necessità di attendere che il consegnatario fornisse alla postazione del cancelliere di udienza una lampada. E mettiamo altresì al verbale tale scusate, di Lecce, ridotta visibilità. non abbiamo l'audio. Pronto? Da Lecce. Lecce? Dice che non hanno l'audio da Lecce? Ah, sì. Scusate, da Messina, anche qui a Messina non abbiamo l'audio. Va bene, intanto possiamo mettere comunque a verbale questa circostanza così marginale, che però vorrei che risultasse che la... Scusate, la stessa cosa da Cosenza. Va bene, allora intanto facciamo Buongiorno la verifica. Presidente. Sì. E anche il resto dell'avvocato Garcia è presente. Va bene. Confermo anche dalla CC di Caltanissetta, non abbiamo audio. E che è successo? Anche da Benevento. Pure Voghera senza audio. Noi vi sentiamo. Allora, intanto che facciamo fare dai tecnici questa verifica, mettiamo a verbale che questa ridotta visibilità rende ancor più difficoltosa la visione. Adesso da Messina sentiamo. Grazie, tramite il videoschermo. Anche da Cosenza. Con particolare anche da Trapani. Per i giudici che non hanno a disposizione lo schermo più grande. Quindi dispone che un estratto del presente verbale venga trasmesso all'ufficio del consegnatario e all'attenzione anche della segreteria di presidenza affinché si sollecitino gli opportuni interventi per la risoluzione del problema. Sentono tutti? Ci siamo tutti? Vediamo quelli che avevano detto che non sentivano. Da Lecce è ripristinato l'audio, sentiamo. Voghera ripristinato. Sì, anche da Benevento. Anche da Cosenza. Benissimo, ci siete tutti allora. Da Messina ripristinato audio e video. Benissimo. Allora, Ok, anche da Caltanissetta. grazie. Allora, prima di cominciare volevo dare lettura della nota che è stata depositata dalla ditta dai trascrittori, di cui vorrei dare integrale lettura. Deposito verbale revisionato udienza 4 febbraio del 2020. Con la presente siamo ad evidenziare alla signora che abbiamo avuto modo di scontrare errori materiali nella redazione del verbale di cui è un oggetto. Alla luce di tali incongruenze, la scrivente società ha ritenuto opportuno provvedere alla integrale revisione del verbale. Alla integrale revisione del verbale al fine di epurare l'elaborato di tutti gli errori materiali riscontrati. Preme sottolineare che tali errori materiali non hanno in alcun modo stravolto nel senso e nel significato le dichiarazioni rese dalla collaboratrice di giustizia. Per una più agevole comprensione del testo abbiamo provveduto ad evidenziare le pause che hanno intervallato le dichiarazioni della signora Cerrioni Debora, che costituiscono una nota caratterizzante del comportamento, nonché un dato epistemologico che va tenuto in considerazione per dar modo al giudicante e alle parti tutti di poter saggiare l'attendibilità o meno del testimone. Siamo a chiederle pertanto di segnalare ai parti tale disguido, rendendoci disponibili, previa verifica del pagamento dei diritti di cancelleria, a provvedere alla copia dei verbali che sarà totalmente a nostre spese. Il verbale revisionato risulta essere allo Stato la fedele trasposizione sul cartaceo del comportamento dichiarativo e non assunto dal testo, in adempimento degli obblighi di legge che ricadono sulla società di trascrizione e sul trascrittore stesso, che ha provveduto ad apporre firma digitale. E quindi io avevo chiesto di evidenziarmi se c'erano dei passaggi significativi, sostanzialmente sono
Voi avete avuto modo di dare un'occhiata alle trascrizioni, credo che quindi alla luce anche di questa annotazione non credo ci siano difficoltà, no? Per procedere oltre nell'esame. Beh, le pause non erano state indicate né qui ma neanche nel verbale del 5, chiaramente questo è un dato invece che deve risultare perché risulta e fa parte del comportamento dichiarativo dei testimoni e quindi questa è una cosa che personalmente mi era saltata immediatamente agli occhi. Poi c'erano degli errori materiali, insomma quando uno fa un verbale per un processo anche di tale delicatezza devono essere sempre perfetti, però diciamo in questo caso devono essere ancora di più perché un interrogativo, un esclamativo, cioè è ovvio che può cambiare completamente il senso del discorso. Quindi questo nell'interesse evidentemente insomma, della correttezza anche della trascrizione. Allora, possiamo quindi procedere? Va bene, il sito riservato è collegato? Sì, è collegato. Allora, ci dispiace per questa lunga attesa che è stata determinata una serie di inconvenienti tecnici, comunque possiamo adesso procedere, quindi chi è che vuole intervenire per proseguire il contraesame? Sì, ok. Facciamo vedere. Di qua. Ah, lei è vero avvocato, non aveva finito, ha ragione avvocato. No, anche io, ha ragione l'avvocato. Vada avvocato allora, finisca lei così il nome sempre per la registrazione. Sì, avvocato Fabrizio Capezzuoli per Massimiliano Casamonica e Ottavio Spada. Prego? E Ottavio Spada. Sì, ok. Sono collegati? Sì. Buongiorno signora Cereoni, mi sente? Sì, buongiorno. Sì, buongiorno. Sono l'avvocato Fabrizio Capezzuoli, sono il difensore di Massimiliano Casamonica, intervengo per Massimiliano Casamonica e Ottavio Spada. Allora, la volta scorsa abbiamo sospeso l'esame, le avevo chiesto in particolare dei rapporti tra Massimiliano e Noemi Ranieri. Quando si sono conosciuti, che tipo di rapporto avevano, se può riferire su questo. Allora guardi, quando si sono conosciuti io anche ci ho pensato, però non mi ricordo come l'altra volta il periodo esatto. Di guardare i rapporti, sì, lei comunque era una mia, con i rapporti con me, lei era una mia amica, quindi poi di fatto gliel'ho presentata anche a Massimiliano. Poi diciamo ci sono stati lei ha chiesto poi a Massimiliano dei prestiti. Sì, andiamo per gradi, insomma, non le ho fatto questa domanda. Diciamo... Senta, la Ranieri frequentava la casa dell'Infernetto, che lei si ricordi? Sì. Senta, è mai venuta rimasta... anche con Fazzari. Perfetto. Con, scusi? Con Massimiliano Fazzari. Senta, è mai rimasta a soggiornare, a dormire la Ranieri alla casa dell'Infernetto? Sì. Una volta era rimasta anche con una persona, diciamo, che si chiamava Fabrizio, che praticamente era il suo amante. Ed era poi una persona sempre di un prestito che gli aveva fatto Massimiliano. E poi ora questa cosa me la ricordo bene, poi mi sembra che si sia fermata anche un'altra volta, però senza questo Fabrizio, ora non mi ricordo bene, però comunque si è fermata. Ma con questo Fabrizio hanno dormito nella stessa camera? Comunque erano... No, hanno dormito in un'altra camera, non con la mia. Comunque sì, con questo Fabrizio hanno dormito insieme perché erano amanti. Amanti che cosa vuol dire? Ce lo può spiegare? Era in quel periodo Scusi, mi faccia finire la domanda. Scusa, ricordo sempre che siccome siamo in collegamento dobbiamo dare quell'attimo di secondo per far finire e per soprattutto far pervenire a chi ascolta la fine della frase, se no ci si sovrappone. Allora, vediamo qual è la domanda del difensore. Sì, la domanda era se può specificare in che senso amanti. La Ranieri in quel periodo stava col Fazzari? Sì, stava con Fazzari e questo Fabrizio stava con una certa Silvia. Ho capito. Quindi erano amanti. Perfetto. Senta, ma il Fazzari era a conoscenza di questa circostanza? No.
Che erano amanti no. Ok. Che lei sappia, il Fazzari, diciamo, ha manifestato mai qualche dubbio sulla relazione che realmente intercorreva tra il Checchi e la Ranieri, diciamo mandando messaggi? Presidente, alla l'opposizione ha già risposto su questa domanda, ha detto che non lo sapeva. Non lo sa, vabbè. Senta, veniamo all'argomento relativo al prestito che Massimiliano avrebbe dato a Fazzari. Mi sente? Sì, la sento. Senta, lei nei primi interrogatori non si ricordava di questa circostanza, poi naturalmente le è venuto nell'interrogatorio, mi sembra, del... Vabbè, non ha importanza. Successivamente le è riemerso alla memoria. Che cosa ci può riferire di questo prestito? Innanzitutto le chiedo dove fu consegnata questa somma di denaro al Fazzari e da chi? Quella del Fazzari? Sì. Allora, io mi ricordo che praticamente inizialmente Noemi, cercava di, tramite me e lei mi chiedeva di parlare con Massimiliano e di convincerlo di avere questo prestito da lui, perché lei voleva sempre soldi, no? Chiedevano sempre soldi. E invece poi alla fine un giorno si è presentata lì con Fazzari direttamente lì all'Infernetto, a Via Adriano Banchieri, e alla fine parlò direttamente con Massimiliano e si accordarono appunto di questi soldi e poi mi disse appunto che lei aveva accettato questo prestito. Io ero rimasta con Fazzari, invece lei era andata di là con Massimiliano, e quindi non so bene quello che hanno detto, però poi alla fine non avevano, Massimiliano aveva disponibilità liquida e quindi poi si sono accordati e mi sembra che gliel'abbiamo poi consegnati, ma con Massimiliano siamo andati lì al bar lì vicino casa della mamma di Noemi. Gliel'avete consegnati insieme questi soldi al Fazzari? A Noemi. A Noemi. Quanti erano questi soldi, si ricorda? Sì. Erano 5.000 euro. Perfetto. E può collocare, con più precisione, il luogo dove sono stati consegnati questi soldi? Ci ha detto vicino a un bar? Si può collocare? Sì, nel bar lì proprio dove abita la mamma, ora non mi ricordo, però ecco, sarei in grado anche di andarci anche domani, quello sicuramente. Vabbè, che però, zona? Il nome del bar non me lo ricordo. La zona se lo ricorda? San Paolo. San Paolo, perfetto. Basilica di San Paolo. Lei ha assistito proprio alla dazione? Un attimo, vede che non abbiamo sentito la coda della dichiarazione. Perché... San Paolo ha detto. No, poi ha detto qualcosa che non abbiamo sentito. Ha detto altro, signora? Sì, stavo dicendo proprio vicino alla casa della mamma di Noemi. Quindi lei ha assistito proprio al passaggio di denaro da Massimiliano a Noemi? Sì, ho visto che dava questi soldi. D'accordo. Senta, poi questo prestito che ha erogato Massimiliano è stato restituito da Noemi, che lei sappia? No. E da Fazzari? No, sappia. Non è stato restituito in parte, tutto. Quanto è stato restituito? Quale somma è stata restituita, se lei sappia? No, che io sappia non è stato proprio restituito. Ok, non è stato restituito nulla. Senta, un'altra domanda. Insomma, lei ci ha detto delle attività poste in essere da Massimiliano. Innanzitutto volevo sapere, ma Massimiliano prestava soldi soltanto a fronte di interessi o anche prestava soldi, possiamo dire, a titolo amicale, senza pretendere interessi? Massimiliano? Massimiliano, sì. Allora, aspetti,
diciamo che lui quando faceva i prestiti, diciamo, a altre persone prendeva sempre degli interessi. Ok. Senta, ha mai prestato Massimiliano... anzi, le faccio un'altra domanda. Chi è Biagio Greco? Chi? Chi è? Biagio Grieco. Ah, è mio zio. Suo zio. Perfetto. Sì, a lui sì. Mi faccia Ma fare gliele aveva prestati per la casa, sì. Mi faccia finire la Però domanda. poi sì, è vero che poi alla fine, me lo ricordo, sì, che gli ha prestato questi soldi per prendere la casa. Ora però la cifra non me la ricordo. E in quell'occasione gli aveva prestato dei soldi a fronte di interessi, cioè pretendeva degli interessi? Sì, ma lui non gliel'aveva chiesto perché era un mio zio, era un mio parente. Perfetto, però io le avevo fatto un'altra domanda. Se Massimiliano prestava sempre i soldi ad usura, diciamo, con un tasso di interesse, oppure li prestava anche in via amicale? Quindi Sì. dalla sua risposta desumo, insomma, che li prestava anche in via amicale. No, che c'entra? Quello è perché terze persone, quello era più tipo famiglia, no? Senta, Come ma zio. suo zio poi ha restituito questo prestito? Che io sappia mi pare di no. Perché io poi me ne sono andata e... Comunque fino a quando lei, diciamo, frequentava il vicolo di Porta Furba, è a conoscenza se li avesse restituiti oppure no? Fino a quando, insomma... Che io sappia, a mio zio? Sì. Che io sappia no. Non gliel'aveva dati, che io sappia. Senta, un'altra domanda. Durante il periodo di carcerazione di Massimiliano, non faccio distinzione tra il primo e il secondo, lei era sempre in casa oppure capitava, insomma, che anche per esigenze lavorative dovesse lasciare i bambini a qualcuno? Quello del 2009? In generale, le sto chiedendo. Il primo arresto è quello del 2009? Sì. Allora, sì, anche l'altra volta ho detto questa cosa che io avevo fatto diciamo, che andavo a fare i contratti, poi ogni tanto ho fatto anche le pulizie nelle scale, ogni tanto sì mi è capitato anche perché per esempio a volte quando andavo a fare le pulizie capitava che dovevo iniziare alle 4 di mattina o alle 5 e quindi ogni tanto mi pare che li lasciavo di là a loro, i bambini. A loro chi? Oppure quando facevo di là a loro tipo la sorella, la mamma. Senta, Otello e Melina chi sono? Non ho capito, avvocato. Otello e Melina. Otello e Melina chi sono? Sono dei miei due zii. Due Cioè, suoi zii. lui era praticamente lo zio di mia mamma e lei era la compagna. Senta, capitava che lei lasciasse i bambini a suo zio Otello e Melina in occasione delle sue assenze da casa? Sì, ogni tanto l'ho lasciati a Melina, sì. Ma li lasciava lei di sua spontanea volontà oppure veniva in qualche modo esortata da qualcuno? No, c'ero soltanto io con Melina. Li lasciavo quando andavo lì a lavorare, no? Perfetto. E come si comportava Melina nei confronti dei suoi figli? Bene, perché poi io li chiamavo sempre, da quello che sapevo anche i bambini, chiedevo sempre. Comunque c'era un rapporto fiduciario tra lei e sua zia, immagino. Si fidava? Diciamo che sì, mi fidavo perché poi alla fine era... Lei, diciamo, l'unica cosa è che lei alla fine aveva fatto, diciamo, ha preso la pensione che era tipo disabile, quando in realtà lei non era disabile al 100%, io lo sapevo, lei poi ogni tanto beveva, però poi quando io andavo lì al lavoro toglievo anche le birre, mi accertavo di queste cose. Però lei quando diciamo io so bene che lei non era disabile, anche perché lei aveva persino Facebook, come fa una persona che non parla a parlare su Facebook? Sapevo bene che non era disabile, aveva fatto questa cosa della pensione perché lei aveva un problema di salute e l'aveva ampliato. Va bene, a me interessa soltanto sapere se si comportasse, se si fosse comportata bene con i bambini in occasione, insomma. Sì. Perfetto.
Episodi strani, ne è mai venuto a conoscenza, nel senso di episodi di violenza nei confronti dei bambini da parte di questi soggetti? No. Benissimo. No. Senta, Ma anche perché poi mio zio spesso andava comunque a Ostia, perché lui sta lì in affitto, no? senta, va bene, per me su questo tema può bastare. Senta, un'altra domanda. Ci ha detto insomma delle attività poste in essere da Massimiliano, ma volevo capire i guadagni di Massimiliano i soldi dove li teneva? Qua, i soldi di Massimiliano? Sì, Già l'ho detto anche l'altra volta. se me lo può ridire. Sì, allora li teneva o sotto l'armadio o dietro l'armadio, oppure quella volta lì appunto quando l'avevo visti lì murati. Poi è capitato anche che l'hanno portati di là a casa loro, poi li hanno murati lì da loro, come avevo detto, li tenevano o murati lì nel forno o nel cammino. No, io parlo, guardi, parlo tendenzialmente solo quelli di Massimiliano. Volevo capire, nel vostro periodo all'Infernetto, ad esempio. Signora, aspetti, se non parli, aspetti sempre anche lei un mezzo secondo prima di rispondere, se no si accavallano e anche l'avvocato si Perché tanto i posti sono sempre quelli per tutti. Le faccio una domanda, mi scusi. Durante il vostro periodo di permanenza all'Infernetto, Massimiliano i soldi dove li teneva? Ma, diciamo, lui quando stavamo lì aveva dei soldi comunque un po' liquidi, una piccola parte, però lui aveva anche una parte, io sapevo perché lui aveva questi soldi lì murati. Da quello che mi ha detto lui non erano soltanto i suoi, erano anche penso di Liliana, perché li sentivo parlare, no? Perché poi di questo discorso con Massimiliano l'abbiamo fatto proprio quando fu del ristorante, che io gli dissi, e poi anche l'ultimo periodo, perché gli dissi, ma invece, perché io lui poi devo andare a prendere i soldi e a destra in giro per lui, allora dice, ma perché tu non mi dai questi soldi, almeno io sto tranquilla e non devo fare niente? Oppure per il ristorante, quando fu del ristorante, perché non prendiamo quelli? E lui assolutamente niente. Ma quelli erano di Dice che Massimiliano? non si potevano toccare. Lui Erano dice di- che non si potevano toccare. Dico, erano Ha di sempre detto così. Erano di Erano anche di Massimiliano? Massimiliano, sì. Anche i suoi, sì. Senta, parliamo proprio del periodo della carcerazione di Massimiliano. Ma lei non veniva aiutata economicamente dai familiari di Massimiliano? Mi scusi avvocato, Presidente, se possiamo, quando parliamo di carcerazioni, siccome sono state due, se possiamo precisare a quale si sta riferendo? Quella del 2013. Ok. Quindi diciamo quando io stavo già all'Infernetto. Sì. Quindi la domanda, scusi, perché Se lei venisse aiutata dai familiari economicamente, naturalmente, dai familiari di Massimiliano. No, mai. Ma lei ha Mi chiesto ricordo aiuto? soltanto una volta che Liliana ha portato della spesa. E poi ogni tanto che gli lasciano a lui qualche cosa lì a colloquio. Ma a me mai niente. Tendenzialmente i soldi al colloquio a Massimiliano chi li portava? Di norma, per scendere poi da casi eccezionali. Guardi, i colloqui, diciamo, i soldi lì li portavamo un po', anche io gli riportavo i soldi. Ogni tanto, come ho detto, li lasciavano anche loro. Quello l'ho detto. signora, scusi, avvocato, non per interrompere, ma loro, se può precisare, se no Grazie, rimangono giudice. sono Loro dati chi? un po' per scontato. Ecco, loro chi? Che intende per loro, signora? Anche i fratelli, no? No, Ho signora, detto anche prima, per esempio, quando andavamo a colloquio, cioè per esempio quando mi ha chiesto lì se mi hanno mai aiutato economicamente, ho detto soltanto una volta, mi ricordo Stefania, che mi ha portato questa spesa, e soltanto ogni tanto a Massimiliano gli lasciavano i soldi, ma non sempre, anche perché poi ogni tanto io magari quando era, perché poi lì bisognava fare sia la fila per il pacco sia la fila per i soldi, quindi magari non so, ogni tanto magari loro mi dicevano, non so,
tieni, vai a fare la fila e mi dà magari 50 euro o 100 euro, oppure io gli do a loro, magari, non so, tieni questi e li porti tu, perché là dovevamo fare anche le file, no? Sia per il pacco che per i soldi. Quindi magari ci dividevamo anche poi i compiti così. Va bene. Senta, ma lei come andava avanti, diciamo, durante la carcerazione, economicamente parlo, durante la carcerazione di Massimiliano? Sempre 2013. 2013 parliamo sempre. Cioè, dove reperiva? L'ultimo periodo mi ricordo che appunto era quello più difficile, perché poi lui appunto voleva che io andassi in giro a chiedere questi soldi, no? Che gli dovevano dare, soltanto che poi io non ero, diciamo, in grado di farmeli dare e quindi lui era sempre arrabbiato. Allora io poi ho iniziato a vendere questo oro, in questo, diciamo, compra oro lì all'Axa, però a lui non gliel'ho mai detto perché si sarebbe arrabbiato. Senta, sempre a proposito di entrate e soldi, parlo adesso del periodo in cui il Fazzari con Noemi vennero lì al vicolo di Porta Furba. Negli accordi che prese Massimiliano era previsto che loro dovessero corrispondere un canone di locazione oppure erano lì incomodato, cioè gratuitamente? Che cosa? Non ho capito. I soldi, se devono dare dei soldi? Cioè, Ranieri e Fazzari in vicolo di Porta Furba stavano in virtù di un contratto, diciamo, informale di locazione, cioè dovevano un affitto. 500 euro. L'affitto? Sì, 500 euro devono dare, ma non hanno mai pagato. Non hanno mai pagato, ma a chi avrebbero dovuto dare questi soldi? Loro? Loro. Questi soldi a me? A lei. Però ci ha detto che non hanno mai pagato. Esatto. E gli unici poi che pagavano, ora che mi ricordo, erano invece Otello e Melina quando stanno lì a Ostia. E diciamo i familiari di Massimiliano, naturalmente quelli che al momento si trovavano nel vicolo, non le hanno mai fatto pressioni dicendo qualcosa riguardo questo affitto non pagato? Ma chi? Non ho capito. I familiari di Massimiliano? Di Massimiliano. Dell'affitto quello di Sì. Noemi? Sì. Ora, aspetta, mi ricordo che era lui che mi diceva questa cosa che mi dovevo far ridare i soldi, quello sì, quando facevo la colloquio con lui. Lui intende Massimiliano? Massimiliano, sì, perché poi ovviamente Sì, la a domanda lui è dicevo se- tutto. signora, la domanda è se altri familiari, i familiari di Massimiliano, le abbiano mai detto, sollecitato a farsi pagare, insomma. Grazie. Ha sentito, signora? Sì, stavo pensando un attimino se i familiari di Massimiliano mi hanno sollecitato a chiedere il pagamento, no? Si domandavano perché. Sì, se è avvenuto o no. Se lo ricorda. Ma mi sembra no, l'unico che si preoccupava, diciamo, che parlava direttamente era lui. Comunque, diciamo, questi di questa soldi, cosa. la rendita dell'affitto, insomma, sarebbe stata comunque di pertinenza esclusiva sua, cioè sarebbe dovuta andare al suo sostentamento, favorire il suo sostentamento economico. Sì, mio e dei bambini. E dei bambini, E anche chiaro. dei colloqui di Massimiliano. Anche dei suoi colloqui. Va bene. Senta, le ultime domande, poi abbiamo terminato per me. Sì. Volevo capire, innanzitutto, dopo la scarcerazione del 2013, se Massimiliano, di che cosa si occupava Massimiliano? Innanzitutto lavorava, ha iniziato a lavorare dopo il 2013, quando è stato liberato? Allora, lui mi sembra sì che aveva poi l'obbligo, era uscito, diciamo, doveva lavorare, si faceva il commesso di scarpe, mi sembra, di un negozio che ha trovato questo lavoro Stefania. Lavorava, quindi Faceva mi questo dice? commesso in questo. Sì. Faceva anche altro, che lei si ricorda?
Se faceva sempre reati? No, se faceva qualche altro di lecito, guardi. Lavori, sì. Volevo sapere, se mi sta chiedendo se lavorava, altri lavori, oppure se cose le... No, se faceva altri lavori normali. Come lavoro legale? No, solo quello, che io sappia. Quello soltanto. Non si ricorda se Massimiliano allenava una squadra di calcio, dei portieri? Sempre in quel periodo? Quando stava con me non allenava nessuno. Va bene. Senta, ma lei poi ha già riferito su questo, ma dopo la carcerazione del 2013, Massimiliano trattava ancora stupefacenti? Dopo il 2013... Che lei sappia, naturalmente. Presidente, però c'è opposizione che così induce sempre in errore e dopo, immagino l'avvocato voglia dire dopo la scarcerazione del 2010, non dopo il 2013, perché lei poi non l'ha già detto. Dopo la scarcerazione fino a quando lei ne è a conoscenza. Se Massimiliano trattasse... Però, aspetti, scusi, avvocato, quale scarcerazione? 2013, ha detto 2013. 2013. Quando è stato scarcerato? Quando è stato scarcerato? Quando è stato scarcerato esattamente? Oddio, se ce lo dice la testa. Quando è stato scarcerato Massimiliano? Presidente, posso 2013, fare opposizione perché posta in questi termini la domanda diventa nociva. La testa ha detto più volte che quando è stato scarcerato nel 2010 poi sono tornati a Portafurba, poi è stato riarrestato con un definitivo e ha detto tante volte che lei poi non l'ha visto più perché è stata sequestrata, quindi la scarcerazione nel 2014 però pubblico ministero è stata sequestrata. Guardi, sta facendo confusione. Comunque, io ho fatto opposizione. Ma diciamo, adesso a parte tutto, la destra non ha mai detto di averlo più visto, perché io chiedevo quando è stato scarcerato, perché finora non era emerso che fosse stato scarcerato e che loro fossero tornati dopo il 2013 insieme da qualche parte. Sì, guardi, riformulo la domanda. Quando è stato scarcerato nel 2010? Quindi la prima scarcerazione. Massimiliano intendeva occuparsi ancora di stupefacenti oppure no, che lei sappia? No, perché quel periodo no, perché ha detto che si era messo paura e quindi diciamo si era dedicato più che altro all'usura. All'usura? Non voleva più, sì, aveva paura del carcere. E quindi si era messo a prestare soldi su queste cose qua. Va bene, senta, le faccio le ultime due domande in relazione ad un altro mio assistito, Ottavio Spada. Con Massimiliano abbiamo terminato. Volevo capire, innanzitutto Ottavio Spada frequentava la sua abitazione? Sì, sì. In che modo la frequentava? Che veniva a fare? Allora, guardi, lui innanzitutto veniva sia, io mi ricordo, veniva sia, diciamo, a mangiare, o intanto mi era capitato anche che lui e Massimiliano, quando stavano con Massimiliano Dolli e Massimiliano Casamonica, vedevano anche, non so, la sera alle 11, mezzanotte che volevano gli spaghetti e io li facevo, quindi stava spesso anche lì in questo senso, veniva pure così e poi veniva anche a prendere invece la sostanza stupefacente, sia quando c'era Massimiliano che quando non c'era Massimiliano. Come ho già detto anche l'altra volta, sia lì da noi che anche a casa lì di Pasquale. Lì da voi come la prendeva? Chi era che insomma gliela dava? Sapeva dove era ubicata? O gliela dava lei? Sì, ormai lui sapeva ormai dove era, poi mi diceva sempre che aveva parlato con Massimiliano. Quando c'era Massimiliano parlava direttamente con lui, ma quando Massimiliano non c'era mi diceva ho parlato con Massimiliano e andava direttamente a prenderla. E che quantitativi prendeva, se lei lo sa? A pezzi sempre. Ok. Senta, invece lei ha mai frequentato... Non mi ricordo, però so che se li faceva, insomma, perché poi lo vedevo anche.
Che cosa, signora? Però non abbiamo capito perché c'è stata una sovrapposizione di voci. Ora Si può dico, ripetere? i quantitativi non lo so, perché poi si è stato d'accordo con Massimiliano, quindi sinceramente i quantitativi non lo so, perché poi non è che l'ho visto solo una volta. Questa è una cosa quotidiana quasi. E quindi alla fine sì, molte volte i quantitativi non me lo ricordo, però mi ricordo che si faceva queste, li prepara da lui anche quando non c'era Massimiliano. Quando c'era Massimiliano gli faceva Massimiliano. Ma Ottavio Spada faceva uso di sostanza stupefacente? Guardi, che io sappia no. So che facevano uso, diciamo, di stupefacenti Salvatore Casamonica e Domenico Casamonica, i fratelli, quello sì. Però che io sappia no. So che fumava. Quindi sempre. Fumava cosa? Le sigarette. Signora, scusi, perché era un passaggio su un aspetto che noi avremmo fatto una domanda di chiarimento. Approfitto allora subito in questo momento. Quando parla di Salvatore parla, che dice, no? Domenica e Salvatore. Sì, del fratello. Intendi il fratello Casamonica. di Massimiliano? Sì. O intendi il fratello di Massimiliano? Va bene. Io so che loro sì, che si drogavano, sia Salvatore che Domenico Casamonica, perché li vedevo proprio. Però Ciccino che io sappia no. Vedo che fumava, sì. Fumava, che intende? Sigarette. Ah, sigarette. Senta, invece lei è mai stata a casa di Ciccillo? Sì, sono salita ogni tanto a casa di Ciccillo. A fare cosa? Ma perché ogni tanto andavo anche a trovare Cristina, la moglie. Ogni tanto magari salivo su. E ha mai avuto modo di vedere sostanza stupefacente a casa di Ciccillo? Guardi, che io l'ho vista proprio lì nella casa no, però ho sentito lui appunto anche l'altro giorno, quello l'avevo detto quando appunto parlava lì con Cella, che insomma più volte che doveva portare, dopo che prendeva magari la droga lì da Pasquale, che doveva andare su a portarla e magari servivano le chiavi. Senta, ma lei ce la può descrivere la casa di Ciccillo? Allora, c'è l'entrata. Poi non era tanto grande. Ora. Poi, insomma, Non se... mi ricordo. Sì. Non me lo ricordo. Non se la ricorda? No, dico, non mi ricordo quelle stanze, queste cose no, perché non è che ci andavo sempre. Però sì, ci sono andato, quello è sicuro. Mi ricordo che era piccola. Quante stanze erano, si ricorda? No. Perché poi quella sua, quella di Maria Grazia, anche quella di Candy, della sorella, erano tutte un po' piccoline. Va bene, Presidente, io non ho altre domande. Va bene. Prego. Ah, ok. Presidente, Al microfono. posso lasciare in sostituzione il collega Fiorino perché mi devo allontanare per un'altra udienza dall'Aula. Grazie. Sì, però al microfono. Ce l'ha lì? Ah, perfetto. C'ho tutto. Non si vede da qua. Adesso che Grazie. si è spostato l'avvocato Fiorino, sì. Grazie. Signora, buongiorno, sono l'avvocato Manca, io difendo Tolli Massimiliano e Casamonica Salvatore. Le volevo fare qualche domanda prima su Tolli Massimiliano. Sì, buongiorno. Grazie, buongiorno. Senta, lei conosce Tolli Massimiliano, ha detto? Sì. Lo conosce. Senta, dove l'ha visto? Dove lo vedeva? Beh, me l'ho visto Dove lo vedeva? L'ho visto sì, lì. Non ho capito, scusi. Dove lo vedeva? L'ho visto? Ma l'ho visto anche a casa mia, a casa di Pasquale, là sotto il vicolo. L'ho visto un sacco di... anche come avevo detto anche prima di Ciccillo, no? Che ogni tanto venivano su con Massimiliano che gli facevo spaghetti, quindi ogni tanto venivano su, ogni tanto veniva anche a fumare una sigaretta. Quando c'era pure Massimiliano... Quindi lo vedeva a casa sua? A casa di lei? Sì, anche a casa mia, sì. Sia da me e poi l'ho visto anche da Pasquale. E lui dove abitava? Lui abitava lì sopra, praticamente nel vicolo al numero 59. Okay, abitava con la sua famiglia? Sì, lui abitava con la mamma, con la mamma Maria Grazia, la sorella
Sisona, e poi ogni tanto c'è i figli di solito che poi ogni tanto andavano lì con la mamma Ostia, Cinzia. Avvocato, la scusi, mamma. ma lei difende Salvatore classe 76? Sì. Ah, e quindi forse la signora, non so se ha capito. No, adesso stiamo parlando di Tolli. Salvatore non è il... Sì, no. Comunque lei è Salvatore, insomma, Classe difende 70. Salvatore. Detto dopo. Scusate, No, tutti questi nomi, sì, beh, classe immagino. 70, il fratello di Massimiliano per intenderci, Sì. giusto? dell'altro. Signora, aspetti, però quando sente che parliamo sia gentile, magari con Vuole quel che mi avvicino, ritorno Presidente? che sappiamo, ma attenda, se no si sovrappongono. Vuole le che mi voci. avvicino, Presidente? No, io veramente ho difficoltà un po' a sentirla, però se magari, non so, se può parlare appena a voce un po' più alta, avvocato. Ah no, guardi, c'è questa postazione lì. No, perché qui fra il vedere, già io ho pure problemi di vista come penso tutti a quest'età, fra il vedere e il sentire diventa veramente una fatica enorme. Prego. Grazie. Perché invece la famiglia dove abitava? La famiglia di lui, c'ha dei figli? Sì, lui praticamente abitava a Ostia loro. Aveva lui a Demetrio, Sara e 3 figlie. Ah, ok. Massimiliano, Perfetto, con Cinzia. ho capito. No, qua c'ha Sara, Demetrio, Alessandro e Veronica. 4 figli. Immagino di sì. C'è questo rimbombo. Signora, ha sentito? Quindi intendeva 4 figli? Sì, 4 figlie. Sara, Demetrio, Veronica e Alessandro. Scusate, c'è questo rumore. Facciamo ripetere questo. Un attimo. No, per capire. Signora, sentiamo tanto rimbombo. Adesso stiamo facendo controllare l'audio. Non è Sì, che tranquilli, siamo qua. Sì, lo so. È lei che si muove un po'? Si preoccupi, non c'è niente di male a dirlo, però almeno capiamo questo rumore, se no abbiamo questo rumore di fondo. Così? No, tranquilla, lei cerchi di stare tranquilla. Così è meglio? Soprattutto, questa è la Ora cosa funziona importante. meglio. Sì, vediamo. Prego, avvocato. Senta, il signor Tolli Massimiliano assumeva sostanze stupefacenti, che le sappia? Massimiliano? Tolli Massimiliano, Tolli Massimiliano che io sappia no, come Cicilo. So che fumava anche lui. Che io sappia no. Però... Ho capito. Assumeva alcol? Sì, quello sì. Senta, e come è raccolto in famiglia, diciamo, il signor Tolli? Dalla famiglia sua? Dalla mia o dalla sua? No, dalla sua. E poi diciamo dalla sua famiglia di Tolli e invece dalla famiglia sua. Le diciamo tutte e due, così non cadiamo in equivoco. Come era accolto lui, Massimiliano? Come era giudicato, se preferisce. Massimiliano? Sì. Ah. Ma guardi, io so che appunto lui si è separato con la moglie perché bevevano tutte e due e discutevano sempre. Poi da quello che mi diceva anche lui e Cinzia, lui le menava pure e quindi poi si sono separati. Poi se non sbaglio lui si era messo con un'altra persona. Ed era andata a Poi vivere sapevo da un'altra che parte? loro dicevano che questa Cinzia, poi non lo so, cioè la mamma loro, che faceva la prostituta, lei che aveva fatto, non lo so, perché io non lo so questo è quello che ho sentito, quindi era un po' in discussione questa cosa, però poi alla fine li vedo insomma che era d'accordo con la famiglia, con i genitori, il papà era morto con la mamma. Mi perdoni, lei ha detto che si era messo con un'altra signora, con un'altra ragazza? La mamma, la moglie Cinzia, no? Diciamo che la mamma Cinzia sarebbe la mamma di Sara, dei 4 figli. Poi mi ricordo che si mise con anche un'altra persona, che però non mi ricordo il nome. E andò a vivere da Poi mi questa... ricordo... E andò a Prego, avvocato. Andò a vivere con questa persona, da questa persona? Mi sembra di sì, però non me lo ricordo con certezza, ma mi sembra di sì. Si ricorda il periodo, gentilmente? No.
Non si ricorda? Però dopo, sicuramente dopo che si è lasciato con la moglie, quello sì. Ma già erano un po' separati, il periodo non lo so, però mi ricordo questa cosa. Senta, ci può dire... Il periodo a convivere. Allora ci può dire il periodo in cui lo vedeva lì al vicolo di Portafurba? Il periodo, l'anno, gli anni? Che lui ha vissuto in Portafurba? Sì, che veniva a casa sua. Ma lui quando io stavo a Portafurba c'era sempre, quindi su per giù anche il periodo che c'ero io lo vedevo spesso. Lo vedeva spesso? Lo vedevo sempre, da quando sono andata lì l'ho iniziato a vedere sempre. L'ho visto da subito. Senta, mi parlava prima che il fatto che... Poi lui diciamo che ogni tanto, tipo, mi ricordo che andava anche, ogni tanto andavano a dormire a Ostia, no? Con i bambini. Però poi tornava. Tornava. E invece questo periodo in cui è andata a vivere con questa signora non se lo ricorda, non lo sa collocare nel tempo? No, quel periodo no. No, nel periodo. Senta, mi diceva prima che erano alcolisti oppure bevevano tutte e due, sia il signor Massimiliano sia la moglie? Sì, sapevano tutte e due. Ho capito. Ma lei l'ha visto, siamo diciamo in condizioni disagiate a causa dell'alcol, il signor Tolli? No, perché intendiamo? A Massimiliano? Che intendiamo? Perché no, se non non è chiara la domanda. Aspetti signora, non è chiara la domanda. Sei ubriaco, così capisce? Se l'aveva visto ubriaco, allora questo. Così. No, diciamolo proprio in modo diretto, Perfetto, sennò... è brutto. in condizioni disagiate. Senta, lei l'ha visto ubriaco? Un termine un po' generico. Ma guardi, aspetti, perché sto cercando di pensare a qualche episodio. Sì, l'ho visto che beveva, quello sì. Sì, no. Però non mi ricordo se non ha mai fatto scenate, mi ricordo altre persone che proprio ubriache, però lui mi ricordo che beveva, però non mi ricordo di lui che mi ha fatto niente di, almeno davanti a me parlo. Dice di eclatante, di così. Niente di così. Ecco. Senta, davanti a me no. Prima le avevamo detto che appunto che giudizio avevano nella famiglia di Tolli, che giudizio davano su Tolli. Adesso volevo sapere invece che giudizio dava la sua famiglia rispetto a Tolli Massimiliano. E la sua famiglia è quella della signora? La famiglia Casamonica Massimiliano, allargata? Cioè Massimiliano. La Massimiliano della signora o la mamma? No, Massimiliano della signora. Massimiliano Casamonica è... Massimiliano, che giudizio aveva di lui? Sì. Guardi, alla fine sì, ogni tanto quando c'era da Dio qualcosa, per esempio mi ricordo anche quando si era lasciato, ogni tanto sì, gli faceva le battute, perché dicevano appunto che questa Cinzia faceva... Lui diciamo inizialmente quando si era presa questa Cinzia, che era la mamma dei 4 figli che poi sono lasciati, io mi ricordo che anche lui, Massimiliano, faceva sempre queste battute: ti sei per colpa tua che ti sei preso una mignotta, e diceva, però scusate la parola, però per far capire, ecco. Oppure sì, ogni tanto gli faceva qualche battuta che era un alcolista, quello me lo ricordo, però poi andavano comunque sì, d'accordo. Andavano d'accordo, quello sì. Ho capito. Ma era, diciamo, era accolto da Massimiliano, era, diciamo, faceva parte della famiglia, per capirsi. Però questo diventa un po' un Sì, era ben, era ben accetto. Sì, volevano bene. Cioè sì, era ben colto da tutti lui. Ho capito. Senta, questo fatto che il signor Tolli veniva a casa sua, diciamo a casa sua all'Infernetto, veniva a casa sua a Portafurba? Portafurba lui stava. Portafurba, quindi lo possiamo collocare in quel periodo storico? Quel periodo, in momento? Sì. Perfetto. Sì. Benissimo, la ringrazio. Volevo passare a Salvatore. Grazie. Sì, prego. Grazie. Io dipendo anche in Casamonica Salvatore, detto Do, signora. Detto? Do, il fratello? 66, per capirci. 70. Il fratello quindi? Okay. Il fratello, sì, grazie. Benissimo. Senta, lei sa dove abitava Salvatore? Lui abitava a Cinecittà. Cinecittà? Più precisamente se lo ricorda la strada? Oppure a Cinecittà Prenestina?
No, cioè, se dovessi andare là, per esempio, sì, da casa ci saprei arrivare, ma a definire tipo dal vicolo, no, le vie, le cose. Però sì, se dovessi tornare indietro, se volete faccio vedere dove abitava. Però così no. Il senso non si ricorda l'indirizzo? Questo. In che periodo colloca La via non la so, no. In che periodo colloca questa abitazione? Ma io mi ricordo che già da quando stavo lì già lui aveva questa, diciamo quasi da subito mi sembra che aveva preso questa casa, perché mi ricordo che lui è andato là inizialmente con Vanessa, che era la prima, ma dico Salvatore, in questa qua a Cinecittà. Sì. Lui lì stava inizialmente con Vanessa. Ma si era separato che dalla era famiglia? La prima fidanzata. Si era separato dalla famiglia? Lui si era separato perché lui era sposato con una che chiamavano Gella, mi pare, la moglie, e perché non lavorava. E poi si era messo con questa Vanessa. Di che periodo stiamo parlando? Prima ha avuto una che si chiamava Anna, sì, che io però non l'ho conosciuta. Poi si è sposato con Gella e poi si è separato e si è messo con Vanessa e è andato ad abitare lì a Cinecittà. Okay. E io poi mi ricordo che appunto l'andavamo anche a trovare, no? E ci faceva vedere casa. Quando? Che anno? Il periodo non lo so, però mi ricordo i primi tempi che io stavo lì, insomma, che già quando stavo... 2005 diciamo, quindi? Il periodo esatto purtroppo non me lo ricordo, però mi ricordo questa cosa che era quando stava con Vanessa. Quindi quando lei ha cominciato... Lui su per giù quel periodo là ha preso quella casa. Senta, quando lei ha cominciato a vivere con Massimiliano, quel periodo lì? Da Portafurba, lì da Ostia? Quando ha cominciato o da Vicolo di Portafurba? Perché la signora ha vissuto, no, l'ha detto 1000 volte, un periodo ad Ostia, un periodo e lì sto e poi dicendo dopo se in quel periodo. Quindi, quale periodo? Io non lo so quando ha conosciuto. Allora, la domanda del difensore per sollecitare, signora, la sua memoria nel ricordare il periodo in cui Salvatore fosse andato a vivere a Cinecittà con questa signora Vanessa, le sta chiedendo se può agganciarlo al fatto che lei, signora Cerreoni, abitasse a Ostia o piuttosto che a Vico di Portafurba, ecco, se può collocarlo meglio nel tempo. Ci riesce? No, purtroppo non riesco. Io purtroppo con gli arco di tempo sono sempre in difficoltà, guardi, dico la verità. Però mi ricordo appunto che stava con questa Vanessa, questo sì. Perché lei prima, no, perché c'è un passaggio, quando adesso ha risposto al difensore, ha detto che quando lei stava lì a Vico di Portafurba lui già aveva la casa di Cinecittà, quindi può precisare meglio se ci riesce. Sì, allora, perché io appunto, perché in questo momento della verità non mi ricordo proprio questa cosa dell'arco di tempo, però comunque sì. Poi io appunto mi ricordo anche che andavamo da questa che appunto che poi ha abortito questa Vanessa. Sì, però la domanda era l'arco temporale in cui lui abitava a Cinecittà, se lei... Mi interessava più che altro il tempo, ecco, non fissare il tempo piuttosto che questi particolari di vita familiare. Senta signora, ma perché se n'è andato da lì? A parte che il problema di vivere, aveva dei dissapori in famiglia? Ma io o lui? No, lui? No, stiamo parlando di Salvatore, signore. Da dove? Quando è andato via da dove? Da Cinecittà? Sì, si aveva dei dissapori con la famiglia. No, da casa, signora, giusto, quando è andato via da Portafurba, intende. Ma lui si è andato a vivere con questa persona per quello che aveva preso questa casa. Sì, lui aveva un carattere sicuramente particolare, era un po' turbolento in tutto, però ecco. Erano turbolenti? C'è opposizione, non ha detto così. Non ha detto che aveva rapporti turbolenti con la famiglia. Ha fatto subito ammenda l'avvocato, non aveva detto questo. La signora ha detto che lui aveva un carattere turbolento e poi adesso la domanda è converso e se i rapporti quindi erano conflittuali, diciamo, usiamo questo termine. Sì, no, parlo proprio in generale, era un po' così, quando diciamo
quando perdeva la pazienza era molto duro, ecco, diciamo così, ma io mi ricordo anche quando appunto l'ho visto che discuteva, ma anche con loro, ogni tanto discuteva, però poi alla fine stavano sempre insieme, perché poi lui voleva bene la famiglia, stavano sempre là, facevano tutto. In tutti i modi lui ha discusso con la famiglia. Ma no, con discussioni normali, insomma, niente di... Poi lui veniva sempre là. Però lui era sempre lontano da Portafurba, diciamo, in tutti questi indirizzi successivi che ha avuto? Sì, viveva poi lì, però poi alla fine, come ho detto prima, tornava anche lì. Quasi tutti i giorni lui stava lì. Dai genitori? Sì. Perfetto. Senta, lei ha riferito che ha visto Salvatore Casamonica trattare, diciamo tra virgolette, sostanze stupefacenti? Adesso ci arriviamo senz'altro. Sì. Bene. Quando viene incontro al pubblico ministero, che è curioso. Ma guardi, io mi ricordo anche... scusi, può ripetere la domanda? No, dove l'ha visti trattare? No, cosa Trattare vuol sostanze stupefacenti. Sì, scusi avvocato, signora, l'avvocato vuole sapere che cosa significa trattare sostanze stupefacenti. Cosa intende? Vendere. Bene. L'ha vista vendere sostanze stupefacenti? Sì, a Salvatore sì. Dove? Poi l'ho visto anche quando la comprava. Allora, mi ricordo una volta quando sono venuti, ma già l'avevo detto anche l'altra volta, quando sono venuti là a casa di Massimiliano, che era venuto con questa persona, no? Che erano venuti a prendere ha portato queste persone a prendere, insomma, questa che devono provare, diciamo, della droga, e poi mi ricordo che si sono messi lì a squagliarlo con l'accendino, e alla fine hanno visto che andava bene. Ma quando dice lì, dove sarebbe lì e quando? Lì in vicolo di Portafurba, a casa di Massimiliano. Ma a casa? Che c'ero pure io quel giorno. A casa di Massimiliano? Sì. Ho capito. In che periodo, signore, si è venuti? Ma questo purtroppo periodo me lo ricordo, però mi sembra forse i primi tempi che stavo lì, verso il vicolo di Portafurba. Sì, capisco, il periodo di Portafurba lei c'è stata più tempo, diciamo. I Riesce a collocarlo? Il primo periodo, ora non mi ricordo la data esatta, già l'ho detto, però esatto, me lo ricordo che era forse i primi periodi che stavo là. E di che anno parliamo, scusi, allora, per essere più precisa? Gliel'abbiamo chiesto tante di quelle volte. Avvocato. Sì, poverina. Però, penso che alla fine si confonde. Però sentirsi sempre Presidente, richiedere la se stessa posso fare un garbatamente opposizione, la signora ovviamente è stata lì tanti anni e ha già detto che le sue giornate erano tutte uguali. Aspetti, avvocato, lei dice nel primo periodo, e più o meno abbiamo capito di cosa sta parlando, pretende l'indicazione dell'anno preciso nel momento in cui non se lo ricorda. Adesso ha già risposto, per quello che è in grado di ricordare, ha detto il primo è una cosa periodo. importante, però, non è una cosa secondaria. No, ma è chiaro che è importante. Mi immagino anche lei. Sente, da ultimo, dove abitava il signor Casamonica? Lo sa il signor Casamonica Salvatore? Non da ultimo, dove L'ultimo abitava? periodo? Nell'ultimo periodo. Guarda, io finché sono stata là sapevo che lui, diciamo, aveva comprato appunto una villa verso Vermicino, Frascati, però ancora non c'era andato. Però finché sono stata io là, lui è stato lì a Cinecittà, finché io non sono stata, diciamo, sequestrata. Sì. Poi dove è andato dopo non lo so. Perfetto. Senta, lei ha detto che il signor Salvatore, Casamonica Salvatore, era un carattere turbolento, l'ha definito. Sì. Precedentemente l'aveva descritto anche come violento. Sì, anche. Ma lei Quando l'ha si visto? arrabbiava soprattutto.
Non ho capito. Sì, quando si arrabbiava, ha detto. Ah, quando... Ma lei l'ha visto? Quando perdeva il lume, ecco. La brocca. La turbolenza. Io mi ricordo una volta appunto No, perché la signora sentiva che sta dei andando rumori. Cerchiamo di tenerci sul... per fare anche, insomma, mi sentite? Guarda, con difficoltà, signora. Io mi ricordo anche una volta che stavo andando con appunto con Stefania e Pamela, mi sembra che stanno andando da un avvocato e alla fine mi ricordo che ora l'avvocato in questo momento non mi ricordo, però mi ricordo pure che è tornato che aveva tutti i pantaloni strappati e loro erano tutti impauriti perché voleva proprio menare a uno per scendere dalla macchina. Non mi ricordo se era sorpassato, Per motivi di ma mi viabilità. ricordo proprio che stava per scendere e si era pure strappati i pantaloni, quindi sono dovuti tornare indietro e si sono messi a litigare per questa cosa, no? Perché appunto Liliana diceva per colpa tua abbiamo fatto tardi, perché dovevi menare a quello, ma proprio sta scendendo dalla macchina, lo stava prendendo. Quindi per motivi di viabilità comunque. Di circolazione, Di signora. circolazione? Sì, con la macchina stava in quel momento. Vabbè, sì, è chiaro, insomma, che si è Abbiamo capito. capito così. Si è Per capito. motivi di circolazione. Sì. Perfetto. Senta, Però sì, anche appunto con le altre persone, mi ricordo quando, io mi ricordo appunto anche il fatto quando fu che portarono appunto quel ragazzo lì dentro da Giuseppe, come già l'avevo detto anche l'altra volta, no? Io volevo arrivare a questo, signora. Hanno portato Sì, questo sì. ragazzo, diceva? Allora, lui praticamente ha portato questo ragazzo con la macchina e l'ha portato dentro casa lì da Giuseppe. Lei E però poi sarà niente, casa sua? Mi dispiace, non riesco a Lo so, no, capisco la difficoltà, però se no ci si accavalla. non so, mi dispiace, però non è Sì. colpa mia. No, signora, se appena capisce che le fanno una domanda magari attenda un secondo perché sennò non è finita. Quindi la domanda del difensore era se l'erano portata a casa di Giuseppe. Lei dov'era? Ecco, lei signora dov'era? Allora guardi, io praticamente stavo lì sotto e ho visto insomma che arrivava lui con la macchina. Quindi lei ha sentito? Poi dopo ho visto insomma che entravano da questa persona, appunto con questo ragazzo, è sceso da solo lui e questo ragazzo è entrato dentro e appunto mi ricordo che proprio l'hanno massacrato di botte, Giuseppe, Salvatore, Enrico e Pasquale. Ma lei ha sentito questo? Se l'ho sentito perché io poi dopo sono salita su, che poi su c'avevo anche Massimiliano e c'era anche mio figlio Giuseppe e poi sotto c'era anche l'altro figlio di Giuseppe, Massimiliano, che l'ho portato anche su. Quindi lei era E quindi poi io sono salita su e dalla porta mia si sentiva proprio tutto, si sentiva sia le grida del ragazzo, il rumore degli schiaffi, loro che dicevano, tutto, ma proprio... Quindi lei ha sentito, ha potuto sentire questa lui che discussione? gridava. Sì, perché... Ha potuto sentire questa Sì, ho sentito tutto io. Sente il nome di questo Poi ragazzo? c'era anche Massimiliano che in quel momento poi è sceso giù poi di corsa, dopo un po', quando ha sentito che loro, diciamo, sta discutendo. Lei il nome di questo ragazzo lo sa? E quindi poi sono scesa giù. Perché avevo paura che lui si intrometta anche lui. Prego, avvocato. Il nome di questo ragazzo lo sa? No, perché io l'ho visto solo quella volta. Però mi ricordo che per quella cosa, siccome, perché poi appunto questo ragazzo poi mi hanno detto loro che gli aveva dato appunto una partita di droga a Salvatore e non era buona. Non è buono. E Non l'ha quindi poi visto- alla fine... E mi ricordo che poi loro dicevano pure, ma viene a rubare lui mi diceva, dice, viene a rubare a casa degli zingari, era arrabbiato per questo, no? Perché aveva dato questa partita di droga che non era buona. Quindi poi alla fine lui ha tolto la casa, Salvatore a questo ragazzo, Senta, a Tor non San l'ha visto Lorenzo, questo Adria. ragazzo? Sì, e l'ha intestata Giovannina, Sì, la moglie. Signora, sente, il difensore le ha chiesto se l'ha più rivisto lei questo ragazzo.
No, mai, no, Quindi solo non quella l'aveva- volta. Non l'aveva visto prima, non l'ha visto dopo? No, io l'ho visto solo quella volta. Solo quella volta. Senta, lei che rapporti ha avuto con Salvatore Casamonica? Ma diciamo com'era, ma un po' come un po' momenti, ogni tanto andavamo d'accordo, ogni tanto diciamo perché come con tutti, ecco, però con lui diciamo era quello più sicuramente rispetto ad altri, era un po' più come un po' più diciamo tranquillo, ecco. Però appunto anche lui quando poi si arrabbiava ormai lo sapevo, no? Però ecco, anche lui veniva su da me, ogni tanto si mangiava, anche quando c'era Massimiliano, noi andavamo a casa sua, anche quando c'era Vanessa, Questo ho capito. ma anche lì ogni tanto, I rapporti erano oppure ogni continuativi, tanto anche quando, erano continuativi, come erano com'era? sporadici, erano occasionali, Vediamo subito prima. continui. Come potrebbe definire questo tipo di rapporti? Con me lui? E questi rapporti, cioè li vedevate sempre, qualche volta, continuativamente? No, ma lui veniva quasi sempre, quasi tutti i giorni a Piccolo. Lui veniva quasi tutti i giorni là Piccolo, quindi lo vedevo spesso, sempre. Ogni volta che veniva diciamo lo vedevo. Perché andava dai genitori? Vediamo. O veniva da Massimiliano? Ma no, anche sia da Massimiliano che lì da loro andavo. Quindi lo vedevo spesso. Ogni tanto magari lì a casa, ogni tanto anche a casa di Katia lo vedevo. Quando diceva, mi perdoni signore, ritorno a un'ultima domanda, lei ha detto questa circostanza di questa compravendita di sostanza stupefacente che ha avuto come principale interprete Salvatore. Altre volte poi l'ha visto? Cioè l'ha visto Sì, comprare? Sostanze impegnato stupefacenti. Ha capito? No, non ho capito. Se l'ho visto già altre volte comprare? Sì, se l'ha Comprare visto e altre volte vendere. coinvolto in trattative sulla droga o di acquisto, di vendita. Allora, sì, allora, diciamo, io sapevo sì che lui appunto con Giuseppe erano quelli che, diciamo, alla parte, no, una volta diciamo che anche Liliana mi disse che appunto lui aveva comprato da Michele Zanese questa droga. Aveva detto Liliana. Sì, da Liliana. L'ha preso Però da, poi diciamo mi è stato chiesto. l'ha preso da Liliana? L'ha saputo da Liliana? Sì, l'ho saputo da Liliana. Ha saputo da altre persone quindi, non direttamente. Questa cosa dal Zanese l'ho saputo sia da lei che sì, poi me ne è stato confermato anche da altre persone. Però diciamo, poi lui so che, ora che mi viene in mente, lui aveva anche una persona che lavorava per lui, che si chiamava Ciccio. Ma lei Questo persona, ragazzo che lui aveva. questa persona, questo da chi l'ha preso? Da chi l'ha saputo? Questo Ciccio? Questo Ciccio lo vedevo, l'ho conosciuto. Ah, che lavorava con Salvatore? O per Salvatore? Sì, per Salvatore. Ho capito. L'ho visto che. L'ho visto? Sì, l'ho visto anche lì appunto, sia anche a casa lo vedevo spesso, lui siamo andati anche a casa da questo Ciccio che ci ha invitato anche a me Massimiliano, perché era un amico loro, questa persona aveva veramente la mano, diciamo, delle dita gli erano saltate delle falangi per dei scoppi. Sì. Bene. Tifo violento probabilmente. E quindi poi lui diciamo era sposato e poi aveva una figlia, stava con una certa Valeria, questo Ciccio. Sì. Quindi ogni tanto venivo anche là con la moglie. E mi ricordo appunto che lui lavorava per Salvatore. L'aveva preso in giro questo lei? E me lo ricordo che appunto, e li sentivo anche i discorsi che facevano riguardo la droga, oppure ogni tanto li vedevo che venivano di là, che dovevano andare magari a prendere cose, oppure ogni tanto andavo a casa di Liliana e gli chiedeva dei soldi per prendere della droga. Queste sono cose che ho visto, ho sentito.
Ha visto e ha sentito questi Poi discorsi? questo Ciccio... Questi discorsi li ha visti e sentiti, ma lei l'ha visto Salvatore con la droga? Sì, l'ho visto Salvatore con la droga. Quando l'ha visto? Quando l'ha visto? Quando? Ma più volte. Ne ha raccontata una per adesso. Sì, però diciamo lì anche lo abbiamo vedevo. parlato. Ma l'ho visto più volte che poi... Però sono cose un po' diverse, no? Da un lato ha raccontato un episodio che Sì, era ero nell'ambito presente, dell'acquisto della Presidente, droga. me lo ricordo, ma volevo sapere appunto quante volte l'aveva visto direttamente. però, Una diciamo- volta l'ha visto, ma ha detto. Ma ho visto anche che l'ha comprata, quindi l'ho visto anche che l'ha comprata, ho visto quando gliel'ha data a questo Ciccio, poi mi ricordo che questo Ciccio non è più venuto, che non è più venuto perché lui si era arrabbiato, che era sparito, insomma, però l'ho visto sicuramente molto spesso, vedo Giuseppe Salvatore con la droga. Prima diceva che Salvatore assumeva sostanza stupefacente? Sì. Ho capito. Benissimo, grazie, non ho altre domande. No, vorrei fare solo una domanda perché non so se abbiamo capito bene. Sulla domanda del difensore, signora, quando ha raccontato l'episodio del pestaggio, diciamolo così, all'interno della casa di Giuseppe, del ragazzo, sì. Mi sente? Sì, la sento. Gli uomini abbiamo capito chi erano e credo che non ci siano dubbi sulla interpretazione di quello che lei abbia detto, ma c'erano delle donne? No? Sì, c'erano anche delle donne là dentro, infatti c'erano Katia, poi mi pare che c'erano anche i genitori di Massimiliano, c'erano le sorelle che erano Liliana e Antonietta. Scusi, signora, allora avevo capito male io l'appunto della quella. Il passaggio successivo. Ecco, sì, signora, lei ha fatto riferimento al fatto che poi la casa di questo ragazzo sarebbe stata presa da loro e intestata a chi? Che non abbiamo capito. Alla moglie di Salvatore, Giacomina Casamonica. Giacomina, ok, va bene. Sì. Senta, ma Giacomina, quindi scusi, quindi chi era? Giacomina del Castello? Giacomina era la moglie di Salvatore, Sella. L'ultima moglie quindi, non, perché la prima Sì, è l'ultima. quella che lei ha detto, giusto? Quindi Diciamo, lui prima ha avuto anche un'altra zingara. Era anche per questo che ha un po' discusso con la famiglia, no? Perché ha lasciato anche quest'altra zingara Quindi che si chiamava Gella. Ok, si chiamava Gella. Poi invece Giacomina detta Stella sarebbe la moglie attuale, diciamo? Sì, sì, quella di adesso. Vabbè, se no non capivamo. Va bene. Allora, chi vuole intervenire? Prego. No, sto bene qua. Questo, teniamocelo qua. Ne hanno parlato ora adesso. Al bagno? Lo dico per i siti perché mi stanno indicando questa circostanza che qualche imputato chiede che si deve alzare per ragioni insomma fisiologiche. Ovviamente se non viene segnalato noi possiamo interromperci. No, Presidente, l'avvocato Fiermonti se posso, stava già intervenendo il cancelliere. Avvocato, non c'entra niente la signora Cerrioni, sto dicendo un'altra cosa.
Sto dicendo appunto, siccome faremo sicuramente una pausa, forse a questo punto, visto che il suo esame è anche un po' lunghetto, l'avrei possiamo chiesto. fare anche adesso, certo. Mi dicono alcuni Sì. imputati che vogliono, insomma, si devono alzare, e allora visto facciamo una pausa di un quarto d'ora, diciamo. quarto d'ora? Va Va bene? bene. Un Grazie. quarto d'ora, così diamo modo a tutti di... Va bene, grazie. Ok, va bene, allora riprendiamo. Siamo collegati con tutti, giusto? Va bene, allora possiamo dare la parola all'avvocato Naso. Grazie. Signora Cerrioni, buongiorno, mi sente? Il sito riservato è collegato? Sì, siamo collegati. Ok, prego. Buongiorno, Buongiorno. sono l'avvocato Ippolita Naso e sono il difensore di Silvia Di Filippo e di altri imputati. Salve. Buongiorno. Senta, buongiorno. Iniziando proprio dalla Silvia Di Filippo. Lei ha dichiarato Sì. di conoscerla. Ha anche parlato di lei in alcuni termini. Sì. Le volevo chiedere, ci può dire da quanto tempo la conosce? Beh, guardi, io da quando già stavo con Massimiliano, lei già stava con Domenico, perché se non mi sbaglio lei si è fidanzata con Domenico poco più di me, quindi diciamo io già l'ho conosciuta già da subito a lei. Quindi da quando è entrata a far parte, diciamo, della famiglia, da quando lei si è messa con Sì, Massimiliano, sì. la Di Filippo era già fidanzata con Domenico. Sì. Perfetto. Volevo chiederle se avevate rapporti, lei e la Di Filippo, e se del caso come erano i vostri rapporti. Guardi, diciamo tra me e lei ogni tanto stavamo insieme, diciamo andava abbastanza bene il rapporto con lei, perché poi lei appunto veniva da me, io andavo a casa sua, ogni tanto l'andavo a trovare all'edicola, lei ogni tanto prendeva anche mio figlio e se lo portava a casa. Quindi c'era Sì, anche stavamo spesso insieme. Si fermava spesso a mangiare da me. Perfetto, le stavo chiedendo, quindi c'era anche una frequentazione tra di voi? Sì. No, credo che sia il rumore del microfono del Sì, del abbiamo sito già sottolineato prima, riservato. rimbomba. Prego. Senta, a proposito dell'edicola, lei ha fatto riferimento all'edicola. E perché ha fatto questo riferimento all'edicola? Perché lei aveva questa edicola sull'Appia che aveva preso ultimamente, perché lei prima lavorava in una mensa, mi sembra scolastica, se non mi sbaglio, con la mamma, poi dopo ha preso questa edicola e è andata lì a lavorare. Ecco, appunto, a E proposito... ogni tanto la andavo a trovare. Sull'Appia stava questa edicola. Perfetto. Ecco, a proposito di questo, io infatti le avrei domandata, siccome lei non ha citato la Di Filippo tra i componenti della famiglia Casamonica che svolgevano un'attività lavorativa, invece anche la Di Filippo svolgeva un'attività lavorativa. Sì, anche lei. Quindi Era questa edicola. Quindi include anche lei tra quei componenti che lavoravano? Sì. Ecco.
Senta, anche la signora Di Filippo era, come ha definito lei, uso un termine che ha riferito lei, una gaggia? Beh sì, perché alla fine comunque sì, lei diciamo che però Domenico con lei aveva un carattere diverso, nel senso lui non voleva che lei si metteva le gonne, invece Massimiliano con me sì, infatti lei si metteva sempre i pantaloni, si truccava, tranquilla, faceva diciamo più, non voleva che veniva sempre lì, invece poi alla fine i primi tempi che diciamo che erano fidanzati, no? Sì. Lui non voleva che andavano lì al vicolo, che entrasse, invece poi alla fine vabbè è iniziata ad entrare, a venire anche lei spesso, però no, lui inizialmente, però i pantaloni io mi ricordo che lei, però siamo tutte gagge noi anche se lui con lei ha un carattere diverso, lui diciamo Massimiliano seguiva un po' più le usanze. Seguiva un po' più le usanze. Le usanze. Sì. Quindi se ho capito bene la Di Filippo poteva vestirsi diciamo come voleva, senza problemi. Sì. E Domenico, che lei sappia, si lamentava del fatto che la Di Filippo lavorasse, che avesse questa attività lavorativa e quindi una sua autonomia? No, diciamo lui era contento che lei avesse questa edicola. Ho capito. E che lei sappia, oltre a questi ultimi aspetti che ci ha riferito, la Di Filippo quindi aveva una vita, chiamiamola normale, usciva la sera, poteva uscire la sera, magari vi è mai capitato di uscire anche insieme? Sì, siamo usciti anche con lei ogni tanto. E cosa facevate quando uscivate? Dove andavate? Non lo so, o andavamo a prendere un panino lì alla paninoteca da Bruno lì quando stava lì a Vicolo, o intanto siamo andate al bingo, oppure andavamo a prendere un gelato. Ho capito, siete mai state insieme in discoteca? Oppure sì, in discoteca quando stava lei con Domenico e io con Massimiliano. Ci siamo pure visti in discoteca, noi io e lei insieme no, mai. Vi vedevate lì con i rispettivi compagni quindi? Lei viveva con diciamo con la mamma, perché poi diciamo Domenico ha convissuto con Domenico un po' di tempo, poi lui è stato arrestato e poi lei è tornata, ha lasciato la casa ed è tornata lì con la mamma e il papà. Ho capito. Il periodo che praticamente poi dopo un po' ha perso anche questa edicola. Diciamo, comunque sì, stavamo spesso insieme io e lei. E quando uscivate insieme, della De Filippo me l'ha detto, e lei come si vestiva? Se andavate a prendere il panino, come ha detto, o qualunque altro luogo, quando è capitato di trovarvi in discoteca con i rispettivi compagni? Guardi, quando eravamo fidanzati, che ci eravamo incontrati in discoteca, io ancora non mettevo la gonna fissa, diciamo, perché appunto ero fidanzata con Massimiliano, ancora non convivamo lì ad Ostia, quindi anche io mi sembra che avevo il pantalone o una gonna più corta, ora non mi ricordo. Ho capito. Quindi finché eravate fidanzati Massimiliano le consentiva di vestire come voleva? Beh, diciamo di sì. Finché eravamo fidanzati, sì. Ho capito. Quindi le cose sarebbero cambiate dopo il vostro matrimonio rom? Beh, diciamo già anche quando stavo lì a Ostia, comunque, perché poi venivano appunto ogni tanto, come ho già detto, anche i familiari là ogni tanto, quindi comunque anche già lì io mi dovevo iniziare poi a mettere le gonne, perché Massimiliano, io mi ricordo che una volta mi doveva venire a prendere ed è sparito, perché mi chiese che cos'hai, come ero vestita, no? Ogni tanto me lo chiedeva così.
e lui praticamente mi aveva praticamente attaccato il telefono e ho aspettato, non mi è venuto a prendere e non aveva il telefono spento, e poi insomma il giorno dopo mi sembra sono andata da lui, perché ovviamente io ero, capirai, c'ero rimasta malissimo, perché per me lui era proprio il mio amore, quindi c'ero rimasta male che non mi avesse fatto così. Sono andata da lui e lui mi ha detto che non mi era venuto a prendere proprio perché io avevo i pantaloni e che quindi dovevo iniziare a mettere la gonna. Ho capito. E quindi già da là ho iniziato a prendere delle gonne. Ho capito. Senta, Quindi poi... ogni tanto metto il pantalone e ogni tanto già la gonna pure, lunga. Sì. Poi su questo aspetto ci torniamo dopo. Adesso volevo tornare un attimo alla figura della Silvia Di Filippo. Lei prima ha fatto riferimento alla sua casa, ha detto anche che è stata a casa della Di Filippo, e quindi le chiedo, sa dove abita la signora? Dove abitava chiaramente prima di essere arrestata? Sì, lo so dove abita, però aspetti che sto cercando di vedere se mi viene il nome della via. Beh, anche se non mi dice la via, non è che pretendevo di sapere la via, però insomma lei è stata a casa sua, si ricorda pressappoco il quartiere? Tipo via Tuscolana, mi sembra interna, se non mi sbaglio. Possibile che fosse in zona Perché mi romanina? ricordo che quando andavamo con lei facciamo tipo una stradina e poi sbucavamo su via Tuscolana. Quindi possibile che fosse in zona romanina? No. La romanina ha comprato all'ultimo la casa lì con Domenico. Quando io andavo da lei andavo lì a casa con la mamma, dove era là con la mamma, il fratello. Ah, questa con la mamma. E invece quella che ha comprato dopo, nel periodo successivo? E quella lì mi pare che sono andata con lei a vederla, se non mi ricordo male. Però poi a vederla che doveva comprarla, però poi non ci sono mai stata. Perché l'ho accompagnata a vedere delle case. Quindi quella sa dove sta? Quella la romanina? Sì. Quella che ha comprato alla fine? Esatto. Mi sembra che perché io purtroppo solo quella volta ci sono stata poi con lei, no? Che poi infatti lei mi disse che hanno scelto quella lì, perché poi lei ne parlò con Domenico, mi disse che hanno scelto quella, che avevamo visto più case in quel quartiere. Sente, però mi ricordo appunto che era là, alla romanina. Esatto, sì. Ma sa poi come l'ha acquistata questa casa, la Di Filippo? No, se no le faccio una domanda diretta. È venuta a conoscenza del fatto che i genitori Di Filippo l'hanno aiutata e le hanno consentito di accendere un mutuo per l'acquisto di questa casa alla romanina? Perché? Che sto pensando? Sì. Forse sì, che l'hanno fatto questo mutuo, mi sembra che l'hanno aiutata, mi sembra sì che le hanno dato una mano, perché loro comunque lavoravano. Esatto, questo gliel'ha riferito la Di Filippo, come l'ha saputo lei? Sì, sempre da lei l'ho saputo, mi raccontava tutto lei. Senta, un'altra domanda, sa che automobile aveva la Di Filippo? Una Smart. Una Smart. No, le faccio queste domande perché lei ha dichiarato all'udienza del 29 gennaio 2020 alle pagine 40 e seguenti. Sì. 29, pagine 40 e seguenti. Ah sì, sono 28 e 30, se giusto. E allora ho sbagliato, sarà 28. 28 sì, sarà. Sarà 28, chiedo scusa. Che i Casamoni, che in particolare ha fatto proprio riferimento alla figura di Domenico,
amano vivere nel lusso, e ha fatto riferimento a Rolex, ad automobili, a ville. Allora le chiedo, rispetto a questo tenore di vita di cui ci ha raccontato in relazione ai Casamonica, ad alcuni di questi in particolare, e in particolare a Domenico, la Di Filippo che stile di vita aveva? Cioè, com'era diciamo il che tenore comunque di anche vita? sì. Beh, lei comunque anche andava spesso in vacanza con Domenico, andavano anche fuori, facevano anche vacanze che mi ricordo costose, che duravano anche tanto. Poi aveva tutte borse che costavano tanto, aveva tutte borse anche da migliaia di euro, Fendi, Louis Vuitton, che le regalava anche Domenico. Anche lei aveva, insomma... Senta, e rispetto al tenore di vita che invece aveva lei in quegli anni, sì, quello della signora Di Filippo, com'era? Superiore al suo, inferiore, uguale? E lei ci ha detto appunto che ha comprato questa casa con il mutuo grazie all'aiuto dei genitori, che aveva una smart, quindi si muoveva una smart e lavorava in una edicola di giornali. Sì. Quindi rispetto al suo tenore di vita che faceva in quel periodo, quello della Di Filippo com'era? Per quello che a lei costa? Ma diciamo, quando Domenico era fuori sicuramente aveva un bel tenore di vita, appunto, perché da quello che vedi, che appunto dicevo io, anche lui le faceva bei regali, lei aveva sempre vestiti che costavano tanto, appunto andavano anche loro sempre a mangiare in ristoranti costosi, anche lei faceva questo tipo di vita, sempre quando c'era poi Domenico fuori. Ho capito. E invece lei questo tipo di tenore di vita lo aveva, ad esempio ristoranti, vestiti costosi, vacanze? Sì, sì, questo anche io lo facevo, anche lui me le comprava le cose, Massimiliano. Anche Massimiliano con lei? Sì. Ho capito. Anzi, io mi ricordo sempre che ogni volta che mi faceva qualcosa, diciamo, di costoso, io dicevo sempre: oggi con chi mi ha tradito, per battuta, perché lui ogni volta che mi tradiva mi faceva qualche regalo, e allora ogni volta per scherzare con lui dicevo proprio questa cosa. Ho capito. Senta, le è mai capitato di affidare i suoi bambini alla signora Di Filippo lì all'edicola? Sì, sì, ma anche a casa sua poi lei li portava ogni tanto. Hanno anche, sì, dormito anche da lei, a casa di Maria, della mamma anche, che lei andava... La mamma della Di Filippo? Sì, da Silvia quando andava lì dalla mamma, no? Quando abitava lì dalla mamma, quel periodo lì. Ho capito. Senta, le risulta se la Di Filippo conosca il dialetto rom? Lei non lo capiva bene. Ogni tanto infatti mi chiedeva a me qualche cosa, qualche parola, se era tipo da tradurre, no? Che magari ogni tanto doveva parlare con Domenico, oppure magari che voleva capire le cose, però lei all'epoca non lo capiva bene. E infatti poi le avrei chiesto esattamente questo, se le era capitato di fare da, diciamo, interprete per la De Filippo nel caso in cui fosse in compagnia di altri componenti della famiglia che utilizzavano il dialetto rom. Quindi lei mi ha già risposto, le è capitato? Sì, sì. Ho capito.
Poi, Presidente, su alcuni di questi temi trattati noi riservo una produzione documentale in relazione soprattutto all'acquisto dell'immobile attraverso il mutuo da parte dei genitori di Filippo. Vabbè. Senta signora, adesso passiamo invece alla vicenda del suo presunto sequestro. Lei ne ha fatto riferimento diverse volte a questa vicenda, sì, e vorrei ripercorrere con lei alcuni aspetti per chiederle alcuni chiarimenti. Sì. Allora, ripercorrendo quindi il periodo che va dal 4 al 13 maggio del 2014, periodo nel quale si sono svolti questi fatti, volevo chiederle innanzitutto, prima di quella data, cioè prima del 4 maggio e fino al 4 maggio, lei aveva mai lasciato i suoi figli, i suoi bambini presso la famiglia Casamonica, ed in caso per quanto tempo e in quali occasioni? Quale intende? A Fortafurba, i nonni, le zie, questo intende? Sia presso le zie, sia presso i nonni. Perché e comunque alcuni abitano anche in sì, edifici certo, diversi, in particolare presso le zie. presso allora, la casa, se diciamo, vogliamo dove abitavano i genitori. Sì, io sì, mi ricordo anche... Sì, ecco. Sì, lasciò, perché poi veniva anche, ogni tanto si veniva a prendere anche Guerino e Concetta lì quando stavo all'Infernetto, no? E si riportavano e poi diciamo io poi li andavo a riprendere, per esempio, oppure io li portavo, magari che ci mettevamo d'accordo e con Stefano dice portami i bambini domani, quindi devo portare i bambini, e poi loro li tenevano e poi io magari li andavo a riprendere. Ho capito. E presso l'abitazione delle zie, e specificatamente presso l'abitazione di Liliana Stefania, per intenderci? Sì, vabbè, sì, perché sono le zie. Sono le zie, quindi presso casa di Liliana. Quindi è chiaro, è normale che Massimiliano voleva che i bambini andavano da loro. Quindi lei si fidava di lasciare i suoi figli a casa di Liliana? Guardi, io devo dire la verità, io non ho mai avuto tanta... perché poi appunto, come posso dire, mi fidavo, però dentro di me non lo so, non mi sentivo tanto... dovevo farlo, ecco. Perché però non... perché siccome mi ricordo anche, non so, una volta per esempio che avevo lasciato Giuseppe lì a Ostia, i primi tempi, che appunto c'erano anche loro, che io ero andata e loro hanno voluto che io lasciassi Giuseppe lì a dormire, e mi ricordo che Massimiliano, il figlio piccolo di Giuseppe, gli aveva dato una botta e era svenuto mio figlio. Poi sa che non lo so, però diciamo io comunque ce li portavo, ho sempre fatto quello che dicevano loro, però non lo so, non so, perché poi lì facevano su quel tipo di vita, quindi spacciavano quelle cose, insomma non è che sia stata mai tanto, dico la verità, sempre felice di lasciarglieli. Non finiva mai la frase. Non era felice di lasciarglieli, ma lei un attimo fa ha detto lo facevo perché lo dovevo fare, ma in che senso lo doveva fare? Perché Massimiliano voleva, perché lui me lo diceva, capirai? Se io, ogni volta che lui, infatti venivano anche i nonni così, che io poi dicevo a lui magari quando andavo al colloquio, per esempio è capitato che li veniva a prendere anche quando Massimiliano non c'era, e io poi io parlavo con lui al colloquio. E poi lui diceva no, mi raccomando, gli devi sempre dare, perché capirai, Massimiliano voleva assolutamente che i bambini andassero da loro. Cioè da loro, in particolare da Stefania? Sì, dai nonni, perché diceva che era la sua famiglia. Quindi Massimiliano, anche nei periodi in cui era detenuto, le diceva ai colloqui di portare i figli
dai suoi genitori o dalle sue sorelle perché voleva che passassero tempo con la sua famiglia? Cioè, sì, diciamo che quando io è capitato che non è che era un colloquio, una cosa che parlavamo sempre, però è capitato che magari quando andavo da lui, che hai fatto oggi, che mi dici i bambini o niente, i bambini per esempio sabato sono andati da loro, sto facendo un esempio, no? E lui mi diceva hai fatto bene perché insomma così, però diciamo appunto soprattutto l'ultimo periodo io non lo so, ma col fatto che loro c'era quel bravai, insomma non ero tanto felice che i bambini vedessero tutte quelle cose. Ma quindi scusi, io fossi stato per me neanche a colloquio dal padre l'avrei portati. Ho capito, lei ha detto che non era particolarmente felice, però da quello che ha appena detto non sembrava un'imposizione. No, però io sapevo che dovevo farlo, perché tutto quello che diceva lui dovevo farlo. Guai se discutevo su queste cose. Ho capito. E allora senta, mi dica una cosa, il giorno in cui è avvenuto il fatto della discussione con Stefania e Antonietta, siamo al 4 maggio. Sì. Ecco. Ricorda se i suoi bambini quel giorno fossero già a casa di Stefania e soprattutto da quanto tempo fossero a casa di Stefania? Il giorno che sono stata sequestrata? Esattamente, il 4 maggio. No, stanno lì. Lì dove? Stanno là i bambini. A Infernetto. Con me. Ma quando? In che momento della giornata? Cerchi un attimo di fare mente locale. Lei, Poi dopo, se il mai giorno le che lei ha detto, il contesto- giorno che mi ha chiesto il giorno che mi hanno sequestrato e che sono venuti, no? E stanno con me loro, Allora, i bambini. Aspetti un attimo, le faccio un'altra domanda, poi ci arriviamo. Il giorno in cui sono venuta ad Infernetto, Stefania e Antonietta, a che ora Sì. del 4 maggio, in che momento della giornata sono venute da lei ad Infernetto? Se lo ricorda? Ora loro non me lo ricordo, però mi ricordo che era pomeriggio un po' su tardi, perché poi lei ha aspettato Antonietta. Era pomeriggio. Quindi mi sembra che era tardo pomeriggio, se non mi sbaglio. Ora non mi Bambini ricordo. erano con lei ad sì. Infernetto. Sì. E prima invece, la mattina del 4 maggio, dove erano i bambini? Erano sempre con me. È sicura di questo? Faccia mente locale. Sì, erano con me che poi erano con me che poi io sono andata proprio lì infatti al vicolo la mattina, se non mi sbaglio. E c'erano anche i bambini. L'aiuto a ricordare, Presidente, io all'esito del mio controesame produrrò al Tribunale la copia delle trascrizioni dell'incidente probatorio nel processo principale, quello in cui si è appunto celebrato a carico delle imputate la vicenda del sequestro davanti alla prima sezione del Tribunale di Roma, rispetto alla quale il Pubblico Ministero vi ha già prodotto la sentenza di assoluzione Questa e l'atto invece di lei non impugnazione. l'aveva indicata nella lista. Comunque se non ci sono problemi... L'avvocato abruzzese, chiedo scusa, aveva già anticipato questa produzione, se non adesso- sbaglio. Ma nel corso Presidente, del controesame il al Pubblico Ministero ovviamente presta il consenso, però trattandosi di un processo nei confronti solo di alcuni degli imputati di questo processo, credo che dovrebbero dare il consenso per infatti, utilizzabilità perché ci nei loro sono dei confronti profili- anche le altre parti. Il 238 prova dichiarativa, cioè lo può produrre, però per utilizzarlo poi per tutti bisognerebbe chiedere il consenso. Gli imputati erano Stefania, Antonietta Liliana e Massimiliano, quindi credo che diamo il consenso. Tutti. Sugli Vabbè, altri imputati però- non vi è assoluto, diciamo... No, nel senso che... Sì, no, nel senso che non possono essere utilizzati contro, quindi ci vuole, no? Vabbè, È magari questo, le altre sì. parti avranno un termine, se posso allora fornirlo agli altri Sì, no, difensori. nel senso che fermo restando...
Ok, quindi l'avvocato Giraldi presta il conto. Allora diciamo innanzitutto che l'avvocato Naso, Ippolita Naso, quindi produce, anche se poi tecnicamente ce li consegnerà dopo, fisicamente sì, c'è solo già, lì. ok, una copia. Quella quindi, è la copia ok. per il tribunale, Quindi sì. produce, intende produrre quindi le trascrizioni del verbale dell'incidente probatorio, udienza 29/12/2014, tenutasi innanzi al GIP nel procedimento penale RGNR 30583/14, e quindi gli avvocati Naso, anche per le altre posizioni, prestano quindi il consenso per in relazione alle posizioni professionistiche, così l'avvocato Giraldi. E magari gli altri, se si vogliono riservare adesso, perché non so se conoscete il contenuto, io non so se ci possono essere dei riferimenti anche ad altre posizioni. Se avete bisogno vediamo questo che ci hanno dato a noi, ve lo potete guardare, se no magari su questo attendiamo all'esito dell'esame, interlochiamo con le altre va bene, interloghiamo con le altre parti e poi ci formalizzeranno o meno il consenso. Va bene, prego. Quindi posso procedere alla Comunque contestazione? in relazione a queste posizioni sicuramente Sì. se c'è anche, visto che c'è stato anche il consenso del pubblico ministero, può senz'altro Allora, essere per utilizzato. quanto riguarda l'udienza del 28 gennaio... Quindi non so se la signora adesso all'esito di tutto questo ha capito. Signora, allora adesso l'avvocato Naso le leggerà alcuni passaggi, se ho capito bene, delle trascrizioni dell'incidente probatorio in cui lei è stata esaminata nell'ambito appunto della vicenda che l'ha riguardata nel 2014. Va bene? Ok, prego. Allora, siamo alla pagina 49 di quelle trascrizioni. Le serve pubblico ministero? Prego. Già, ci siamo dimenticati che ci abbiamo... Siamo riusciti ad avere un collaboratore. Nelle quali il difensore, l'avvocato Bruzzese, le chiede, in relazione al giorno 4 maggio, quando avvengono i fatti che lei ha esposto in denuncia, i bambini da quanto tempo stavano a casa dei Casamonica in quel periodo? E lei risponde inizialmente, mi sembra da 2 o 3 giorni. L'avvocato Bruzzese, è possibile che questa permanenza fosse antecedente alla festività di Pasqua? Poi lei chiede, antecedente cosa vuol dire, dopo, prima? L'avvocato Bruzzese, allora cerco di essere più semplice, è vero che questi bambini stavano presso i Casamonica da prima delle festività pasquali, cioè quando hanno chiuso le scuole? Pasqua quell'anno è stato il 20 di aprile. E lei risponde, Pasqua sì, però Pasqua stavano anche con me, perché io stavo con loro a Pasqua. Pochi giorni sono stati da loro, ecco, quindi vabbè, da prima di Pasqua qualche giorno, 3 giorni, quindi da prima di Pasqua. Avvocato difesa Bruzzese, 18-19 aprile fino al 4 maggio sono stati da loro. Questo chi lo dice, la Cerrioni? No, questa è la domanda che insiste l'avvocato Bruzzese. E a questo punto l'avvocato Bruzzese insiste, se la signora è in grado adesso, all'esito di questa prima contestazione, di risponderci bene, se no la finisco perché nella successiva domanda vi è un altro elemento, Presidente, che vorrei... La pagina è 49. Nella successiva domanda dell'avvocato Bruzzese c'è un ulteriore elemento che prima di leggere vorrei vedere se la teste, adesso che li ho letto, ha ricordato. Però quella domanda segue una dichiarazione della signora Cerrioni, poi, che lei invece non ha letto, no? Lei ha letto l'ultima domanda, il 18-19 aprile fino al 4 maggio sono stati perché da c'è loro, un ulteriore elemento che non c'è il punto vedere... interrogativo perché non so, evidentemente è stato indicato in forma la leggo affermativa. tutto. Poi no la di meno perché io Cerrioni andavo risponde, a prendere, sì, ecco. no di meno perché poi io andavo a prendermeli, assolutamente di meno, perché praticamente è successo che in quel periodo mi hanno staccato la luce perché io non avevo i soldi per pagarlo e quindi mio suocero, diciamo il padre di Massimiliano, era venuto a prenderli per portarli da loro perché io non potevo stare, però io dovevo stare là perché dovevo lavorare, però pochi giorni perché io poi andavo comunque ogni tanto a trovarli, quindi e poi a Pasqua sono andato là. Quindi signora, adesso che le ho letto queste
dichiarazioni che lei ha reso in quell'incidente probatorio, ricorda? Diciamo, quindi io lì, la mia risposta era che stavano lì da Pasqua. Beh no, non direi che sia questa la Da risposta. me Pasqua. La sua domanda, avvocato, era il 4, lei voleva sapere dove stavano il 4 e da quanto Sì, tempo? Io volevo sia sapere dove stavano il 4 e sia poi da quanto tempo stavano presso la famiglia Casamonica. Poi le avrei chiesto anche il perché e lei in questa risposta dà una spiegazione. Però vediamo se adesso, alla luce della contestazione, la signora ha dei ricordi un po' più nitidi. Guardi, io mi ricordo appunto che la mattina ero andata lì, però questa cosa, se i bambini erano rimasti lì, sinceramente non me la ricontavo in questo momento. Ricorda il fatto che a lei avessero staccato la luce all'infernetto perché non poteva pagarla e quindi... Sì, quello sì. Quello se lo ricorda, quello sì, me lo ricordo, ma ho staccato la luce. E lo conferma quindi? Sì. Quindi alla luce di questo ricordo adesso ci può dire che era questa la ragione per la quale i 3 bambini, non potendo stare in una casa senza luce, sono andati presso i nonni o presso la zia? Mi sembra di sì, perché io purtroppo adesso con l'età delle cose non è che mi ricordo tanto bene, però poi mi ricordo che stavano con me poi quel pomeriggio, questo è sicuro. Poi mi ricordo appunto che la mattina ero andata lì. Con lei. Quello me lo ricordo che ero andata lì quella mattina. Così. E infatti mi sembra che poi ero andata a riprenderli e l'ho portati a casa. Lei all'ora di pranzo poi è andata a riprenderli. Però almeno in quell'occasione, cioè da Pasqua, da prima di Pasqua fino al 4 maggio, non c'era stata alcuna imposizione da parte della famiglia per avere i bambini presso di loro, è stata una necessità che fossero lì, anziché all'infernetto in una casa senza luce. È così? Sì, una necessità infatti è stata. Perfetto. Senta, proprio a proposito della luce che le hanno staccato lì alla villa dell'Infernetto, lei ha già fatto riferimento diverse volte alle difficoltà economiche che ha avuto in quel periodo in cui Massimiliano era detenuto. Sì. E al fatto che è stata anche costretta a vendere dell'oro, degli oggetti d'oro che aveva a casa. Sì. Ecco, allora le chiedo, ma... Non compra oro lì all'Axa. Come dice, in scusi? un compra oro all'Axa. Ah, in un compra oro all'Axa. Senta, ma Stefania Casamonica, Stefania Liliana, sapeva che lei aveva venduto quest'oro ed era favorevole al fatto che lei vendesse l'oro? Ne avevate mai parlato in precedenza? No, perché io neanche a Massimiliano gliel'avevo mai detto questa cosa, perché sapevo che si arrabbiasse. È sicura di questo? Sì, sono sicura di questo. Perché lei ne ha parlato nel corso dell'udienza del 28 gennaio, siamo alle pagine 63 e 64 del verbale, e poi sempre nel corso dell'incidente probatorio, e siamo alla pagina 75, in cui lei... Posso? 75. Sì, no, ma la domanda quindi... Se no, ne aveva sì. mai parlato con Liliana? Stavo aspettando. Ah, sì, prego, no. Stavo aspettando voi. No, grazie, stavamo seguendo intanto dal...
in cui il difensore le chiede appunto conto di questo, del fatto che lei avesse sia dei soldi in casa che le aveva lasciato Massimiliano e sia di questa vendita dell'oro. E lei dice: la seconda volta proprio non avevamo soldi perché avevamo finito di pagare quella casa, i lavori di quella casa di Infernetto, stavamo veramente senza un centesimo e quindi io non sapevo come fare. E poi gli ho detto, dei puntini di sospensioni, poi loro anche, l'oro non lo devi vendere, quindi era sempre la paura pure che ti sgamassero con l'oro, capisce? E dov'è la contraddizione? Presidente, la contestazione. Scusate. No, avvocato, mi scusi la pagina perché... Sempre 75 dell'incidente probatorio, mentre le pagine della trascrizione... Adesso stava leggendo cosa? L'incidente probatorio. Pagina? 75. 74, 75, insomma... Io vado al punto che mi interessa, poi inizia un po' prima. Quindi... Okay, e il difensore le chiede, ecco, però lei poi l'oro l'ha venduto. Sì, certo, ce l'avevo io a casa gli oggetti d'oro, però Liliana mi chiedeva spesso se ce l'avevo, ogni tanto chiedeva. Il difensore, Liliana glieli chiedeva? Assolutamente sì. E il difensore, ma Massimiliano li aveva dati a lei? Sì, Massimiliano. La Cerreoni, però Liliana chiedeva sempre di questi oggetti, diceva non t'azzardà a vendere l'oro, e il difensore, però lei l'ha fatto lo stesso, li ha venduti, l'ho fatto certo, però sempre con paura, capisce? Dice la Cerreoni. Il difensore, queste sollecitazioni lasciavano il tempo che trovavano, sbaglio? La Cerreoni, certo. Allora le chiedo, siccome lei più di una volta ha fatto riferimento alla paura che le incuteva Liliana Casamonica, che era un soggetto che minacciava, che aveva una volta utilizzato o minacciato di usare l'acido, le chiedo, nel corso dell'incidente probatorio lei ha dichiarato che nonostante Liliana le avesse intimato che non si doveva azzardare a vendere l'oro, lei poi l'oro l'ha venduto lo stesso. È così? Adesso che le ho letto queste sue dichiarazioni, è vero? Aspetti. Sì. Non so se la testa ha colto il punto che lei ha voluto sottolineare. Vediamo se ha capito. Sì, perché... se no ripeto la domanda. Beh, è un po' articolata, no? Perché in realtà tramite la contestazione le fa risultare che non sentiva imposizioni, non subiva imposizioni. Sì, no, perché la mia prima domanda era stata se Liliana sapeva che lei, e lei mi ha detto no, assolutamente. Che avesse venduto, e in questo non c'è contraddizione, no? Perché non è che adesso ha detto che Liliana lo sa, ha detto solo però che... sembrerebbe quasi che Liliana fosse totalmente all'oscuro del fatto che lei vendesse l'oro, magari non ha saputo che l'ha venduto, però sapeva che lo aveva e che lo voleva vendere, perché le ha detto, stando all'incidente probatorio, non t'azzardare a vendere l'oro. Presidente, però chiedo scusa se faccio opposizione in questi termini. Questa seconda parte è una deduzione. Da quel verbale incidente probatorio emerge ripetutamente che lei aveva paura di essere scoperta. Liliana sapeva che aveva l'oro e lei aveva paura che la scoprisse. Che poi Liliana sapesse che aveva intenzione di vendere l'oro è una deduzione che state facendo voi e che dal verbale... Non ho detto che lo sapeva, no, scusate, mi sono espressa male. Io non ho detto che Stefania sapeva. Io ho detto che nonostante Stefania le avesse detto non t'azzardare a venderlo, lei poi lo abbia venduto, che Stefania l'abbia saputo o meno non lo sappiamo. Va bene, ma questo non è questo non credo il punto. che la testa avesse detto qualcosa di diverso, no? Su questo lo sta confermando la circostanza che non ha l'ho venduto. ancora detto, non lo so. Vediamo. Signora, ha capito il punto? Si voleva sapere se Liliana lo sapeva alla fine o no? No, voleva sapere se Liliana era stata o meno messa al corrente o che comunque sapeva che lei avesse questa intenzione di vendere l'oro, a prescindere dal fatto che poi abbia saputo che io lei non ho mai parlato con nessuno di loro. Sapeva che lei l'ha venduto, è corretto, ma la domanda era, sapevano però che lei aveva questa intenzione di vendere, di far ricorso all'oro per far fronte alle sue necessità di mantenimento? Questa è la domanda. No, però diciamo la cosa dell'oro era col fatto che lei comunque sapeva che io lo tenevo a casa, no? E sapeva che comunque
ogni tanto mi diceva non t'azzardare tipo a venderlo per quello, perché poi quello di fatto era appunto questa cosa che non dovevo vendere. Esatto. Ma una volta sì, ogni tanto per esempio quando parlavamo di quest'oro è capitato che lei mi diceva questa cosa, però lei non sapeva che io l'ho venduto e neanche che lo volevo vendere. Se ne usciva lei così, da sola. Se ne usciva così, Non è che io le parlavo di questa cosa, perché io poi capirai, neanche con Massimiliano ne ho parlato. Io di questa cosa neanche con Massimiliano ho parlato, che era il suo l'oro, figuriamoci se ne parlavo con Stefania. Era lei che se ne usciva da sola, no? Perché aveva paura che io lo vendessi col fatto del bisogno. Vabbè, ma è nei fatti, ha risposto sì sostanzialmente alla Sì, sua sì, domanda. sì. Sì, però finché non gliela contesto. Sì, ma... Senta, sempre all'udienza del 28 gennaio, quando il pubblico ministero le chiede di appunto riferire in merito a questo sequestro, la prima affermazione che lei ha reso è stata relativa alla sua condizione all'interno della famiglia Casamonica. Cioè, da pagina 67 in poi, sempre udienza 28 gennaio, lei in parte mi ha già risposto prima quando le ho chiesto in merito ai suoi rapporti con la Di Filippo. Cioè lei in riferimento alle condizioni che lei viveva all'interno della famiglia Casamonica ha fatto riferimento come prima affermazione al fatto che non poteva, che doveva vestire come volevano loro e che doveva fare quello che volevano loro. Sì. E ha fatto una distinzione tra il periodo in cui era fidanzata con Massimiliano e invece il periodo poi successivo in cui c'è stato il matrimonio Rom. Sì. Allora, su questo vorrei che facesse appunto uno sforzo di memoria. Lei può escludere che successivamente a questo matrimonio lei sia stata obbligata a vestire con gonne lunghe e in maniera corrispondente alla volontà di Massimiliano? Faccia mente locale. Un po' più chiaro, perché non è chiarissima la domanda. In che senso al contrario? Se la può riformulare. Non ho capito se Massimiliano o loro mi hanno obbligato a vestire. Aspettate, non ha capito neanche la testa. Allora, dopo il matrimonio con Massimiliano, sì, lei aveva la libertà di vestirsi come desiderava, come una ragazza della sua età? No. È sicura di questo? Sì, soltanto quando andavo con lui in vacanza, che allora lui, diciamo, lì cambiava, sembrava un'altra persona, che mi faceva mettere poi, non so, i pantaloni. Per esempio quando siamo andati in crociera, allora lì lui mi aveva fatto prendere i pantaloni, mi aveva fatto comprare per esempio un vestitini, però poi quando tornavamo assolutamente gonna lunga. Soltanto poi l'ultimo periodo che io appunto poi avevo deciso che appunto ho iniziato a mettere pantaloni, ho iniziato a fare tutto quello che... E qual è l'ultimo periodo? Si riferisce a quando Massimiliano era detenuto? Sì, l'ultimo periodo, quello, quando era detenuto. Quindi che poi ho iniziato a mettere i pantaloni perché alla fine di fatto non andavamo proprio d'accordo. Ho capito, quindi era un problema che aveva Massimiliano nei suoi confronti. Questo dei vestiti? Sì. Ma no, anche loro, io mi ricordo una volta per esempio anche Concetta, quando ero incinta di Giuseppe, che mi ha cucito una gonna a bordeaux lunga e che me la sono dovuta pure mettere, non dico che gonna, tutta di velluto, anzi Massimiliano faceva pure le battute, diceva che brutta è pure da slava,
E io dicevo, per colpa tua che me la devo mettere. Cioè, quindi anche loro mi facevano vestire così, erano proprio anche loro mi facevano vestire così. Anche quando io andavo al mare con loro. Mettevo il pantaloncino, mettevo la canottiera, anche se ero poi gaggia, loro sì si mettevano, diciamo, la veste lunga, qualcuna di loro metteva pantaloncini pure loro. Scusi, ma lei però comunque ha detto sempre di come questa dicevano donna loro. che non piaceva neanche a Massimiliano, ma lei quindi l'ha messa per cosa? Per non deludere le aspettative della suocera? Eh sì, perché la devo fare ormai, me l'ha fatta lei, me la devo mettere. Ho capito. E invece al di fuori di questi periodi di vacanza di cui ha parlato, lei durante il giorno, mi faccia capire, veniva controllata da Massimiliano? Cioè Massimiliano aspettava che lei uscisse di casa per verificare come fosse vestita? Ma quando io, diciamo, stavo lì o quando andavamo in vacanza? No, non quando andavate in vacanza, nella vita di tutti i giorni, a Roma. No, sempre la gonna lunga mettevo. Dico, ma Massimiliano controllava come lei usciva di casa, aspettava in casa fino a che lei non uscisse? Massimiliano abitava con me, è chiaro che Sì, mi ho vedeva capito quando che stavo. abitava con lei, ma le sto dicendo, Massimiliano tutti i giorni aspettava in casa finché lei non usciva perché doveva verificare come lei era vestita? E che vuol dire? Poi quando si svegliava, quando tornava, è chiaro che mi vedeva come ero vestita. Quindi la domanda è, cioè la domanda del difensore è se questo, diciamo, se Massimiliano esercitava su di lei un controllo, diciamo così, continuo, proprio pervicace, su come lei si vestisse o no. Questo è il punto. E deve rispondere lei, cioè noi non c'eravamo, quindi è lei che lo sa, può essere anche un no, può essere un sì, ce lo dovrà dire lei. Lei ha risposto indirettamente, però lo deve esprimere Sì, in modo era così. Soltanto appunto lui appunto andava un po' a momenti, come quando quella cosa lì della vacanza che lui mi aveva fatto vestire, insomma, normale. Quando andavamo in vacanza, allora sì, se no sempre con la gonna lunga, anche perché poi quando stavo lì al vicolo comunque stavo con la famiglia. Quella è l'usanza, quindi quello devi mettere. Ma scusi, ci spieghi lei, perché magari lei lo può sapere, ma perché in vacanza c'era questa possibilità di non rispettare questa regola? Non so, bisognerebbe chiedere a lui, perché non c'era la famiglia che mi guardava. Però questa è una deduzione, mi pare di capire, signora, giusto? Sì, vabbè, conoscendo lui, lo so che lui era così. Quindi è una deduzione. Perché lui infatti quando c'era la famiglia era completamente diverso. Senta signora, ma lei quindi può, alla luce delle dichiarazioni che ha appena reso, lei può escludere che ci siano delle fotografie che la ritraggono vestita in maniera, normale, chiamiamo diciamo, normale, rispetto appunto a una ragazza della sua età? Lei poi era ancora più giovane all'epoca, si è sposata molto giovane, lo può escludere questo? Che fotografie che la ritraggono non in vacanza, in cui lei può indossare pantaloni anziché gonne non lunghe, e top e via dicendo, un bikini al mare e via dicendo. Sì, io quando andavo anche così mettevo il costume col pantaloncino, lui lo sapeva. Ho capito. Ma perché il pantaloncino è un'usanza rom? No, io mettevo sempre questo pantaloncino. Appunto. No. Ma c'era anche, per esempio, c'era anche alcune zingare che anche con il marito, quando andavano in vacanza, si mettevano il costume. Quello sì, dipendeva sempre dal marito, quello che decideva. Io mi ricordo anche Stella, quando siamo andati in vacanza a Ischia con tutti quanti, che si era messa il costume, che sono dovuta andare pure io a comprare, e l'abbiamo comprato insieme. Lei pure aveva il costume, però perché gliel'ha permesso Salvatore, perché se Salvatore diceva no, lei non lo metteva. Quindi non esclude sostanzialmente, mi pare di È sempre capire, una cosa che di potessero usanza, no? essere sempre che i mariti, insomma, consentissero. Questo mi pare di capire. Certo. Quindi poi sul punto noi
produrremo delle Magari fotografie. prima che scolleghiamo la testa, così c'è da farci qualche domanda alla luce anche della produzione, lo possiamo Sì, fare. certo, Vabbè. queste sono le cose che stanno qui. Quindi sostanzialmente mi pare di capire che non esclude questa eventualità alla luce della sua richiesta. Perfetto, Giusto? perfetto. Signora? Vediamo se abbiamo capito bene. Signora Cerreoni? Sì, sì. Quindi alla luce della domanda che le ha fatto il difensore, che ha anche premesso che verosimilmente ha evidentemente delle fotografie che adesso produrrà, che la ritraggono diciamo non con le gonne lunghe, ecco, diciamo così, con abbigliamenti comuni, normali, tutte le gagge, diciamo. Quindi lei non esclude che anche lei possa essere stata ritratta in questa condizione, vestita normale, diciamo, non con la gonna lunga, è corretto? Troppo difficile. Sì. Sì, ok. Vabbè. Ora poi è così. Poi, Vedremo poi Presidente, queste cose. purtroppo non abbiamo modo di sottoporle, visto... Vabbè, però se poi lei le vuole produrre... No, stavo pensando che c'era la figlia, non so, che ogni tanto mi ha fatto queste foto a casa, la figlia di Giuseppe, che ci facciamo le foto ogni tanto, non so, potrebbe essere qualche foto così. Intanto le esibisco Oppure- al pubblico ministero. Le produce quindi, formalizza la produzione. Oppure quando stavo da mia anziana, che magari ogni tanto mettevo il pantalone. Ma perché nessuno vedeva? Ma perché? Che ha detto, scusi, che non si è sentito? Perché? Ho detto ogni tanto quando andavo lì da mia zia Anna, Anna? io ogni tanto pure mettevo il pantalone, però là diciamo ogni tanto poi Massimiliano poi mi viene a prendere, ma perché lei non è che voleva tanto la gonna. Quando andava da Lei sua zia chi Anna. non la voleva? Anna. Sì, che sarebbe la persona che mi ha cresciuto praticamente. Sì. Senta, Ma è quella della Sicilia? No, scusi avvocato, così chiariamo subito il punto. È la zia della Sicilia? No, no, sì, quella che quella è l'ha cresciuta Antonella, qua a giusto? Roma. Ah, Senza- la zia Anna, mi scusi signora, sia gentile. La non zia vedo Anna, le foto. la zia Anna è una sua zia che vive a Roma? Sì. Ah, ok. Senta signora, lei ha fatto anche riferimento al fatto nelle sue precedenti dichiarazioni che Massimiliano non voleva che lei lavorasse perché le donne non devono lavorare secondo le tradizioni della sua famiglia. Allora, può essere più preciso sul punto? Che cosa le diceva Massimiliano? Riguardo al lavoro? Esatto. Beh, lui diceva che innanzitutto che era l'uomo che sicuramente doveva portare i soldi e che poi appunto non è una cosa un po' da poco di buono, per quello che era il suo modo di pensare. Quindi che avrebbe preferito che lei non lavorasse o le impediva proprio di lavorare? No, lui, diciamo, io poi come ho detto ho anche lavorato, quello è chiaro. Appunto, Però per esempio anche quando ho fatto la cuoca non è, avevo paura a dirglielo. Aveva Timore paura più che a dirglielo altro. e quindi Massimiliano non l'ha saputo? Poi Alla dopo fine- gliel'ho detto, Ah, e lui come ha reagito? poi gliel'ho detto, certo. Quando Massimiliano l'ha saputo che lei lavorava come cuoca, come ha reagito? Massimiliano? Sì. Lui voleva che io smettessi. Soltanto che io poi gli dissi appunto che dovevo lavorare, perché c'era necessità e non potevo non lavorare. Non si vedono le foto. Quindi voleva, però in realtà non è che le impediva di lavorare. Lei aveva la libertà di scegliere se lavorare o meno, visto che in quel momento ne aveva addirittura la necessità. Diciamo che io ho sempre preferito sicuramente, avrei sempre preferito lavorare onestamente piuttosto che fare altro, quello sì, è per quello che io volevo questo, che volevo lavorare e discutevo poi con lui per questo. Le ho fatto queste domande perché
Ho una lettera Sì. che le è stata spedita da Massimiliano nel periodo della sua detenzione, in cui Massimiliano si esprime in questi termini. Buongiorno mia dolce amore, sono le 10:40 stamattina, sono stata ad allenarmi, almeno mi scarico un po' di tensione. Il pomeriggio scendo un po' all'aria. Vi ho visto il 19 per la festa del papà, sono stato contentissimo. Con quei capelli sembri più bimba, ma ci stai bene, almeno così non ti fai più la tinta, che li stavi a perdere tutti. Mi raccomando, comprati le pasticche per i capelli, sono importanti. Abbiamo parlato un po' e sono più sereno. Spero anche tu. Voglio una donna forte che non si butta giù al primo ostacolo. Lo so che è dura, ma tu devi essere forte per noi. E sono contento se lavori pure il giorno. Almeno hai la testa occupata. E poi prosegue la lettera. La data è del 22 marzo 2014, cioè poco prima dei fatti di maggio. Poco dopo la festa del papà. Beh, l'imputato Massimiliano ne ha conservato una copia. La chiediamo conto alla testa, la dobbiamo produrre evidentemente. Sì, quindi, poi no, la produco, quindi, certo. la fa Un vedere anche attimo, al mi serve un tribunale attimo e poi Sì, ve la no. do tutto. No, però per farle fare la contestazione deve aver avuto un qualche modo ingresso, quindi solo gentilmente se ce la fa vedere, Roberto, sì. scusi, in modo che così possiamo seguire la sua... Allora, innanzitutto ricorda questa lettera? Vediamo un po' che dice. Signora, ha sentito? Sì, sì. Considerando le H, credo che sia, non ci sia dubbio su... che sono state buttate tipo il sale sull'insalata, così. Vediamo se la signora ricorda, perché diciamo, possiamo dare atto di questo, che la difesa esibisce una copia, diciamo così, di una lettera priva di firma, diciamo, perché non c'è firma di nessuno, datata 22/3/2014. Sì. Siccome sarebbe indirizzata alla testa, quindi l'avrebbe dovuta ricevere la signora. Sì, Giusto? Sì, ma io questa lettera sinceramente non me la ricordavo. Io la posso anche leggere tutta No, per nel provare senso a vuol dire che ricordare... se ne è tenuto una copia prima di spedirla alla moglie? No, solo che stiamo chiedendo. Sì. Perché? Vabbè. Quasi tutti in carcere tengono le sì, copie, sì, per carità. perché spesso si perdono, non arrivano e Per carità. è una usanza dei detenuti. Ok. Signora, se la ricorda quindi o non ne ha memoria? No, non me la ricordo questa lettera, guardi. La posso leggere tutta, Presidente, per vedere se ci sono aspetti che possono magari sollecitare la magari, memoria della provi, testa. Veda se c'è qualche altro Sì. passaggio. Magari... Sì. Per carità, non intendo, diciamo, come modalità per il futuro, anche per consentire poi all'ufficio di procura di fare gli accertamenti del caso sulla genuinità di questa documentazione. Credo che, trattandosi chiaramente di un atto di indagine difensiva, a rigore, per entrare nel fascicolo del dibattimento avrebbe dovuto transitare prima in quello del difensore, che in questa fase doveva stare nel fascicolo del pubblico ministero. Ma non sono indagini difensive però queste? Sì, è un'acquisizione documentale che voi con un'attività difensiva vi siete procurate, lato sensu difensiva, che io non metto in discussione questo, però, come ha detto lei, è una fotocopia di un atto privo anche di firma, che non possiamo sottoporre alla testa perché non era mai transitato in un fascicolo prima di ora. La testa non può neanche dire se riconosce la grafia di Massimiliano Casamonica. È inutile dire che potrebbe, magari la difesa non lo sa perché gliel'hanno portata ieri, ma potrebbe essere stata scritta l'altro ieri e fotocopiata. In questo modo la genuinità della contestazione, a mio modestissimo avviso, viene un attimino messa in discussione.
Presidente, Anche per il futuro lo dico, esatto. se c'è qualcosa deve prima transitare nel fascicolo del difensore. Vabbè, no, il punto Presidente, qui... però io credo Sì. che debba essere valutato e considerato come un documento proveniente dall'imputato, Sì, no, il non punto come è che oggetto no- di indagine difensiva. No, ma il punto è che non c'è nessuna prova che provenga dall'imputato, perché dal punto di vista documentale questo... Sentiamolo. Avvocato, scusi, gentilmente, un attimo, sto parlando così, no si crea subito confusione. Poi chiedo scusa solo un attimo, poi mi interrompo. Sì, tutti i documenti, al momento, fin tanto che qualcuno non la riconosce come propria, diciamo di fatto è un documento di cui non si sa la provenienza né la genuinità, ma questo in generale vale per tutti i documenti privi di però, firma. allora, innanzitutto Dopodiché, ribadisco... siccome lei la stava in qualche modo rammentando alla testa, vediamo siccome era indirizzata a lei, quindi teoricamente lei la dovrebbe riconoscere se fosse realmente a lei arrivata, vediamo innanzitutto se lei la riconosce. Dopodiché ci sarà l'imputato che dice che è sua e poi noi chiaramente trarremo le valutazioni del caso. Però, ripeto, vale come geni- documento proveniente dall'imputato e non come oggetto di indagini difensive. No, sono d'accordo che il Chiederemo documento proveniente dall'imputato. Il all'imputato punto qui è la tipologia del documento che impedisce, diciamo così, non avendo una firma di sottoscrizione, essendo scritti al momento, diciamo, no? Non c'è un elemento certo che consente di ritenere quel documento proveniente Allora, poi lo da quella chiederemo. fonte. È Questo il evidente che punto. non c'è una firma E questo perché- rimane diciamo, pacifico per qualunque tipo In di una- documento di questa certo. natura o con questa tipologia. Ma che non ci sia una firma in una lettera indirizzata buongiorno mio dolce amore, firmato ti amo amore Avvocato, mio, forse ma ciò danno non- per scontato avvocato, ma ciò non che siano, ma ciò non toglie che i documenti, quando non hanno in sé un'attestazione di autenticità, vengono sottoposti alle diverse parti che potrebbero riconoscerla. Se la riconoscono, fa portato della dichiarazione testimoniale, Allora, che se può costituire mi anche consente accertamento di sulla leggerlo, provenienza. all'esito della lettura, prima di chiedere alla testimone se l'hai ricevuta, se Ma la io lo ricorda, magari consento. possiamo chiedere all'imputato se afferma di aver scritto Intanto sentiamo se la testa, diciamo, la dichiarante, allora, prima la c'è leggo. qualche passaggio che le ricorda di bene. aver ricevuto una missiva di quel tenore. Va bene. Vabbè. Allora, ero arrivata a questo punto. Mi raccomando, comprati le pasticche per i capelli, sono importanti, abbiamo parlato un po' e sono più sereno, spero anche tu. Voglio una donna forte che non si butta giù al primo ostacolo, lo so che è dura ma tu devi essere forte per noi e sono contento che lavori pure il giorno, almeno hai la testa occupata e mi raccomando manda a fanculo tutta quella gentaccia e non andare più a quel bar. Poi quando esco io vediamo chi si è permesso di parlare male di te. Io martedì ci vediamo e non vedo l'ora di passare 2 ore solo con te, ne abbiamo bisogno entrambi. Hai visto Salvatore quanto è teppista e bellissimo, quando si offende con la testa dura come te, è un cuccioletto. Luisa si fa sempre più bella, ti assomiglia tantissimo, Giuseppe è sempre più bello. Ha visto come ti fai i conti in tasca, sono i nostri 3 cuccioli, la nostra forza e la nostra vita. Amore mio, il nostro rapporto ultimamente è stato nel baratro, per colpa di entrambi. Io ti ho trascurato molto, però anche tu mi hai trascurato tantissimo e il nostro rapporto si è rotto, però sono sicura che lo ricostruiremo insieme e sarà più bello. Hai visto tu mentre riguardavi le nostre foto, io pensavo a tutti i momenti passati insieme. E poi non puoi dire che io non ti ho fatto godere la vita, ti ho fatto fare sempre quello che vuoi, ti ho sempre portato in vacanza, io te l'ho sempre detto che la mia felicità sei tu. Sei tutto per me, la mia forza. In questo periodo duro è stato perché ti amo follemente. Non mi posso immaginare la mia vita senza te, non avrebbe significato e amarti mi ha dato la forza. Come sai, tu sei l'unica che ho amato e che amo. Ne ho avute tante di donne, come sai mi volevano fare sposare un'altra, ma io ho scelto te, perché sapevo che eri la donna della mia vita, anche se sei brutta e poverella, ah ah ah. Tu sei la mia principessa, io e te insieme per sempre. Poi ho scelto te perché non volevo una vita monotona, credo. Scelto bene. Tu sei roba mia, solo al pensiero che qualcuno ti sfiori mi fa ingelosire tantissimo. Tu sei la mia donna,
sentendo quella merda dire quelle cose mi ha fatto salire il sangue al cervello. Tanto sta storia non finisce in qua, sto ancora che mi risponde. Adesso io non gli dico più niente solo per te, per farti stare tranquilla. Io so chi sei tu, ma non mi deludere mai. Ti amo, amore mio. Signora, ha sentito la lettera? La ricorda? Sì, sì. La No, non me la ricordo. Non ho capito, sì o no? Non me la ricordo, no. Non se la ricorda. Possiamo chiedere all'imputato Massimiliano Casamonica se riconosce il contenuto di questa lettera, se possiamo l'ha chiedere, indirizzata alla signora? Beh, com'è che ne abbiamo una copia? Io lo so com'è, non me lo deve dire lui. Ma glielo chiederà il tribunale poi eventualmente. Come mai ha trattenuto una copia della sua lettera? È collegato l'imputato Massimiliano Casamonica? Sì, è collegato, Presidente. Signor Presidente. Buongiorno, sì, quella è la mia scrittura, l'ho scritta io quella lettera. Ce n'ho anche molte altre a casa, sia sua che mia. Siccome sto qua non riesco a trovarle quelle lettere, però ce ne ho tantissime. Parli con calma, ve l'ho detto tante volte, se parlate agitati non si sente nulla. Allora, lei riconosce... Ne ho tantissime di quelle lettere. Sì, no, ma la domanda adesso... Ascolti? Sì, ma la mia scrittura, l'ho scritta io quella lettera. L'ha scritta lei? Sì. E come mai ha se vuoi gli faccio vedere anche le altre lettere. No, adesso non interessa questo. Non interessa questo. Il punto è come mai aveva una copia di questa lettera? Perché ce l'ho a casa tutte le lettere sue che io ho scritto a lei. E tratteneva sempre una copia delle lettere? Sì, sempre. Ma come mai? Ce l'ho anche adesso che scrivo la mia nuova compagna, ce l'ho sempre tutte le copie qua, perché non si sa mai, non arrivano, si perdono, tu sai come funziona il carcere. La posta non arriva quasi mai, ogni tanto lo fa sempre posta uno per arrivare la posta. Quindi e allora ne faccio una copia per tenermela. Ascolti, quindi mi faccia capire come funziona. Lei scrive la lettera, poi si fa una fotocopia? O chiede una fotocopia a qualcuno? Come funziona all'interno del carcere? No, me la ricopio e poi faccio quando lei a rendita devono fare le fotocopie. Guardi che quella che abbiamo qua, perlomeno quella che ci ha dato il difensore, è una fotocopia, non è una copia originale. Quindi non è che se l'è potuta fotocopiare. Questa che ci è stata esibita è una fotocopia. Sì, c'è anche l'originale, però ce l'abbiamo a casa. Lei c'ha l'originale a casa, quindi lei tutte le volte che scriveva, tanto per capire, tutte le volte che scriveva dal carcere faceva sostanzialmente una doppia copia. Una doppia copia? Una doppia copia originale. Va bene. Sì. Va bene. Ha detto che lui dice che è la sua, va bene. La produco quindi? La produciamo, PM... Vabbè, entrava a far parte del dichiarato, diciamo, e poi diventa un elemento della testimonianza, insomma. Tanto, Presidente, io ci terrei a quello che ho detto prima, cioè io ogni volta che devo produrre un atto, se non faceva già parte del fascicolo faccio un avviso di deposito, è una questione di forma che consente poi anche di fare degli accertamenti, altrimenti entra di tutto. Beh, però questo a parte i limiti di questo documento di cui abbiamo già detto, no? Sì. Diciamo è un documento proveniente dall'imputato, no? Quindi come tale non è Sì, nel momento in cui l'ha riconosciuto, sì. In questa fase, ha riconosciuto la grafia, ha riconosciuto la grafia da nuovo. Ok, sì, ma non mi oppongo a questa. Ministero, cerchiamo di comprendere l'ignoranza anche di questi Sì, ma io non mi sto ponendo, avvocato, semplicemente volevo suggerire una metodologia per il futuro per proseguire in maniera, diciamo, corretta. Solo questo, non mi oppongo, poi sarà oggetto di considerazione. Quando il difensore entra in possesso di documentazione proveniente dall'imputato deve fare l'avviso di deposito al pubblico ministero? In udienza. Si produce in udienza. Come faccio a fare ad anticipare una produzione di questi termini? In realtà questo è un documento proveniente dall'imputato. Ragionevolmente il documento proveniente dall'imputato può essere prodotto. Poi chiaramente, ripeto, qui non c'è la firma, non c'è niente. Non mi riferivo, copia, Presidente, chiedo scusa, senza nessuna polemica, tanto ho dato il consenso, non mi riferivo tanto a questo, diciamo in generale, anche l'altra volta, no? È stata
prodotta, la documentazione, quella relativa ai battesimi, alla parrocchia, quella non poteva transitare così. Infatti noi stiamo facendo degli accertamenti. Va bene, quella è un'attività comunque di investigazione, su questo ha ragione, perché voi vi siete rivolti a terzi per poter acquisire quel documento. È un'attività di investigazione difensiva. Non a terzi, sempre gli imputati ce l'hanno fornita. Certo, sì, nel senso che però sono andati presso un'amministrazione in questo caso. Vabbè, adesso comunque la vicenda dell'altra volta ci sono andati, l'abbiamo già risolta, è la stessa cosa, che ci vada l'imputato, ci vada il difensore, o meglio un collaboratore del difensore, nulla cambia, è sempre un'acquisizione, cioè non è un documento proveniente dall'imputato. No? Il documento proveniente dall'imputato è qualcosa che è nella disponibilità ab origine dell'imputato e che lui offre, diciamo, nel processo. Quella non è un documento proveniente dall'imputato. Si sono dati da fare, ovviamente, i parenti dei detenuti per farvi avere quella documentazione, ma non è una documentazione proveniente dall'imputato. Assolutamente, ma io come difensore non ho titolo di chiedere a una parrocchia un certificato di battesimo, lo può fare solo il diretto interessato. Mi pare che stiamo facendo adesso una discussione per una questione che non atteniamoci al punto. Il punto questo è un documento, o meglio, una cosa è, diciamo, un documento, una scrittura priva di sottoscrizione che l'imputato riconosce essere la propria. Punto. E in questo senso. Sì, ma lui sostiene che è l'originale, quindi può esibire anche, forse in questo senso, visto che ha l'originale, dovrebbe essere esibito l'originale, no? Ce l'ha l'imputato. Presidente, scusi dare Bibbia. Prego. Dove? Scusi per l'interruzione, ma Tolli Massimiliano vuole rinunciare al proseguo dell'udienza. Va bene, grazie. Allora diamo atto che si allontana. Voi avete altri? Non ricordo più, no? Solo lui? No, abbiamo anche Casamonica Salvatore. Ok, quindi voi il collegamento è rimasto ancora attivo. Ok, grazie. Va bene, tornando però alla test che abbiamo avuto in stand-by con questa lunghissima pausa, quindi se vuole riprendere l'esame mi pare di capire che dopo che gliel'ha letta la test ha detto che non si ricordava di questa lettera. Allora su questo non faccio altre domande, se non la ricordava non faccio altre domande. Comunque noi formalizziamo allora all'esito, visto che l'avrei voluto fare alla fine dell'esame, ma c'è stata questa interlocuzione abbastanza puntuale su questo aspetto, quindi allora all'esito diamo atto quindi che produce quella lettera di cui abbiamo dato conto prima, quindi una lettera datata 22/3/2014 in copia fotostatica e priva di sottoscrizione, di cui è stata data lettura nel corso dell'esame della dichiarante, e il pubblico ministero non si oppone sulla acquisizione del documento e quindi diamo atto che interviene, viene chiesto conto di tale documento all'imputato che lo riconosce come proprio e quindi il Tribunale dispone l'acquisizione del fascicolo per il dibattimento. Va bene. Vogliamo, visto che ho fatto questa interruzione, formalizzare anche l'acquisizione delle fotografie, così poi dopo magari riprende l'esame, perché potrebbero anche essere oggetto poi di interlocuzione delle altre parti o anche del Tribunale con la dichiarante. Quindi sono 16 fotografie, il pubblico ministero credo che le abbia viste, non so se ha osservazioni, e quindi diamo atto che vengono prodotte 16 fotografie in formati diversi, ritraenti, diciamo così, una figura femminile. Adesso poi forse se riusciamo in qualche modo a farle vedere la testa, perché questa sia la Cerreoni io non lo so. Ah no, certo. Io non solo io ma tutto il Tribunale, e quindi comunque il pubblico ministero non si oppone, le foto vengono numerate sul retro da 1 a 16 e il Tribunale dispone l'acquisizione del fascicolo per il dibattimento, riservandosi di esibirle laddove possibile, insomma, la dichiarante. Prego, Avvocato, può procedere. Sì. Allora, signora, passando adesso a un'altra vicenda, cioè a quella che alla presunta aggressione che ci sarebbe stata in sede di colloquio a Rebibbia nei suoi confronti da parte di Massimiliano. Sì. Perfetto. Lei ha riferito all'udienza sempre del 28 gennaio 2020, siamo alla pagina 67, dalla pagina 67 in poi, che nel corso dell'ultimo colloquio che ha avuto con Massimiliano, lei dice: lui mi picchiò pesantemente. Allora le chiedo su questo aspetto se può essere un po' più precisa e spiegarci bene che tipo di lesioni lei avrebbe poi subito da questo. Allora, lui praticamente atteggiamento di Massimiliano nei suoi confronti che lei ha definito pesantemente.
Sì, mi ha dato 3-4 colpi. E poi si è appunto riportato, mi ha rotto la costola e poi a sinistra, se non mi sbaglio, e poi avevo l'occhio, diciamo sopra l'occhio avevo un po', ero nero e poi avevo qui tutto blu. Dove signora? Se ci può dire dove? No, se Sempre ci può qui dire dalla parte la parte dell'occhio. del corpo, perché non la vediamo, la parte del corpo, signora. Dell'occhio, insomma. Ah, quindi allora l'occhio, quale Sopra, occhio? come si chiama qui? Non abbiamo capito bene. Sì, avevo più segni sicuramente sopra l'occhio sinistro. Poi mi ricordo che avevo anche appunto l'occhio nero e mi aveva rotto la costola. Ed era stata ferita al labbro? Ha sentito signora? Sì, stavo pensando. Cioè comunque anche la produzione va fatta. Sì. Beh, diciamo che sulle lesioni c'è un'obiettività, no? C'è un'obiettività di un referto che è successiva. Allora guardi, le dico questo perché sempre nel corso di quell'incidente probatorio lei fa riferimento a un labbro spaccato, addirittura sanguinante. Qual è il adesso passaggio? su questo Però devo se recuperare. facciamo, prego, perché se facciamo una citazione dobbiamo essere precisi. Però intanto le chiedo se ricordandole questo lei... Ha memoria di questo? Del fatto che sarebbe stata ferita anche al labbro? Sto pensando, Ma i documenti che ha prodotto il pubblico ministero all'esito dell'esame diretto della testa non è 28? Guardi signora, adesso mentre cerco il passo delle trascrizioni dell'incidente probatorio le faccio un'altra domanda. Forse era il controesame di Bruzzesi, non me lo ricordo, troppe cose. Va bene, ha trovato il passaggio. Adesso lo stiamo cercando, stavo dicendo alla signora che adesso passo intanto a un'altra domanda, nell'attesa di trovare quel passo. Signora, senta, in quel momento, quando è avvenuta questa aggressione da parte di Massimiliano, questa che ci ha descritto, ma chi altro c'era in quest'area verde? Quel giorno? Quel giorno, sì. Di parenti suoi? No, in generale, nell'area verde c'era lei, Massimiliano, lei stava facendo il colloquio con Massimiliano. Però intende tutta l'area verde, perché l'area verde penso ci siano più detenuti, no? Appunto, cioè, eravate solo voi, c'erano altri detenuti, c'erano degli agenti della polizia penitenziaria. No, c'erano altri detenuti, quello sicuramente. Poi c'erano anche i familiari suoi, i bambini. Invece quelli lì, l'agente penitenziaria, diciamo, non erano là vicino a noi, stavano dentro, no? Vicino a voi quindi c'erano Non escono- tanti parenti suoi, lei si riferisce a Stefania?
Sì, c'era Guerino, loro, i parenti di Massimiliano che stanno là, Concetta, Liliana, sì. C'erano tutti loro presenti in quel momento, ammessi al colloquio in area verde? Ora mi ricordo sicuramente Liliana che sta là, che poi mi è anche venuta poi dopo quando sono scappata. Ora c'erano altri suoi, ma mi sembra che era Guerino, mi pare, i genitori o la madre, però di questo non ne sono sicura. Di Liliana sì, sono sicura 1000 per 1000. E a parte Però i mi suoi ricordo che familiari, c'erano anche altri parenti. sì, e a parte gli altri familiari, nessuno dei detenuti o dei parenti che erano andati a trovare altri detenuti ha visto o è intervenuto, ha assistito a questa aggressione? E sono tutte cose diverse, diciamo. Assistito, ha visto, vuole sapere se altri hanno visto, se lei può dire che abbiano visto e Sì, se che sono ci fosse intervenuti. qualcuno presente che Questo possa l'ha aver detto. assistito Questo l'ha detto. a questa aggressione. Signora, ha capito la domanda? Sì, sto pensando. L'ho capita. Se altre persone lei hanno assistito. se ricorda che qualcuno abbia assistito. C'erano comunque sia che hanno assistito, quello sicuramente, che c'erano anche altre persone che stanno facendo lì il colloquio. Però non mi ricordo che stava lì vicino, però mi ricordo sicuramente che certo che hanno assistito. Mica eravamo soltanto io e lui. E nessuno di questi è intervenuto quando ha visto questa aggressione nei suoi confronti? Nessuno. Sono rimasti tutti indifferenti? Sì. Ho capito. Lei non ha chiesto aiuto a nessuno? No, io poi quando sono uscita lì fuori, perché poi Liliana mi è venuta dietro. No, ma io ho prima lasciato di i bambini. uscire, io dico, prima di uscire, in area verde, se erano presenti altri parenti o detenuti, hanno assistito a questa aggressione pesante nei suoi confronti da parte di Massimiliano e sono rimasti tutti indifferenti? Sì, io non mi ricordo che nessuno in questo momento Va bene, questo volevo sapere. Mi sembra che nessuno, sicuramente sì, non mi ricordo bene, ma mi pare che nessuno è intervenuto. Guarda. Perfetto, ho trovato Hanno visto però, quello sì. Sì, quella dichiarazione a pagina 20 delle trascrizioni dell'incidente probatorio, in cui lei, signora, rispondendo al pubblico ministero che la interroga in quella sede, stiamo parlando delle lesioni, torniamo delle lesioni. per la Sì, signora, perché stiamo facendo dovevo... un attimo un passo indietro. Sì. Il pubblico ministero le chiede: lei ha riportato delle lesioni da questa azione, vero? E lei risponde: signora, assolutamente sì, mi ha rotto una costola. E il pubblico ministero le chiede: che tipo? Lui mi ha rotto la 10ª costola e in più avevo tutto qui sopra, il sopracciglio dal lato sinistro tutto tumefatto. Poi inizialmente avevo anche il labbro tutto spaccato. Adesso che le ho letto queste sue dichiarazioni, ricorda di aver avuto il sopracciglio tumefatto e il labbro tutto spaccato? Sì, ma io prima avevo detto che non me lo ricordavo, non avevo detto che né sì né no del labbro. Infatti, io per questo glielo sto contestando, solo per aiutarla nel suo ricordo. Quindi adesso che gliel'ho letto se lo ricorda, è così, aveva il sopracciglio tumefatto e il labbro spaccato. Sì. E perdeva sangue da questo labbro spaccato, perdeva sangue? Io non me lo ricordo, guardate. Non si ricorda, aveva questo labbro spaccato, però non si ricorda se perdeva sangue o meno. No. Ho capito. E lei, alla luce di questo ricordo, dopo la mia contestazione, conferma che quando ha deciso di andarsene l'agente della penitenziaria non si è accorto di nulla di questo sopracciglio tumefatto, di questo labbro spaccato, di questo suo aspetto che sarà stato Senti, però c'è opposizione perché non ha mai detto che non si è per me era accorto. strano. Lui quando io sono uscita mi ha visto, però ho sempre detto che
Cioè, dentro di me ho sempre detto che mi sembra strano proprio che questa persona, insomma, non mi avesse chiesto niente, no? Sì. Io l'ho sempre detto che c'erano le gente di polizia, anche quando ho dichiarato. Sì? Cioè, l'avevo detto anche l'altra volta, se non mi sbaglio, che quando sono uscita che c'era questa persona. Sì, l'ha detto in più passaggi. Sì, ma infatti la mia domanda era finalizzata a questo, cioè l'agente della polizia non le ha detto nulla del suo aspetto fisico che aveva all'esito di questa aggressione pesante. Me lo conferma questo? Sì, sì. Ah, perfetto. Senta, lei ha dichiarato sempre all'udienza del 28 gennaio che Massimiliano l'avrebbe... Pagina 73, Pubblico Ministero, che l'avrebbe appunto aggredita nell'area verde di Rebibbia perché in quell'area non ci sarebbero telecamere e, parole testuali, loro sono consapevoli di questa cosa e quindi ne approfittano. Allora le chiedo, mi dice come lei sa che i Casamonica sarebbero consapevoli di questa cosa, che non ci sono le telecamere e quindi approfittano? Beh, l'ho sentito stesso da loro quando parlano, ma anche Massimiliano stesso me l'ha detto. Quindi quando dice che l'ho sentito da loro si riferisce a loro chi? Mi fa dei nomi? Allora Massimiliano me l'ha detto e poi anche quando sono stata lì, anche quando per esempio ho fatto l'area verde con Giuseppe e Katia, poi lo so che non ci sono le telecamere, che loro lo sanno in più occasioni. Giuseppe anche e Katia? Giuseppe anche Katia? Con Liliana, parlando anche con i Giuseppe, quando ascoltando poi con loro, quando ascoltavo diciamo i discorsi poi che facevano con Giuseppe, loro lo sapevo, cioè, anche con Massimiliano ne parlavamo che non c'erano queste telecamere, insomma. Cioè loro che cosa dicevano? Guarda che all'area verde non ci sono le telecamere. Perché uscivano fuori questi discorsi? Perché appunto quando poi venivano le persone, diciamo le mogli, loro ce lo dicevano perché appunto quando poi andavamo lì a fare il colloquio, diciamo noi mogli, poi loro ci dicevano quello che dovevamo fare, insomma, fuori dal carcere, no? Scusi, ma quando andavate voi mogli parlavate con i vostri parenti? Quindi che ci fossero o meno le telecamere, perché incideva sul fatto che loro vi potessero dare quelli che lei chiama ordini? Anche se ci fossero state le telecamere, Presidente, però c'è opposizione perché lo ha spiegato. Si chiedevano sempre cose illegali, di quello io parlo. Io parlo delle cose illegali. Signora, ascolti, aspetti però un attimo, perché quando c'è l'intervento o del PM o della difesa, a seconda dei casi, che fanno un'opposizione, lei si deve fermare un attimo, perché si valuta se la domanda è ammissibile in che termini. In realtà mi ha superato, stavo facendo opposizione per dire che lo ha detto adesso e lo ha detto anche in maniera più chiara proprio in questo passaggio dell'udienza del 28 che citava l'avvocato, nel senso che ha detto che i Casamonica erano consapevoli che in area verde si poteva parlare liberamente perché non erano intercettati e non c'erano neanche le telecamere. Allora, che non fossero intercettati è un altro discorso. Io sto parlando delle telecamere, a me non mi interessa intercettati o meno. Comunque, avvocato, io sto parlando delle telecamere. Gli sta chiedendo, ascolti, però gli sta chiedendo un fatto di sua conoscenza, una deduzione. Di sua conoscenza, io infatti ho esordito dicendo lei come lo fa a sapere? Ha detto ieri, e lei mi ha detto me l'hanno detto. L'ha sentito dai discorsi fatti. Poi ha aggiunto, infatti approfittavano per dare gli ordini alle mogli, a noi mogli. Okay. E allora io ho chiesto cosa c'entra questo con la presenza o meno della telecamera, che approfittassero di quello per dare ordini. Si parla e il PM è intervenuto. Allora chiedo alla signora. Ma non ha risposto perché. No, non ha risposto. Guardi, avvocato, ma se voi intervenite avete tolto la parola pure la testa, ma come io posso saltare velocemente oltre il possibile? Per favore. Sto cercando di capire, di aiutare la difesa a porre le sue domande. Se mi viene fatta un'opposizione devo cercare di capire di che si tratta. Sarò tarda, avvocato, sarò lenta, che le devo dire? Sono lenta, ok? Però fatemi fare il mio lavoro. Allora, lei faccia la sua domanda e vediamo a cosa risponde la testa. Signora, ha sentito la domanda?
La difensore le chiede il fatto che non ci fosse la copertura delle telecamere, che cosa incideva sul fatto che voi vi parlaste, riceveste comandi, ordini? Il sottinteso è, tanto non è che vedendo il video capivano che cosa dicevate, questo è il senso della domanda, capito? Sì. Se lei è chiaro si era che posto col fatto che non c'è... Prego. Col fatto che non ci fossero le camere, sì, insomma, diciamo, non c'era, diciamo, rischio di essere, diciamo, intercettati, e quindi loro parlavano appunto ci davano, diciamo, le direttive sulle cose da fare, per esempio come quando ho parlato lì di Daniele che lui mi diceva che doveva andare a prendere i soldi, oppure di Giuseppe che diceva alla moglie e a Liliana quello che dovevano fare, loro gli raccontavano quello che facevano fuori, come erano andate le cose, e questo era il senso. Ovviamente di cose legali, è chiaro che se uno parla di cose legali non pensi alle telecamere, no? Vabbè, prendiamo per buono la sua risposta, poi prendiamo atto di questo. Ma chiedo scusa, ma i colloqui voi li facevate tutti insieme? Cioè i vari componenti della famiglia con le varie mogli avvenivano tutte insieme? Sì, spesso sì, quando lo facciamo per esempio con Giuseppe e Massimiliano, quando c'erano i bambini facevamo questi colloqui all'area verde, l'area Bibbia, quando stavano all'area Bibbia. Senta, lei ha anche detto che i componenti della famiglia Casamonica godrebbero di rapporti particolari o quantomeno privilegiati con la penitenziaria. E ha indicato... Sì, con il certo Maurizio. Aspetti un secondo, finisco la domanda e poi rispondo. E ha indicato come sintomatico di questi rapporti privilegiati la circostanza di poter strappare un tempo più lungo per i colloqui. Allora le chiedo, si limita a questo il rapporto privilegiato con la penitenziaria o ci sono altre circostanze che ci può riferire? No, io di là parlavo riguardo a questo fatto dei tempi, che è vero perché sì, perché ci stavo anche io, l'ho visto che è vero che allungano i tempi di qualche minuto, di un pochino, e mi ricordo che dicevano che appunto c'era questo Maurizio. Prego. Sì, vabbè, quello che ha già detto, diciamo. Quindi questo, non ci sono altri elementi, va bene. Senta, ha riferito che quando lei se ne va da quell'ultimo colloquio e riesce ad andarsene, a scappare, prima di andare a Bologna da suo padre, dalla convivente di suo padre, lei è stata in un centro antiviolenza dove le avrebbero suggerito di allontanarsi da Roma. Però ha anche detto di aver provato a sporgere una denuncia per quello che era accaduto. No, c'è opposizione, non ha mai detto di aver provato. Sì. Allora, indichi il punto. Prendiamo il punto però. Sempre detto di non averlo fatto per paura. Allora, lo ha detto prima nel nostro procedimento. È una cosa che noi non conosciamo, quindi cerchiamo di, anche per una questione del tribunale, insomma, veramente non vi seguiamo. Se sono cose di incidente. Allora, possiamo fare prima la domanda diretta e poi vediamo cosa dice? No, perché se è una trascrizione ci dite il punto e noi vi seguiamo. Sì, io ho sia la trascrizione dell'udienza del 28 che quella dell'incidente probatorio. Signora, ricorda questo lei? È andata direttamente a Bologna o è passata prima al centro antiviolenza e ha provato a sporgere denuncia in un commissariato? A Bologna ho sporto la denuncia. E va bene. Quello sì. E prima di arrivare a Bologna, appena uscita e scappata dal colloquio di Re Bibbia, che cosa ha fatto?
sono andata lì da mia zia, come prima cosa lì sono andata da mia zia Anna perché non avevo il telefono, non avevo neanche i soldi per prendere i biglietti, quindi poi ho preso l'autobus e sono andata lì da mia zia. Poi siamo andati lì e poi dopo un po' ha anche chiamato Liliana che mi stava cercando, quindi ci siamo pure allontanate. E sì, siamo andati al centro antiviolenza. E basta, però non mi lei ricordo questo se... ricorda? Sì, quello è sicuro ci sono andata, mi ricordo se è proprio lo stesso giorno o il giorno dopo, perché poi appunto mi hanno anche visto là come stavo, no? Avevo parlato un pochino con loro. Questo è il suo ricordo. Allora, siamo a pagina, Presidente, 57 delle trascrizioni dell'incidente probatorio. E la difesa le chiede in quella sede se può ricostruire esattamente quello che lei ha fatto quando è scappata da Rebibbia. E la signora in quella sede ha dichiarato: la signora Liliana mi teneva per un braccio, una volta uscita da là lei mi teneva per questo braccio e mi diceva andiamoci a prendere puntini puntini. Cercava di prendermi con le buone perché ormai avevo capito che io me ne andavo e faceva vieni prendiamoci, andiamoci a prendere un caffè così ti calmi, pensa ai bambini. Va bene, questo... Sì, era per, per introdurre, okay. Per Andiamo farle al punto, capire diciamo, meglio. Torna più... là con i bambini, non te ne andare, non mi... eccetera, eccetera. Lasciami, mi devi lasciare, diceva Cennero, se no mi metto a strillare. Alla fine ha ceduto, perché era un'area... Presidente, però c'è opposizione perché se è una contestazione è su una circostanza diversa le domande che ha fatto poco fa. Arrivare, io per dare modo alla signora vabbè, però è una contestazione, deve essere circostanziale. No, non buttiamola in caciara, veramente, un attimo. Allora, mi pare che eravamo arrivati alla sua domanda per cui poi lei ha voluto introdurre delle dichiarazioni, era che... la sua domanda era ma ha tentato di fare la denuncia altrove, giusto? Era questo il passaggio. Allora arrivo subito al punto, Presidente. Guarda. Io lo facevo per aiutare la testimone, però, solo guardi, per quello. No, ma ci mancherebbe, però magari tutti insieme aiutiamo in modo che la testa non si disperda, perché non è facile seguire tutti questi passaggi, a volte non è facile neanche per noi. La quindi... testimone dice, le ripeto, sono andata da mia zia Anna, dove un po' sono venuti appunto Liliana, dopo poco Liliana e Silvia Di Filippo, l'hanno chiamata, eccetera, eccetera. Poi siamo andati in queste due caserme, finché quella di via Mantellini non ci ha mandato in questo centro, in un centro antiviolenza, dove mi sono puntini puntini. E il difensore dice, ma lei nelle due caserme ha fatto denuncia? Lei è stata nelle caserme Carabinieri di Prati e Carabinieri del Tuscolano, ha fatto qualche denuncia? No, non l'ho fatte le denunce. E il difensore dice, per quale motivo? Perché loro inizialmente volevano, non erano tanti interessati al fatto delle botte che avevo ricevuto, erano più interessati, sa, a un lavoro, qui non si comprende, puntini puntini. La prima che ero andata, veramente, quella di Prati, era più interessata a un lavoro, sa, del totale dei Casamonica. E allora io, anche mia zia, facevamo, cioè io voglio parlare un attimo dei bambini, non del totale, prima i bambini. E il giudice interviene, il giudice dell'incidente probatorio, e dice quindi non hanno voluto prendere le sue dichiarazioni? No, assolutamente, dice la teste, né l'una né l'altra caserma. E il giudice dice andiamo avanti. Allora ricorda adesso che gliel'ho ricordata che lei è andata in ben due caserme dei Carabinieri, quella di Roma Prati e quella di Roma Tuscolana, dove, e questo, vabbè, stento un po' a credere, si sarebbero rifiutati di prendere le sue denunce? Sì, Presidente, però se possiamo evitare considerazioni quando stiamo facendo le contestazioni. No? Stento a crederlo, se lo poteva risparmiare. Beh, anche il giudice stentava a crederlo, mi sono permessa pure io. Vabbè, però adesso se fa la contestazione... Va bene, chiedo scusa per il commento. Allora, ricorda di essere stata sia a Roma Prati che a Roma Tuscolana? E non le hanno preso le denunce? E se ci può spiegare lei il perché non le hanno prese le denunce?
No, avvocato però, eccolo, avvocato. Scusi, sta facendo sua figlia l'esame, glielo faccia fare con tutta... No, la facciamo fare con tutta tranquillità, se no si crea confusione che non... No, si crea confusione che danneggia l'acquisizione della prova e quindi tutte le parti, indiscutibilmente. Signora, mi ha sentito? Sì. Ricordo sì il fatto che sono andata in queste 2 caserme, sì. Poi mi ricordo anche che in una appunto volevano parlare, che volessero che io facessi, diciamo, questa cosa, diciamo, in grande, però il resto no. Questa cosa non ho capito. Questo sì, me lo ricordo. Questa cosa? In grande. Mi ricordo questa cosa delle caserme, sì, e mi ricordo che ci sono stata, perché sono stata anche là con mia zia, no? Mi hanno accompagnato. Quindi poi alla fine mi ricordo anche questa cosa che volevano che io facessi una denuncia più a tutta la famiglia, no? Erano intenzionati, però io sinceramente in quel momento non mi ricordo bene come è andata a fine, però mi ricordo che loro alla fine io non l'ho fatta, mi sono andata poi a Bologna a farla. Ma lì in queste caserme di Prati e di cose sì. E mi ricordo anche questa cosa del fatto che volevano fare la denuncia a loro, diciamo, volevano che io denunciassi tutti quanti, ecco, non soltanto per i bambini. Ma la dichiarazione mi sembra chiara. E in questa caserma di Prati e quella di Tuscolana nessuno le ha chiesto conto del suo stato fisico, della tumefazione al labbro, al sopracciglio? Le hanno suggerito di andare in un pronto soccorso? No, non me lo ricordo questo. Non se lo ricorda, va bene. No, tanto per organizzare poi la pausa che dobbiamo fare anche per il cancelliere. No, ce la facciamo prima della pausa. Benissimo. Non manca tanto, Okay. Presidente. No, così poi dopo riprendiamo Sì, con, sì. penso l'avvocato Giraldi ci sia che debba intervenire e chi altri debba ancora intervenire. Ce la facciamo. Prego. 8 d'ora è fatto. Senta, in relazione a questo appunto ultimo colloquio che ha avuto con Massimiliano, prima dell'ultimo colloquio che ha avuto con Massimiliano, lei ricorda se Liliana le aveva suggerito di tenere un certo comportamento nei confronti di Massimiliano in relazione a tutto quello che era uscito fuori dalla famosa registrazione e al contenuto di quella registrazione? Non mi può ripetere la domanda che non ho capito. Allora, lei ricorda di questa registrazione che c'è stata? La registrazione che le ha fatto Noemi, nella quale ha raccolto alcune sue confidenze? Guardi, anche l'altro giorno sinceramente non me l'ero ricordata, poi dopo pensando un po', poi alla fine mi era venuta in mente questa cosa della registrazione e appunto di loro che mi avevano detto che mi hanno registrato. Sì. Questo sì, me lo ricordo, però non, diciamo, poi alla fine lì per lì, diciamo, era più, siccome che io questa registrazione di fatto non l'ho mai sentita, quindi io quando loro, Liliana e Dindela, mi dicevano che mi avevano registrato, io pensavo che non era vero, pensavo che lo dicevano apposta. E poi ho detto, infatti, ho detto dentro me, facevo, se sarà vera me l'avranno fatta sentire. Ma lei, scusi, Invece, non l'ha mai sentita, ma sapeva qual era il contenuto? Sapeva che lei aveva fatto delle dichiarazioni, delle confidenze, anzi, alla sua amica Noemi, in cui si lasciava andare a raccontare? Sì, perché poi alla fine appunto ci ho pensato, sì, perché poi infatti alla fine mi sono ricordata che quando loro poi dicevano questa cosa è normale che io lì per lì poi pensi, no? E pensavo una volta che ero uscita appunto con Noemi, che mi sembra che era andati in un pub, che appunto che c'era anche Massimiliano, e poi al ritorno diciamo
Io e lei siamo andate, lei è venuta in macchina mi sembra con me. Esattamente. E allora lì mi ha registrato. Sì, pazza. E allora ha detto sarà stato forse quello il momento, perché poi io ripeto non l'ho mai sentita. Esatto, ma lei quindi questa registrazione. effettivamente in quel contesto fece delle confidenze intime alla sua amica Noemi? Sì. Ecco. Parlavamo perché noi scherzavamo anche. Sì, ma come ci lo mancherebbe, signora, ci mancherebbe. Io non voglio entrare nel merito di quelle confidenze, ci mancherebbe altro. Ma lei ha mai, a proposito di lettere, lei ha mai scritto una lettera, delle lettere a Massimiliano mentre lui era detenuto, in cui ha affrontato questo argomento? In cui magari ha sentito la necessità di dire la sua versione, la sua verità dei fatti a Massimiliano? Sui tradimenti, intende? Sulla registrazione, su quello che era avvenuto in quel periodo di maggio fino al 13. Quindi lettere antecedenti, successive? Proprio di quel periodo, maggio, successiva alla registrazione, se intende in questo, sì. Quindi tanto per capire quando già il marito in qualche modo sapeva dei tradimenti o Esattamente, sospettava dei tradimenti. esattamente, per dare la propria versione dei fatti. Sto pensando perché è passato tanto tempo. Sì. Successive all'aggressione anche intendono, tanto per collocare... Antecedente all'aggressione di Pope. Guardi, Presidente, 10 maggio 2014. Non lo ricordo questo. Non ricorda di aver scritto questa lettera? No. In cui lei fa appunto, dà a Massimiliano la sua versione dei fatti e dice, invita Massimiliano a non dire a nessuno di questa lettera, e in cui fa anche delle ipotesi su come avreste potuto un giorno poi risolvervi giustamente tra di voi questa Presidente, storia. però io sempre con molta serenità, però questa conduzione del controesame nel quale spuntano documenti che non ha mai visto nessuno a me non pare corretta. Poi mi rimetto alla valutazione del Tribunale. Hanno gli imputati, che cosa c'è di non corretto? No, stavo aspettando che lo producesse. Ma certo che lo produco, ma io prima per una questione di correttezza scusi avvocato, tecnicamente volevo dire, non stavo dicendo che siete scorretti, stavo dicendo che tecnicamente non è corretto, quello almeno era scritto proveniente dagli imputati e diciamo entrare. Questo pure? Certo, perché io ho capito che l'ha scritto da Cerreoni. No, proveniente dall'imputato. No, proveniente dall'imputato è un'altra cosa. Un'altra cosa. Vabbè, comunque, ma io adesso lei lo vuole. dall'imputato. Ascolti, avvocato, se lei lo vuole in qualche modo contestare, nel senso far presente alla dichiarante, lo deve mettere a conoscenza del tribunale. Certo. Quindi ce l'ho io solo perché se mi dice perché sì già o no, sta introducendo degli elementi che chiaramente non sono noti. Ma che avrete di qui a breve modo di verificare voi. Sì, no, perché generalmente sempre prima io lo faccio fare, ma non per lei, ma per chiunque. Io questa copia l'ho fatta per voi, infatti. Sì, infatti, se ce lo mostra, così intanto ne vediamo di che si parla, e visto che c'è anche un'interlocuzione della controparte, perché nel momento in cui lei lo utilizza diventa un documento del processo, no? No, lo veda, ma è sempre così, cioè.
Intanto un attimo approfittiamo, Angela, quando abbiamo dato atto della produzione di 16 foto, in realtà sono 17 fotografie, quindi correggiamo l'indicazione. Presidente, chiedo scusa, no, l'imputata Morelli, no, si vorrebbe allontanare. Va bene, ne diamo atto allora. Va bene, si allontana. Grazie. Questo lo deve chiedere alla cancelliera. Sì. Morelli Concetta. No, è la signora che è qui in udienza. Allora, non so se è in grado di interloquire. Presidente, anche questa non è firmata, volevo confrontare un pochino con la grafia dei quadernoni, comunque la do al Tribunale, proseguiamo come ritenete voi. Io le mie perplessità le ho già espresse. Se vogliamo chiedere alla testa se... Vabbè, intanto diamo atto che il difensore esibisce una lettera in copia fotostatica priva di sottoscrizione datata 10 maggio 2014. Appunto qui in questo passaggio la lontananza obiettivamente crea qualche difficoltà, perché non possiamo darle in mano alla signora come faremmo con qualunque altro testimone che direbbe se la riconosce, se la sua firma, non è la sua, cioè no, la sua grafia non è la sua grafia. Quindi possiamo soltanto dare atto che lei ha esibito questo documento e quindi vediamo se la signora ne ricorda qualche passaggio significativo. A me interessava un passaggio in cui dice, scrive anzi, che avrebbe invece avuto modo di ascoltare questa registrazione. Provi a leggerla e vediamo se questo le ravviva la memoria. Visto che ha detto, mi pare che ha detto che non ricordava. No, non ricordava, infatti. Signora, le leggo poche righe di questa lettera, vediamo se la può aiutare nella memoria. Ho sentito le registrazioni di nascosto, al 99% quella voce sembra la mia, ma non lo è vera solo la voce di Melina che dice che mi scopo Sergio ed altre cose, ma so che Melina ha inventato queste cose perché così Otello non la faceva più venire qua e so che a te quando uscirai ti dirò la verità. Le altre cose sono tutte cose che riguardano persone legate a lei, credo, e per paura che io parlassi si è inventata tutto su di me. Quindi sarebbe una conversazione con Melina? Sì, cioè lei dice che ha ascoltato questa registrazione. Una registrazione in cui sente parlare Melina. Esattamente, di nascosto, sì. Le ricorda qualcosa questo? No, io non me la ricordo questa lettera. Non se la ricorda, va bene. Resta agli atti, poi vedremo se avremo modo di sottoporgliela, Presidente. Vabbè, certo, sarebbe un passaggio... Gliela do a lei, grazie.
Allora, diamo atto che Sono viene rimaste acquisita a corredo pochissime dell'esame. domande, signora. Sì. Pochissime domande veloci. Senta, ci fa mangiare neanche noi, avvocato. no, Non troviamo veloci, più veloci niente. sono. Senta signora, quando lei ha fatto riferimento al 4 maggio come data in cui sarebbe iniziato il suo sequestro a casa di Liliana, insieme poi ai bambini, allora le chiedo, lei ricorda che cosa avete fatto la sera stessa del 4 maggio? Quando ci sono venuti a sequestrare? Esatto, è il giorno in cui sono venute e l'hanno portata a casa loro con i bambini e lì sarebbe iniziato il suo sequestro, la privazione della sua libertà. E allora le chiedo, lei ricorda che cosa avete fatto la sera stessa del 4 maggio? Aspetta, che sto pensando. Sì. Se non se lo ricorda, in aiuto alla sua memoria, le ricordo quello che lei ha dichiarato in sede di incidente probatorio. Vediamo se la può aiutare. Siamo alla pagina 81. Alla medesima domanda che le è stata posta in quella sede dal difensore, lei dice, aspetti, il 4 è il giorno che loro, sì, allora il 4 cena era Burger King, con Liliana, Massimiliano, il nipotino e i miei bambini, perché lei praticamente, siccome i bambini non avevano mangiato e loro quando ci sono venuti a prendere a casa era il giorno che è successo il casino, non avevano mangiato i bambini, ma a loro non è che importasse molto, allora dopo i bambini mi facevano mamma andiamo al McDonald's. Io non potevo rispondere, però i bambini volevano andare perché non sapevano, eccetera, eccetera, e Liliana ha detto sì, portiamoli al Burger King, così parliamo un po'. Ora che gliel'ho ricordato, me lo conferma? Quella sera siete andati al Burger King con Liliana e i bambini? Sì, non me lo ricordavo tanto bene, però mi sembra di sì. Non mi ricordo tanto bene quel giorno adesso, però mi sembra, siamo andati mi sembra una volta a questo Burger King, però non mi ricordo se era il primo giorno, mi sembra di sì. Beh, il primo, il secondo, però non ricordo tanto bene. Lei all'epoca ha detto proprio il 4 a cena, cioè il giorno in cui è avvenuto il sequestro. Conferma, signora? Sì, mi sembra di sì che è così. Vabbè, ha detto anche prima, non è che si ricorda proprio bene, però mi sembra, cioè alla luce della contestazione. Conferma quello che ha dichiarato in quella sede. Va bene, le ultime due domande. Senta, in relazione... aspetti, scusi, sì. prima che va avanti, Massimiliano era con voi quella sera? Scusi, perché ha fatto riferimento nella contestazione. No, era per sapere, sì, no, vabbè, le colleghe mi chiedono, io sono tenuta... Sì. Può specificare chi è Massimiliano, il nipotino? Il figlio di Giuseppe, intende? Sì. Massimiliano era detenuto, quindi... Ma poi credo che abbia proprio detto il nipote. No, il noi pensavamo, sì. la collega diceva forse era Fazio, noi non possiamo saperlo, non No, abbiamo letto era niente. Non era. Signora, è il motivo di Giuseppe, Massimiliano, no? Figlio di Giuseppe, va bene. Il figlio di Giuseppe, va bene. Senta, ultima domanda. Passando a un altro argomento, sì, le ultime due domande. No, la prima è... interrompavamo, ha capito? Sì, ma ne mancano due, quindi a questo punto conviene finire. In relazione a quell'episodio
che lei ci ha riferito in merito alla presunta aggressione che ci sarebbe stato in carcere a Rebibbia da parte di Massimiliano ai danni di una persona che sarebbe poi finita in coma farmacologico. Io vorrei solo che lei mi confermasse che questa è una notizia che lei ha preso tramite un racconto di altri e che non ha altri elementi da fornire in merito a questa vicenda. Lei ci ha raccontato che Massimiliano in carcere avrebbe mandato una persona, un detenuto in coma. Sì, questa persona... Sì, un certo Sandro, Marco Di Ossia. Va bene, la sua fonte di conoscenza qual è? Come fa a sapere questa cosa? Perché sono andata lì al colloquio da Massimiliano e lui, a parte che aveva anche la mano con la carne viva che si vedeva insomma la ferita, e poi lui appunto mi aveva detto che questa persona gli aveva fatto un bigliettino con scritto che io ero una poco di buono, che uscivo insomma, e quindi poi lui lo aveva picchiato. Quindi è Massimiliano mi disse che era un certo Sandro e che l'aveva mandato in coma farmacologico. Quindi è lui che le confessa questa cosa, va bene. L'ultimissima, in relazione a un incidente automobilistico che lei avrebbe avuto con una Mini Cooper. Ce ne aveva parlato lei la scorsa udienza, se non, mi pare rispondendo alle domande di un collega. A me non sembra, però... No, perché... No, non era nell'incidente probatorio, sono sbaglio. Noi non abbiamo... Vabbè, comunque, ricorda questo episodio di questo incidente che lei ha avuto con una Mini Cooper? Chiediamolo. Sì, mi ricordo che ho fatto questo incidente. Perfetto, allora mi conferma che in quell'occasione lei ha chiamato Liliana in suo soccorso, Stefania Liliana? Non mi ricordo se l'ho chiamata la sera o mi sembra la mattina, forse mi pare che l'ho chiamata. No, io dico proprio sul posto, al momento dell'incidente. Lei ricorda di aver chiamato Liliana per avere un aiuto? Ma quando ho distrutto la macchina? Sì, esatto, quando ha distrutto la macchina. No, io non mi ricordo di aver chiamato Liliana sul posto. Non me lo ricordo. Ricorda chi ha chiamato? Ha chiamato i carabinieri, ha chiamato la polizia municipale, ha chiamato qualcuno, non ha chiamato nessuno. Ma quando questo episodio? Quando sarebbe successo, signora, questo incidente? Così per capire, di quando parliamo? Diciamo un periodo che io stavo con Massimiliano, però non è né quando è il periodo che sono stata sequestrata, ma non mi ricordo nemmeno chi ho chiamato, guarda, mi ricordo solo il botto che ho preso. Quello me lo ricordo. E non ricorda di aver chiamato nessuno? Vabbè. No, non ricorda se ha chiamato. Se ha chiamato qualcuno. Se ha chiamato e chi ha chiamato, questo. Va bene, grazie. Presidente. Allora, all'esito dell'esame comunque formalizziamo anche l'acquisizione del verbale di incidente probatorio che abbiamo menzionato precedentemente. Avevamo già formalizzato il consenso espresso da tutte le difese rappresentate dagli avvocati Naso e Giraldi e Fiorino. Non so se degli altri, non sono in grado neanche io, non avendolo letto, di dire se ci sono posizioni, profili che riguardino gli altri. Gli altri vogliono magari vederlo durante la pausa. Presidente, e poi posso formulare. Scusi, l'ho interrotta a sciogliere la riserva per la posizione Casamonica Giuseppe e Rosaria. Avvocato Brizzi, nessuna opposizione. Quindi ci vuole un consenso più che Presta il consenso. Quindi sì. presta il consenso. Gli altri difensori? Tutti si associano? Tutti gli altri difensori si associano, va bene, e quindi ne disponiamo all'acquisizione al fascicolo per il dibattimento. Allora ci rivediamo alle 3:30. Sono le 2:35, sì, 3:30. No? Posso? Ci rivediamo alle 3:30, allora c'è una sospensione e viene ripresa l'udienza alle 3:30. Grazie. Rinuncia? Ti fai la rinuncia parziale per un'ora. Signor Presidente, mi scusi,
Allora, siamo nuovamente collegati. Il sito riservato ci sente? Sì, sì, sì. La signora è pronta? È pronta? Sì? Ok. Ci siamo tutti? Sì. Senta, signora, volevo chiederle una cosa. Lei è andato, diciamo così, quando suo marito è stato ristretto a Re Bibbia, giusto? Sì. Lei è andata a trovarlo con una certa regolarità? Quando andavo lì a Re Bibbia? Sì, nel senso è andata a trovarlo con una certa regolarità, no? Sì, sì. Ma io non ho capito, guardi, glielo dico proprio perché non ho mai visto questo luogo e quindi la utilizzo per capire bene, insomma, com'erano i luoghi. Quest'area verde di Re Bibbia è un luogo in cui si fanno sempre tutti i colloqui o solo i colloqui con i familiari, con i bambini? Mi spieghi un attimo. Allora, l'area verde te la danno quando, per esempio, hai i bambini, allora puoi chiedere l'area verde. Ok, quindi vai solo per i colloqui che fai anche con i minori? Sì, perché sai, all'aria aperta almeno poi... Ok. Senta, quindi mi dice com'è questo luogo? Cos'è? Un cortile, un giardino? Mi spiega un po'. Quindi è un'area aperta, è corretto? È un'area all'aperto? Un'area aperta dove ci sono più tavoli, poi se non mi ricordo male mi sembra che c'erano anche dei giochini, se non ricordo male. Quindi è un'area all'aperto, Sì, denominata c'è area tipo- verde? Ascolti. Ci sono dei tavoli, Ascolti, è denominata area verde anche perché c'è un prato? Un Sì, sì, c'è anche qui. Sì, mi sembra che c'è anche il prato. Se non sbaglio mi sembra che c'erano anche dei giochini. Senta, ma quanto è grande più o meno? Di che parliamo? Che superficie ha quest'area? Beh, non lo so, però era abbastanza grande rispetto anche... E cos'è? È circondata da cosa? Da palazzi? Dalle strutture del carcere? O da reti? Mi spieghi un attimo. E ti è che sto facendo un attimo? Faccia mente locale. Sì. Poi mi ricordo che quando esci lì dall'area verde c'era per esempio vicino la stazione della metro. Subito? Lì vicino, sì, mi ricordo che era abbastanza vicina questa stazione. Quindi ascolti, è una parte quindi dell'area del carcere che è vicino all'uscita? Sì, mi ricordo che perché per esempio quando fu anche quello lì che era andata poi a piedi, non è che ci avevo messo tantissimo, solo che poi non avevo più preso perché non avevo i soldi per il biglietto. Senta, ma quindi quest'area, ascolti, che tipo di forma geometrica ha? Cos'è? Un'area circolare, un'area quadrata? Non ha nessuna forma, ha una forma irregolare? Guardi, la forma non me la ricordo sinceramente. Non se la ricordo. No. Non se la ricordo. Comunque insomma è un'area abbastanza grande? Sì, mi ricordo che era abbastanza grande. Senta, quando ci sono i colloqui, ci sono anche quindi più persone, in ragione di quanto è grande quest'area, le persone sono molto vicine fra di loro o sono invece distanti? Si mantiene una certa riservatezza tra un colloquio di una famiglia e quello di un'altra famiglia? Io mi ricordo che c'erano giorni che c'era più gente e magari c'era meno distanza e giorni che c'era meno persone. Meno persone. Senta signora, lei quando è andata lì a Re Bibbia e suo marito l'ha picchiata, no? Questo è quello che lei ha raccontato. Quando poi è scappata, no? Sì. Ok. Lei si ricorda che giorno era? Quando sono scappata lì? Sì, proprio quel giorno che insomma è stata aggredita. L'ultimo giorno del colloquio, poi lei è scappata, eccetera. Si ricorda il giorno? Proprio... Mi pare che era proprio quando me ne sono andata a vedere, mi sa che era io il 15, mi pare. Maggio? Di maggio, quindi non si ricorda la data? Sì. 15 14, maggio, 14, perché i difensori hanno sempre fatto riferimento a 14, però no. A 14, o 14 o 15. Comunque sì. Mi dicono qualcuno qui 13, non so se c'è una data precisa di questo evento, perché no, dell'aggressione all'interno del carcere di Re Bibbia, da cui poi la signora si è allontanata definitivamente, perché
Sì, era il 13 maggio 2014. 13 maggio 2014. Risulta dalla denuncia anche. Risulta dalla denuncia, mi dicono, io non l'ho sotto mano, quindi non le posso fare questa contestazione, quindi lei quando l'ha denunciato chiaramente si ricordava il giorno, no? Immagino? Sì. Quindi diciamo che è il 13 maggio. Dunque io vedo qui il referto che il pubblico ministero ha prodotto. Innanzitutto questo è un referto che l'hanno fatto a Bologna, giusto? A Bazzano, ospedale di Bazzano. Quindi lei è andata al pronto soccorso perché il referto mi pare del 16, quindi, no, del 17, anzi 17 maggio. Qualche giorno dopo. Qualche giorno dopo, no, quindi per avere anche, diciamo così, il senso di quello che viene diagnosticato in questo referto. Quindi diciamo il fatto è del 13, lei va all'ospedale il 17, giusto? Sì. Praticamente quindi lei quando è che arriva a Bologna? Io quando sono scappata, diciamo, dopo qualche giorno, perché sono andata lì a Bologna. Sì, è andata da sua zia, poi è andata al centro e si è allontanata, quindi vabbè, diciamo che il 17 sì, già... sono andata da mio papà. Prima sono stata a Bologna durante che poi ho denunciato e poi successivamente sono stata lì da mia zia invece a Catania. Aspetti un attimo che le volevamo chiedere un'altra cosa. Ah sì signora, noi avevamo interrotto nel momento in cui lei in realtà diciamo così, doveva rispondere ancora ad una domanda, no? E la domanda importante che le avevo fatto era questa. Lei quando dice che suo marito dopo la scarcerazione del 2010 non si occupa più di traffici relativi alla droga, cosa vuol dire? La sua casa, diciamo così, non viene quindi più utilizzata per custodire la droga oppure sì? Diciamo che lui appunto aveva deciso di abbandonare quella attività, infatti poi si era messo a fare altre cose, appunto prestiti, queste cose qua. E quindi diciamo dentro il vostro appartamento voi siete andati all'Infernetto nel 2012, giusto? Sì. Quindi diciamo tra il 2010 e il 2010 ci sono ancora 2 anni che vivete. Però io mi ricordo che anche per esempio quando anche lui poi è stato arrestato, che poi anche è riuscito nel 2010, comunque sia quando poi lui è entrato poi nel definitivo che prima, quando poi lui ha deciso di chiudere con questa cosa, comunque poi lì anche per esempio continuavano per esempio a portare, non so come ho detto l'altro giorno, che venivano ovviamente si parla dei fratelli liberi, che poi nel 2009 alcuni sono stati arrestati e non sono usciti, parlo delle persone poi libere, comunque hanno continuato sì a venire lì da me, per esempio quando raccontavo che ogni tanto venivano perché comunque lì poi da Pasquale e da Stefania è continuato tutto e quindi poi alla fine però Pasquale e Stefania stavano in un altro appartamento, giusto? Sì, là nel 59. Quindi, però comunque sì, è capitato comunque appunto questa cosa che appunto venivano a portare quando c'era da scappare oppure da nasconderla, venivano da me. Quindi mi scusi signora, questo è continuato anche dopo. Ma con l'utilizzo del suo appartamento, del vostro appartamento per nascondere la droga era quindi un fatto estemporaneo legato alla necessità di nascondere la droga per qualche evento, oppure, ripeto, continuava a essere un luogo utilizzato per detenere la droga, preparare allora, le dosi? Diciamo che fino all'arresto del 2009 dei fratelli lì era diciamo come ho detto prima, no? Sì. Tutta quella situazione che avevo discusso prima, sì. Però poi quando sono stati arrestati i fratelli e che quindi poi Massimiliano è uscito poi nel 2010, che aveva infatti deciso di cambiare vita, comunque appunto la famiglia sì, di Liliana, Pasquale e Salvatore, insomma hanno continuato le altre persone a spacciare e quindi poi alla fine
come ho detto anche le altre volte, venivano sempre da me, per esempio, se dovevano nascondere magari le droghe, oppure se veniva qualche perquisizione o veniva a portare la cosa anche lì da me, la portavano. Sia quando, diciamo, Massimiano poi è uscito nel 2010 che quando poi è stato arrestato. Senta, ma l'appartamento suo e di suo marito veniva utilizzato ancora per preparare le dosi o no, in questa seconda fase? Cerchi di fare, perché in corso di tempi sono importanti. Per drogare, esatto. Quindi? Qual è la risposta? Sì, è capitato comunque, perché quando poi ogni tanto è capitato, perché pure quando appunto il papà discuteva con loro, no? Come dicevo prima, quindi cacciava, quindi ogni tanto venivano quindi diciamo non era sempre più... però parlo dei fratelli quelli I fratelli liberi. di suo marito, giusto? Sì, quelli liberi che poi alla fine... Chi erano quindi quei che erano rimasti liberi in quel momento? C'era Pasquale, Salvatore, poi Massimiliano è uscito dopo e poi niente, perché poi e le sorelle. Senta signora, ma Casa Monica Celeste mi sente? Sì, sì. Faceva mai la vedetta? Sì, sì. Anche Ma lei? lei l'ha continuata a fare. Perché comunque appunto poi Cicillo non era stato arrestato, no? E quindi comunque poi alla fine, anche subito dopo, Pasquale è stato scarcerato e quindi loro hanno continuato. Sì, no, ma io le stavo facendo un'altra domanda. Allora, siccome lei c'è un passaggio quando c'è stato il riconoscimento fotografico che lei dice Casa Monica Celeste, quella della... No, vedetta. Ma la domanda nasce proprio da questo pubblico ministero, perché ha sempre parlato di Spada Celeste, Izia Cele, insomma. Però poi quando ha fatto il riconoscimento a pagina 60 dell'udienza del 30 di gennaio, quando ha visionato la fotografia numero 39, dice questa è Casa Monica Celeste, cioè la sorella di Cicillo. E lei chiede, lei pubblico ministero, cioè quella che fa la vedetta? Sì, per questo è la domanda, nasceva da questo. Sì, lei ha continuato. Perché poi appunto Pasquale è uscito quasi su. Signora, mi sta sentendo? Sì. Allora, lei, quando in tutte le sue precedenti dichiarazioni, tranne forse questa, in modo così esplicito, ha sempre detto e sempre parlato di Zia Cela, cioè di Celeste, di Cela, che sarebbe Spada, giusto? Sì, Spada Celeste. Sarebbe la zia di Cicillo? Sì. Allora, la zia. Almeno fino a quando l'ha sentita il PM, solo in questo passaggio del riconoscimento fotografico, non so se è indotto in errore diciamo dal pubblico ministero, lei dice questa è Casa Monica Celeste, cioè la sorella di Cicillo, il PM le fa quella che fa la vedetta e lei dice sì. Quindi siccome a noi tribunale è sorto la necessità di chiarire questo passaggio, che non vorrei che ci sia stato un equivoco sul fatto che si parla sempre di una Celeste, e quindi le faccio ora in via conclusiva questa domanda. Casa Monica Celeste ha mai avuto questo ruolo di vedetta all'interno del vicolo? Sì. E Spada Celeste? No, scusi, Celeste mi ha chiesto, ora, vero? Com'è? Adesso chi mi ha chiesto, la zia? No, io le ho chiesto Casa Monica Celeste, non Spada Celeste. Casa Monica Celeste sarebbe la... ce lo deve dire lei, signora. Aspetti, che sto pensando. Ah, ecco, conosce Casa Monica Celeste? Sì, vabbè, insomma è imputata, no? Se non ci siamo sbagliati. Ecco, no, sì. Casa Monica Celeste, signora, forse ha risposto prima, no, alle domande degli avvocati Giraldi e Garcea. Aspettate, se no sono due cose diverse.
lei conosce Casa Monica Celeste? Signora, non entri in confusione perché non c'è da confondersi. L'ha riferito prima quando le hanno riferito gli avvocati, hanno interrogato gli avvocati Spada, Giraldi e Garcea. Oddio, io adesso sto facendo confusione con Celeste. Infatti, per quello. no, infatti non dobbiamo... Con Spada Celeste. Spada Celeste? Cioè chi è che faceva la vedetta? Spada Celeste. Spada Celeste. Chi è che viveva nel vico di Portafurba? Lì con Cicillo Spada Celeste. Spada Celeste. Casa Monica Celeste la conosce? Ora L'ha detto un attimo fa, signora. Sì, mi sono un attimo confusa con guardi, Casa Monica Celeste. Ma prima quando ho parlato con l'avvocato? Sì, no, nel senso è stata interrogata prima dall'avvocato, no? Su questa Casa Monica Celeste, no? No? Lauretta? Io mi sa che ho fatto confusione con Celeste. Presidente, se posso intervenire. Tutte le domande riguardavano Spada Celeste. Io effettivamente, evidentemente l'ho indotto in errore io perché durante il riconoscimento fotografico non mi sono accorto che ha detto Casa Monica e non gli ho fatto la contestazione che gli avrei dovuto fare. Invece il 39 vediamo la Casa Monica, il numero 39 che corrispondeva. Deve dire che si chiama Paparella. No, non è questa, è il 30, dovrebbe essere il 30, aspetta. Questo è il 5, questo è il 30, questo è il 30. Ecco. 39. Allora, sto visionando il fascicolo fotografico che è stato prodotto dal pubblico ministero e che è stato a lei esibito nell'udienza del 30. E Spada Celeste, la fotografia effigiata al numero 39. Se mi consente di farlo adesso, altrimenti lo faccio in sede di riesame. Faccio ammenda, non me ne ero accorto io. Le posso fare la contestazione su quello che disse all'epoca su questo album. Va bene, aspetti, vediamo se abbiamo altre domande, sennò sarebbe a questo punto toccato a lei di procedere. Abbiamo altre domande? No, noi non abbiamo, per il momento non abbiamo altre domande. Prego. Lei aveva già chiesto prima di poter signora, fare delle pochissime domande, mi sente? Esame. Sì. Senta signora, innanzitutto lei quando parla di questa Celeste, ne ha parlato ripetutamente, sta parlando sempre della stessa persona? Sì, di Spada Celeste. Ok, perché effettivamente nel corso dell'udienza del 30 gennaio 2020, vedendo la foto, lei ha detto questa è Casa Monica Celeste e poi io gli ho detto quella che fa la vedetta. Lei nel corso degli interrogatori del 28 luglio 2018, vedendo la stessa foto, aveva detto la donna raffigurata nella foto numero 39 è Celeste, detta Cella, la zia di Cicillo Spada. Conferma questa dichiarazione? Sì, sì. Ok. Sì, sì. Senta signora, ho pochissime altre domande, proprio poche su alcune cose che le sono state chieste. Innanzitutto l'avvocato Capezzoli, cioè l'avvocato di Massimiliano Casamonica, rispondendo all'avvocato Capezzoli, lei ha detto che Fazzari e Noemi non pagavano l'affitto per la casa di Vicolo Portafurba e Liliana, insomma, e gli altri non sollecitavano il pagamento. Io vorrei sapere se su questo punto lei conferma quello che aveva detto nel corso dell'udienza del 28 gennaio del 2020, sempre se la trovo, eccola qua, no. Che punto per il Ministero? Appena lo trovo ve lo dico. Aspetti un attimo, eccola qua. Allora, è pagina 73. In cui lei ha dichiarato
dall'inizio questa. Sì, Presidente, Proprio il problema è che io sono abituato ad andare coi fogli. Eccolo qua. Lei sostanzialmente in questa udienza lei ha dichiarato con riferimento a questa abitazione: non mi hanno mai dato niente, però lui, cioè Massimiliano, mi chiedeva di dire che mi avevano dato, che me gli stava dando, però io poi a lui non glielo dicevo. Quindi lei ha dichiarato che questi non pagavano l'affitto, ma lei non lo diceva a Massimiliano. Conferma questa dichiarazione? Sì. Quindi lo sapeva solo lei che non le davano l'affitto? Sì, io e loro, che poi Sì, certo. loro mi Certo. E questa era la prima domanda. Un'altra domanda che volevo fare è: Giuseppe è stato arrestato nel 2009 insieme a tutti gli altri, giusto? Lei l'ha già detto ripetutamente. Quando lei poi è stata sequestrata, lui era ancora in carcere? Sì. Quindi lei poi non sa quando è uscito? No, non so quando è uscito. Ok. Senta, altra domanda che le volevo fare è questa. Lei, perché gliel'ha fatta l'avvocato Girardi ma non è stato chiaro, lei nella vita ha mai fatto la vedetta? No, mai. Quindi, al di là del fatto che erano conosciuti o sconosciuti, lei esattamente il criterio con il quale venivano selezionate le persone che destavano sospetto, se fossero vestite in un certo modo, se fossero più di una, lo sapeva o non lo sapeva? Io? Sì. Le persone che erano... Il criterio, no, non mi sono spiegato. Lei ha detto, io non ho, finora ha detto in corso di tutte queste udienze, le faccio una sintesi, lei ha detto: primo, io non ho mai fatto la vedetta, l'ha appena detto. Secondo, so che c'erano le vedette. Terzo, so che a volte è successo che ho sentito che gridavano su Ria o quell'altra cosa che ha detto lei perché c'erano persone che destavano sospetto. Innanzitutto vorrei, se mi conferma queste cose, vorrei sapere. Sì. Ok. L'ultima domanda che io le chiedo è se lo sa, perché se non lo sa dica non lo so. Il criterio con il quale una persona poteva destare sospetto al punto da far scattare quel tantam che ha parlato lei sa qual era, cioè, o no? O sapeva solo che... Era quello, diciamo, le persone che non erano conosciute, soprattutto, diciamo, perché poi appunto i clienti si conoscevano quasi tutti. Sì, ma per e poi esempio... quindi alla fine persone che davano sospetto appunto che potevano essere persone, ecco, più che altro che non conoscevano. Sì, ma lei sa per esempio se questo allarme scattava, se erano più persone insieme che non conoscevano o se era solo uno? Questa è una domanda, per esempio. Se c'erano più persone insieme, se scattava ugualmente l'allarme? No, se scattava di più se c'erano più persone insieme, ha capito? No, non lo so. In che senso se scattava di più? La domanda era se lei era in grado di precisare i criteri che seguivano le vedette per decidere se era il caso di dare o meno l'allarme. Sì. E lei ha detto quelle che non si conoscevano. Sì, e io ho chiesto una precisazione. Per esempio, vorrei sapere, signora, a lei è mai capitato che hanno fatto una perquisizione nella sua abitazione? Da me? Sì. Sì, hanno fatte. E veniva un poliziotto da solo o venivano più poliziotti a fare la perquisizione? Sono di più poliziotti. Ok, mi va bene questa risposta. Senta. Una volta avevano portato anche il cane. Ok. Senta. Lei ha detto, rispondendo alla domanda dell'avvocato Sandri, Fazzari si vantava di appartenere a una famiglia importante calabrese e diceva che rispetto a lui, ha detto lei, inizialmente diceva i Casamonica erano pisciaturi, che insomma faccio le interpretazioni non autentiche perché ci tengo a dire che non sono calabrese, ma vuol dire sostanzialmente di spessore minore. Vorrei sapere perché ha detto inizialmente, poi Fazzari ha cambiato idea, li ha conosciuti meglio?
Guardi, comunque lui alla fine sì, da quello che so io è entrato poi lì, diciamo, è andato lì nel vicolo a vivere in affitto e quindi poi è stato lì con loro. E poi, sì, se non mi sbaglio, lui gli sarebbe anche piaciuto avere tipo lavorare per loro, una cosa del genere. Se non ricordo male. Questo quando lei era ancora libera, perché non lo vede da allora, no? Sì, quando ero libera. Ok. Un'ultima domanda, signora, che è una domanda che avrei dovuto fare l'altra volta e mi è scappata. Si tratta di Casamonica Salvatore detto Do. Lei nel corso di un interrogatorio ha raccontato di un episodio che riguardava Casamonica Salvatore in un momento in cui Casamonica Giuseppe era detenuto nella casa di Casamonica Giuseppe. Se lo ricorda questo episodio facendomi interrogare? Quando doveva prendere un ingente di droga che ha messo, che era Cicillo Roghi, mi sembra, come... Sì. Sì. Ecco, lo può spiegare. Diciamo, quindi lo spieghi in maniera più chiara, perché sì, l'episodio è quello. Che doveva fare questo diciamo, doveva acquistare questa, non mi ricordo adesso se era comprare o vendere, però mi ricordo che doveva fare questa, diciamo, un movimento. Sì, se lo rilegge. Lei ha dichiarato, le leggo solo la prima parte così poi l'interrogatorio è quello del 28 luglio 2018. Ricordo che qualche anno fa Casamonica Salvatore doveva fare un movimento, fra virgolette, relativo a un ingente quantitativo di sostanza stupefacente all'interno dell'abitazione di Casamonica Giuseppe. Se lo ricorda? Sì. E poi stava dicendo prima, piazzò come vedette chi? Pasquale e Cicillo. E c'era anche Katia Togli. Mi ricordo che c'era anche Katia che era arrabbiata, che non voleva. Sì, l'aveva dichiarato, io l'ho cercato, ero convinto che mi fosse scappato. Va bene, allora chiedo bene, sto perdendo colpi. Credo di non avere altre domande, un secondo che ve lo confermo. Non ho altre domande, grazie. C'è qualcuno che deve fare altre domande? No? Possiamo liberare? Grazie signora. Allora possiamo chiudere il collegamento con il sito riservato. Grazie. Buonasera, grazie. No, non è previsto un altro collegamento con questo sito. A posto, per il momento va bene così. Grazie. Allora andiamo all'udienza calendarizzata di giovedì 13 febbraio. Ah no, c'era Casamonica Luciano che voleva fare una dichiarazione. Ci avevano detto che Casamonica Luciano voleva fare una dichiarazione. Sì, buongiorno, sono un PG di Caltanissetta, posso dare parola a Casamonica Luciano? Mi autorizza? Sì. Va bene. Se vuole ancora rendere... Vuole dichiarazione? Vuole fare? Benissimo. Buonasera Presidente. Lei ha chiesto di fare delle spontanee dichiarazioni, giusto? Sì. Vorrei precisare una cosa. Buonasera Presidente. Sì, buonasera. Vorrei precisare una cosa. Riguarda quello che ha detto la Cerreoni, che io e Casamonica e Giuseppe abbiamo massacrato di botte un autista. A me non risulta. E anche che mi chiamano il cinese, il soprannome cinese, non mi risulta, si sta confondendo con un'altra persona. Va bene. La ringrazio, buonasera. Grazie a lei, va bene. Allora, all'udienza di giovedì 13 ore 9, sempre aula Occorsio, quindi ci sarà l'esame del test Barcaccia, Cristian. Punto 35 della lista del pubblico ministero. Dispone il ripristino delle videoconferenze così come per l'udienza di oggi. Arrivederci. Sì, possiamo scollegarci. Allora, questo lo dobbiamo... Allora, possiamo riprendere. Vediamo se siamo collegati. Allora...
Allora, dunque, vedo che ci sono dei cambiamenti di difese. Avete indicato al cancelliere chi è che se ne andava? Sì? Sono stati riportati a verbale? Allora, dai siti collegati sono tutti connessi? Sì. Beh, non proprio perché non li volevo veramente richiamare tutti, perché è un lavoro un po' lungo. No, nel senso che siccome addirittura sono le 4 meno un quarto, quindi diciamo avevamo detto alle 3:30, quindi allora, Sant'Andrea Capovetere è collegata? Sì, a posto, grazie. Okay. Palermo? Sì, Presidente, collegati, prego. Trapani? Sì, signor Presidente. Grazie. Bari? Sì, Bari presente. Terni? Sì, Presidente, presenti tutti. Messina? Cosenza? Messina? Cosenza. Sì, signor Presidente, collegati. audio video, confermo e siamo collegati. L'Aquila? L'Aquila è collegata? Pronto? Sì, signor Presidente, Ok, sì, tutto a Benevento? posto dall'Aquila. Benevento? Sì, signor Presidente, tutto bene, grazie. Voghera? Sì, Voghera a posto. Posto. Piacenza? Sì, Piacenza ci siamo. Benissimo. Lecce? Sì, Lecce collegata. Grazie. Caltanissetta? Sì, signor Presidente, siamo collegati in linea. Grazie. Nuoro? Nuoro collegati. Sassari? Sì, Sassari, siamo collegati. Tutto a Grazie. posto. Rebibbia Nuovo Complesso? Siamo collegati. Siamo collegati. Benissimo. Foggia? Sì, siamo collegati, Presidente. Grazie. Vigevano? Buon pomeriggio, signor Presidente, audio e video confermate e noi collegati. Buon lavoro. Grazie. Lanciano? Sì, Presidente, confermiamo da Lanciano, tutto ok. Rebibbia? Sì, da Rebibbia, signor Presidente, siamo collegati. Grazie. Vibo Valencia? Collegati. Benissimo, quindi abbiamo chiamato tutti le case circondariali, quindi vediamo se ci sono dei mutamenti nelle difese. Li abbiamo messi già. Va bene, ok. Ok. L'avvocato Roma non la vedo più. Ok, va bene. L'avvocato Giannone non ha detto niente, quindi allora in questa fase, a meno che non venga sostituito qualcuno, lo dobbiamo indicare come assente. Poi lo sostituisce lei, Giannone? Giannone? Ok, Giannone sostituisce lei. Sto andando scorrendo velocemente. L'avvocato sì c'è, per Biffa. L'avvocato Garcea c'è. Capezzuoli c'è, perfetto. L'avvocato manca, mi sa che non lo vedo più. Manca, lo sostituisce qualcuno l'avvocato manca? Lei è l'avvocato Giraldi, benissimo. Questo abbiamo già indicato la difesa d'ufficio. L'avvocato, forse non ricordo, l'avvocato Bellotti, ad esempio il difensore di Toro. Ah, chi? Sì? Non l'ha detto nulla, quindi il difensore che avevamo chiamato per il turno è presente? Sì? Allora anche per l'avvocato Bellotti mettiamo in sostituzione il difensore che è stato inviato alla Camera Penale. Per quale posizione, chiedo scusa? Marcelli Fabrizio. Poi Colosimo Siviero che non li sostituisce l'avvocato Fiorino, vabbè l'avvocato Golem c'è. Capezzuoli l'avevo, sì, cioè eccolo lì.
Va bene, l'avvocato Sandri. D'accordo, mi sembra che ci siamo tutti. Le parti civili invece è rimasta soltanto l'avvocato Bonito, che sostituisce qualcuno delle altre parti civili? L'avvocato? Sì? Ok? Sì? E Vencia, ok. Sì, ok, nel senso la seconda la davo per scontato che era lei già da stamattina. Abbiamo annotato, quindi sostituisce anche quelle altre posizioni. Va bene, allora vediamo se il sito riservato è collegato, così proseguiamo nel controesame di altre posizioni. Sì, sì, è collegato, Benissimo. buongiorno. Ok, allora possiamo procedere. Prego, l'avvocato Giraldi. Signora Cerreoni, buon pomeriggio. Sono l'avvocato Giraldi, assisto i signori Casamonica Lauretta, Casamonica Luciano, Casamonica Consiglio, Di Guglielmi Angelo e Casamonica Giovannina. Prima domanda, chi conosce di questi 5 persone? Di chi era lei? Di Casamonica, Giovannina? Giovannina, Casamonica... Luciano, Consiglio e Lauretta. Sì, allora, Luciano lo conosco, Consiglio lo conosco, Giovannina sarebbe la sorella, no? Sì. La conosco, Lauretta la conosco, la sorella, giusto? Poi l'altro? Di Guglielmi Angelo. No, non mi sembra che lo conosco lui. Non lo conosco, va bene. Poi gli domanderò quando li ha conosciuti, come, eccetera. Cercherò di essere breve, perché immagino lei sia stanca, io sono stanco, la maggior parte delle domande io sono abituato a non ripeterle mai, quelle che hanno fatto i colleghi, quindi cerco di non stancarla, di non stancarmi e di essere il più veloce possibile. È l'invito che rivolgo anche a lei. Senta signora, cominciamo col parlare un po' di Porta Furba, perché di Porta Furba si è detto tanto, si è parlato tanto, ma la toponomastica di Porta Furba ancora secondo me non è chiarissima. Lì ci sono tre civici, 55, 57, 59. Prima domanda, mi sa dire in ciascuno di questi 3 civici, ovviamente c'è un immobile, chi abita in ciascuno di questi 3 immobili? Cominciamo col 55. Katia Tolli e Giuseppe Casamonica con i figli. 57. Ci abitavamo io con Massimiliano e i nostri figli. E il 59? Allora, lì ci sono più portoni, ci abitano, in totale ci abita allora Liliana con la famiglia, con i fratelli, poi ci abita Monachella con il marito e il figlio e con lo zio Roberto, poi ci abita Massimiliano Tolli con la mamma, i figli, la sorella Anna e poi ci abita Cicillo, Coccella, che sarebbe la zia, Cristina, i figli, poi ci abitano anche sopra Candy con la mamma di Cicillo che la chiamano, che si chiama Rita e poi c'era anche il marito che però loro intanto facevano avanti e indietro con la Tina, con una figlia aveva all'epoca, Candy, che si chiamava Anna. Va bene, grazie. Senta signora, il vicolo di Porta Furba, quindi nel vicolo di Porta Furba vi sono più abitazioni, villini, fabbricati, ville. Può dirmi quanti sono questi, quanto è lunga, se lo più o meno approssimativamente, e quanti fabbricati abitati ci sono? Su tutto il vicolo, intende? Su Sì, tutta del l'estensione del vicolo. Tutto il vicolo non lo so, guardi. Posso dire loro, però io tutto il vicolo non lo so. Ma nel vicolo abitano soltanto personaggi o persone di etnia rom o anche gaggi? No, ci sono anche qualche gaggio, diciamo. Infatti mi ricordo che sotto dove stavo io, che c'era un signore che aveva tipo un monolocale che si chiamava Massimo, mi sembra, e lui lavorava. Sì. Poi anche, diciamo, nel 59 c'erano dei stranieri che non erano Casamonica, che stanno là, mi sembra, in affitto,
E poi c'erano anche, diciamo, prima hanno fatto delle costruzioni dove prima però del numero 59 c'erano una serie di case dove c'erano anche gaggi, diciamo, persone. Sa dire più o meno quante sono queste case? Da dove partivano e dove arrivavano? Fermiamoci un attimo al 55. Se lei lo sa dire, se lo ricorda, quante abitazioni e quante persone, immagino gaggi, lei ha detto, abitano dall'inizio di via di Portafurba per andare verso via Tuscolana fino al numero 55. Di vicolo di Portafurba? Vicolo. Ah, perché ha detto via, avvocato, perché Vicolo. la via è un'altra, No, quindi no. vicolo. Vicolo. Quanti gaggi c'erano lì nel vicolo? Quante persone? Più o meno quante persone, più o meno, orientativamente, 20, 30, 50, quante? Dall'inizio del vicolo? Sì. O Sì, soltanto la parte? dall'inizio. Ma non lo so, non erano pochi, ma neanche, perché non so nelle case quante persone c'erano, perché erano più case, non lo so quante persone, però sì, c'erano Prego. più gaggi, insomma, Sì. non lo so il numero. Ma di vista le conosceva tutte o quasi tutte queste persone? Io? Sì, lei. Conoscevo sì quello che sta lì sotto da noi e vabbè, sì, quello lì Massimo, sì, perché una volta mi sembra che era anche venuto quando è uscito Massimiliano dal carcere, l'hanno anche invitato, che abbiamo fatto la carne, no? E l'hanno fatto salire. Poi c'erano queste persone lì, quando quelle lì nel palazzo loro albanesi, sì, li salutavo. Poi c'era un'altra signora anziana che mi sembra poi è morta. Non è che avevo proprio rapporto con tutte queste persone, per quello magari salutavo, buongiorno e buonasera. Sì, ho capito, grazie. Ma lei sta parlando dell'immobile del numero civico 59. No, io le ho chiesto se lo sa, se mi può rispondere. No, sto parlando dei gaggi nel vicolo. In tutto il vicolo. Quindi quante persone conosceva? Di vista, intendo, nel vicolo. Di vista? Con le quali poteva scambiare buongiorno, buonasera, come stai? Ecco, in questo modo. Ma guardi, diciamo più che altro era quello sotto, che era quello più, che lo vedevo un po' di più, e poi c'era una signora che poi è morta, anziana, che erano quelli diciamo più, perché poi anche con le altre persone era solo buongiorno e buonasera al massimo. Sì, ma quello sotto, lei in quello sotto intende il civico 59? No, perché lui abitava proprio, ora non so mica dove l'entrata sua dove era, però abitava proprio sotto il nostro appartamento. Quindi sotto al 59? Non so mi ricordo il suo cibo, non era però con noi, però era proprio sotto di noi lui. Sì. 57 forse, 57 avvocato però allora Sì, abitavano 57, 59. Sì, io stavo al 57, lui abitava proprio sotto. Credo che la testa non abbia compreso, lei intendeva dall'inizio del primo civico, Io ho detto dell'inizio del dall'inizio vicolo. del vicolo andando verso via Tuscolana quanti immobili più o meno ci sono e quante persone abitano. Approssimativamente, signore, è chiaro che lei non mi può dire il nome e cognome di ciascuno, però in maniera approssimativa le ho chiesto 20, 30, 50, quante possono essere le persone che abitano nel vicolo di Portafurba prima di arrivare al numero 55. Ecco, è chiara la domanda? Ma io non lo so, già ho detto prima che io non lo so nel mio appartamento quante persone c'erano. Se avessi avuto quante persone c'erano. Beh, io non lo so. Orientativamente. C'erano più appartamenti. Non si preoccupi. C'erano una serie di appartamenti anche che hanno fatto, che erano nuovi, però non so. Mi ricordo che l'hanno poi prese queste case che erano gaggi, però non. Senta, queste persone, scusi, la interrompo,
Queste persone delle quali lei non sa dire né il numero né ovviamente la fisionomia né il nome né il cognome, questo è normale. Queste persone, se dovevano recarsi all'Arco di Travertino, dovevano passare per via di Portafurba, vicolo di Portafurba. Sì, potevano passare, come la domanda, si potevano passare da lì? Sì, senta signora, d'accordo, e lei ha parlato, adesso le spiego perché le ho fatto questa domanda, non è una curiosità spicciola, le ho fatto questa domanda perché lei ha parlato spesso, poi le dirò a che proposito, di via vai continuo, un via vai continuo, un via vai continuo, e tanto era un via vai continuo, dice lei, che era stato necessario da parte di alcune famiglie o di alcune persone collocare all'inizio delle vedette, è giusto? Me lo conferma? Sì, sì, che c'è un via vai continuo. Prego. Sì, ha detto di sì. Sì, dico. Ecco, questo via vai continuo fa riferimento a chi? A persone che lei conosceva? Io quando parlavo del via vai continuo, Sì, parlo del via vai quando continuo. parlavo di via vai continuo mi intendevo proprio appunto alle persone che portavano la droga, alle persone che lo venivano a prendere. Sì, e queste persone, quindi lei le conosceva già, o voi li conoscevate già? Se c'erano scusi, è già stata fatta questa osservazione, questa contestazione. Se voi conoscete esattamente tutte le persone o non esattamente tutte le persone, parlo di Gaggi, non di Zingari, queste persone per essere conosciute dovevano essere fermate o non dalle vedette. Allora, queste vedette, la domanda è questa, le vedette potevano fermare delle persone che non erano conosciute? Oppure, scusi, faccio la domanda diversamente, le vedette fermavano chiunque entrasse al vicolo? No, soltanto chi secondo loro erano persone che non conoscevano. Quindi le vedette conoscevano tutti. Lei non ha mai fatto Sì, la vedetta, e signora? poi comunque anche in quel vicolo, comunque lo sanno che lì ci stanno loro. I Gaggi che stanno là lo sanno chi sono, non si vanno a mettere contro di loro le persone che abitano là. Signora cara, io non ho detto né pro né contro, io ho chiesto se li conoscono, punto. No, lo dico io perché insomma nessuno mai di quelle persone è intervenuto a chiamare appunto, non si è mai intromesso nessuno ha mai chiamato di quelle persone, nessuno ha mai detto niente di quelle persone che stanno là, anche se vedevano, magari si hanno visto giustamente perché poi le persone abitavano anche, qualcuno avrà notato, ma sicuramente nessuno ha detto niente perché conoscevano appunto la famiglia che c'era lì. Sì, vabbè, prendiamola per buona. Senta signora, queste vedette dove si collocavano? Lei ha mai fatto la Nel vicolo. Ha disposto, ha ordinato a qualcuno di fare la vedetta? Non ho capito, si vuole sapere dove si mettevano oppure... Tutte e due. Prima domanda. Se veniva ordinato. No, ho chiesto se lei o qualcuno che lei conosce dei suoi familiari ha mai disposto dove doveva sistemarsi una o più vedette, in quale punto di vicolo di Portafurba. Ma guardi, l'unica cosa che mi ricorda, allora, dicendo loro le vedette si mettevano lì nel vicolo, quindi diciamo come vedevano queste persone che non diciamo conoscevano, che potevano quindi essere carabinieri, forze dell'ordine, insomma persone estranee, loro appunto, come avevo detto anche l'altra volta, andavano magari alla casa, se la casa per esempio più vicina era quella di Liliana, andavano da Liliana, se magari sopra il balcone, faccio un esempio, c'era Cicilo, non so, Rita, dicevano, parlavano con loro e poi magari avvisando le altre persone e si mettono di solito loro nel vicolo. Loro chi? Però non c'era un punto fisso, di solito era cella.
Però non c'era un punto fisso dove si metteva. Senta signora, va bene. Faceva un po' avanti e indietro, così, magari con la scusa che buttava anche la spazzatura. Lei come faceva a vedere il suo punto di osservazione, signora? Arrivava dall'inizio di via del vicolo di Portafurba sino alla fine oppure no? Il suo punto di osservazione. Il mio? Sì. Si arrivava fino alla fine del vicolo? Sì. Beh, diciamo sì, perché alla fine loro comunque, diciamo, c'era in questo caso... Scusi se interrompo, mi perdoni, non volevo interrompere, le chiedo scusa. Io ho chiesto lei il suo punto di osservazione. Però mio assunto che si mettesse da qualche luogo, forse alla sua casa, perché ha detto che non ha fatto la vedetta lei, no? No, quindi, io non ho detto la vedetta, qual era il suo punto di osservazione? Quindi rispetto dove a... arrivava il suo punto di osservazione? Dove abitava lei sostanzialmente. Sì. Fino a dove arrivavo? Sì. Beh, diciamo io dalla finestra, quando stavo per esempio sul balcone, arrivavo fino a un certo punto che poi la strada gira e quindi poi dove si andava verso i cassonetti, no? Poi se va verso in fondo pure segui dritto ci sono i cassonetti, diciamo, esci fuori ci sono quelli fino a un certo punto. Però per esempio mi è anche capitato che quando avevo, non so, perché anche io magari potevo uscire a buttare la spazzatura, sì, e quindi poi magari vedo anche lei che sta lì fuori. Senta, lei e poi che rientrava, guardava intorno. Comunque sì, perché poi appunto però non c'era un punto fisso di lei di cella dove stare, comunque era nel vicolo. Sì, ma lei dal suo balcone, che lei ha parlato del balcone, riusciva a vedere se c'era o non c'era una vedetta o due vedette? Sì, se mi affacciava al balcone sì, lo vedevo. Se stava, sì, a meno che proprio non aveva, cioè se sta, diciamo, perché avevo detto la strada poi a un certo punto il vicolo, no? Va dritto e poi a un certo punto ha due sbocchi, diciamo, o si va a destra o si va a sinistra. Se vai, diciamo, verso sinistra e poi giri subito a destra, che la strada, diciamo, è fatta così, è praticamente dove ci sono i secchi della spazzatura, no? Almeno se stanno ancora là. E praticamente da lì, diciamo, fino a che una persona non gira, io dal balcone lo posso vedere. Quindi la portata, diciamo, 50, 60, 70 metri, quanto? Orientativamente? Finché ora i metri non so, però finché la strada poi non girava. Beh, lei abita lì, quindi sa qual è la distanza prima che inizi la curva, no? Sì, ora i metri non lo so, però quella è la distanza. Quale? Sì, quella che... scusi. Quale? Quella là, diciamo, che va dal mio balcone, quella quando io stavo sul balcone per esempio era la mia visuale che io vedevo dalla finestra, no? Diciamo a un certo punto poi la strada, come ho detto prima, girava a destra e a sinistra e quindi, diciamo, finché, diciamo, era dritta potevo vedere, insomma, però poi se una persona gira lì non vedo. Dal suo balcone, va bene. Senta signora, ma lei quanto tempo passava al balcone nella giornata? Ogni tanto mi mettevo là, però ogni tanto ci scendevo anche là sotto. Ogni tanto? Cerchi di essere, se può, più precisa. Ogni tanto che vuol dire? Ogni 2 ore, ogni 4 ore, una volta la mattina, una volta al pomeriggio? Ogni quanto? Guardi, non lo so le volte, scusi, lei però più volte sicuramente. Cerco di aiutarla. Lei ha detto lavoravo, cucinavo, eccetera. Ma lei lavorava anche in quel periodo in cui stava a vicolo di Portafurba? Diciamo io in quel periodo ho lavorato poco, soltanto durante la prima volta che Massimiliano è stato, quando stavo là nel vicolo. Che avevo lavorato, come ho detto prima, lì che avevo fatto lì i contratti e avevo fatto le pulizie. Però non è durato tanto, mi sembra qualche mese, quindi poi presto, però comunque poi andavo, ecco, la mattina quando facevo le pulizie, andavo di solito la mattina presto
e tornavo, e poi invece quando facevo i contratti mi sembra che era durante la mattinata, con un po' il pranzo e poi tornavo. Senta signora, quando lavorava e faceva le pulizie, può dirmi che orario aveva e dove faceva queste pulizie? Io un po' in tutta casa, però mi ricordo che quando, ecco per esempio mi ricordo che quando Giuseppe durante il giorno sicuramente le pulizie le facevo, poi mi ricordo che quando con Massimiliano Giuseppe ci faceva fare le nottate e allora io mi mettevo anche la sera a fare, quando toccava il mio turno, mi ricordo che mi mettevo lì sul balcone a fare, non so, le serrande. Sì. Questo quando faceva le pulizie. Mi risponde alla domanda dove quando toccava a me il turno? Il giorno, l'orario? Ma le pulizie, ecco, sì, mi dice giustamente il pubblico ministero. Per pulizie intendo lei faceva la donna delle pulizie, ma non le pulizie domestiche. Ah, no, io pensavo a casa le pulizie. Io intendevo le pulizie a casa. Ah, a casa sua, beh, ho capito male io, va bene. Senta, poi oltre a questa attività lavorativa, svolgeva altre attività lavorative. Lei ha parlato di, faceva un certo tipo di attività anche in gruppo. Può dire quale era questa attività, a favore di quale società, se c'era una società? Anche qui vorrei sapere quando, quante volte alla settimana, l'orario e il suo stipendio. Bene. Allora, lo stipendio era tipo a percentuale, non c'era lì, mi sembra, un fisso, andavo diciamo a contratto, che era, mi sembra con la Energit. Sì. Sì. Con la Energit e poi c'era anche, quello era della luce e poi avevano anche il contratto. E poi hanno anche quello là del telefono. Scusate, se vi accavallate, signora, ha finito? Perché la domanda era allora se può precisare quando ha fatto questo lavoro di stipula dei contratti, che orario più o meno aveva questo lavoro, quindi per quanto tempo si assentava da casa per fare questo lavoro. Vabbè, lo stipendio ha detto era percentuale su quanti contratti stipulava. Questo sì, questo dei contratti era percentuale. Però i primi due aspetti della domanda che le ha fatto il difensore, se vuole provare a rispondere. Quando? Sì, voleva sapere. Appena, diciamo, durante il primo periodo che Massimiliano era stato arrestato. Sì. L'orario di lavoro, signora. L'orario, lei si assentava da casa mi sembra durante la giornata, mi sembra era mattina e mi sembra col pranzo, anche facciamo anche, se mi sbaglio, pausa pranzo e poi tornavo. Ininterrottamente di giorno, quindi. In ora non notturna, ecco, questo voglio dire. Di giorno, non di notte. I contratti di giorno? Di giorno, va bene. Senta, e per quanti giorni, tutti i giorni della settimana, compresa la domenica o non? Perché è chiaro, scusi, finisco di farle la domanda, perché proprio perché era a provvigione, immagino che lei si desse da fare il più possibile per guadagnare di più, giusto? Come, scusi, può ripetere? Lei ha detto che la sua retribuzione era secondo il tipo di lavoro, la quantità di contratti che riusciva a concludere. Bene? E allora sì. Immagino che lei si desse da fare il più possibile per concludere il maggior numero di contratti possibili, no? Per guadagnare di più. Perciò le domando quante ore, per quanto tempo, sempre il giorno mi ha detto, lavorava o svolgeva questa attività lavorativa? Ogni giorno? Ora ho quelle ore esatte, non lo so, però un mesetto sarà durato massimo, 2 mesetti. Sì. Ora che ci penso. Va bene. Non è durato poco. Visto che lei ci pensa, ore non anche lo so. Quante ore? Perché la mia domanda non era questa, la domanda è un'altra. Forse non l'ho formulata bene. Quante ore? Gliela rispiego, gliela ripeto. Quante ore ogni giorno?
Non lo so le orari esatte tutti i giorni, però mi ricordo appunto che facciamo questa pausa pranzo, quindi mi sembra che mangiavo anche lì e poi ora non lo so, però insomma poi tornavo il pomeriggio. Dalle 9 alle 18, va bene? È poco, è troppo? No, non mi sembra. Mi dica lei, io ho azzardato un'ipotesi, mi dica lei. No, mi sembra di meno. Di meno? Cioè? Ma ho già detto che io l'orario non me lo ricordo proprio. Vabbè. Mi ricordo soltanto che è durato un mesetto, 2 mesetti al massimo. Quello. E perché l'ha interrotto poi questo lavoro? Perché ha interrotto questo tipo di attività lavorativa? Perché? Lei ha detto è durato 2 mesi, vorrei sapere perché poi. Beh, perché poi parlando anche con Massimiliano lui non era d'accordo. Sì, va bene. Senta, poi ha svolto anche un'altra attività, ha detto lei, quella di cuoca. Dove? Sì, al ristorante La Scarpetta, lì a Ostia. A Ostia. E per quanto tempo ha svolto l'attività lì a Ostia? E anche lì poco. Pochi, non mi ricordo se un paio di mesi anche là. Insomma, signora, quando stava a Vicolo di Porta Curva, io le faccio una domanda, se lei mi può rispondere in maniera corretta di sicuro, però la più aderente al vero possibilmente. Allora, è corretto dire che quando stava a Vicolo di Porta Curva, fra il lavoro che faceva alla Diesel, lei non l'ha nominato, lei ha lavorato anche alla Diesel o no? Sì, ma io alla Diesel ho lavorato prima che andassi lì. Io non ho mai lavorato alla Diesel quando io lavoravo alla Diesel non vivevo ancora lì. No. Ma lei quando lavorava alla Diesel... Ero fidanzata con Massimiliano quel periodo, però ancora non abitavo con lui quando io ho fatto la Diesel. Va bene. E la cuoca la faceva a Ostia, quindi ovviamente Vicolo di Porta Curva. Quando stavo a Piazza Gaspari ho fatto la cuoca, l'ultimo periodo, perché poi mi hanno appunto sequestrato e non l'ho potuto più fare. Sì, ma per Energy lei ha lavorato invece quando stava a Vicolo di Porta Curva. Più o meno ha detto quanto tempo impiegava per cercare di concludere il numero più grosso di contratti possibile. Quindi ecco la domanda, se sa rispondere. Per quante ore al giorno riusciva a lavorare per la Energy e per quanto tempo, l'ha detto circa 2 mesi, quante ore al giorno? Ma io ce l'ho detto prima che le ore non me le ricordo esatte. Vabbè. Senta signor, però lei ha detto che vedeva un via vai, queste domande io gliele faccio, lei non si nervosisca, io non sono un pignolo che la voglio mettere in croce, è tutt'altro, lo dico semplicemente cerco di capire come faceva a dire, come ha fatto a dire più volte, c'era un gran via vai, c'era questo via vai. Allora, questo via vai mi vuole spiegare, ce non le vedette, lei spesso non c'era al balcone né ci poteva essere perché era impiegata giustamente a lavorare. Allora, questo via vai. Senti, però c'è opposizione posta così, ha detto che negli 8 anni che è stata a Portafurba ha lavorato 1 mese, massimo 2. Se lei fa la domanda dicendo come fa a sapere perché spesso lavorava, secondo me allora, è nociva. Benissimo, d'accordo, cambio la domanda. Quando stava via di Portafurba, chi ha conosciuto delle persone che io le ho nominato all'inizio del mio intervento? Giovannina Casamonica, Lauretta Casamonica, Consiglio Casamonica e poi Simone Casamonica. Luciano, Lauretta e poi la di Guglielmi mi sembra. Brava. Non l'ho conosciuto. Di Guglielmi Angelo. Quando li ha conosciuti? Di Guglielmi Angelo? Sì, no, ma ha capito. È assodato. Infatti un ospite indesiderato e abusivo in questo processo. Senta signora, allora mi risponde per piacere, quando ha conosciuto ciascuna di queste persone?
Allora, diciamo, Luciano l'ho conosciuto anche un po' da prima, perché lui faceva appunto la sicurezza in questa discoteca. Oddio. Quale? Che ci andavo ogni tanto. Aspetta, che mi viene il nome, che l'ho detto anche l'altro giorno, il nome di questo locale. Io non lo ricordo. Che mi ricordo che ci andavo con anche delle mie amiche, quindi già l'avevo conosciuto all'epoca, ma anche prima di Massimiliano. Poi dopo ho conosciuto Massimiliano e aspetta che mi sto venendo il nome del locale. Si ricorda il periodo, signora? Luciano? Sì, stiamo parlando di Luciano. Beh, lui quando ho conosciuto, quando lavorava lui, che lo conosco degli altri. La domanda, quando l'ho conosciuto? Se lo ricorda? Luciano mi sembra che io l'ho conosciuto anche prima di Massimiliano, perché lavorava in questa discoteca dove io andavo con le mie amiche, faceva la sicurezza lui. Sì. E la domanda era se si ricorda quando l'ha conosciuto. L'anno? Sì, più o meno. Oppure quanto tempo Ma prima non lo rispetto so. al suo marito, insomma, al suo futuro marito. Quanto tempo prima non lo so, però sicuramente prima. Prima di? Prima di matrimonio? No, prima di conoscere Massimiliano, avvocato. Mi sembra sì, prima anche di conoscere Massimiliano. Che tipo di conoscenza aveva? Era una conoscenza lui faceva la- approfondita? Me la descriva lei, che conoscenza era No, quella? no, l'ho conosciuto perché lui faceva la sicurezza lì, Quindi soltanto in questa per quello? locale. Solo per quello? Sì. L'ha visto Prima di Massimiliano sì. Sì. E poi? E poi dopo invece sì, l'ho visto anche lì, insomma, ho visto che abitava lì al Vicolo. È sicura che abitava lì al vicolo? Certo, lui quando sono andata là, lui sta lì, poi se n'è andato e che aveva preso una casa, però anche quando lui diciamo aveva comprato poi questa casa, diciamo, continuava comunque a frequentare la casa della mamma. Sì, ma frequentare vuol dire abitava? Lei mi ha detto abitava, allora io vorrei che lei specificasse se abitava lì a Vicolo di Portafurba oppure se frequentava la casa della mamma che era situata a Vicolo di Portafurba. Questo dopo che aveva comprato la casa fuori. No, la casa no, la casa no. No, la casa non l'ha comprata a Vicolo di Portafurba. No, è questo appunto, perché la signora ha detto, poi ha comprato la No, casa no, e è sì. andato fuori. No, ci confondiamo. Sì. Se lo ricorda? No, io mi ricordo lui abitava lì proprio, dopo si è trasferito in questa casa e poi appunto si è sposato con questa Monica e mi ricordo che c'era anche venuto a trovare lì all'Infernetto con Massimiliano e Monica che erano venuti a mangiare lì da noi, che ci ha presentato Monica. Ho capito, senta signora, se ci riesce mi risponda alle domande. Io le ho detto non prima o dopo, ho detto se ricorda quando è andato ad abitare e quando ha comprato casa fuori, le dico io dove, a Capena, e dove è andato, quando si è spostato da Vicolo di Portafurba a Capena. Ecco. Quando è andato? No, è lì, è solito, non è Capena. È storico, credo, perché io ho letto sempre Capena. Lui dice Capena, infatti, non Pavona. Scusi. Se lo ricorda allora? Mi può rispondere? No, non me lo ricordo il quadro. Non se lo ricorda. Giovannina? Casamonica? Rullina? Sì, lei l'ho vista lì appunto che abitava lì con la mamma e insomma sì, la vedevo più lì, lei abitava lì al Vicolo con la mamma e le sorelle e poi più sopra c'era Simone con la moglie e il figlio. Si ricorda l'anno quando l'ha conosciuta? Giovannina?
Sì. Ma guardi, io lei l'ho conosciuta anche per esempio quando io per esempio abitavo lì a Piazza Gaspari, praticamente ogni tanto noi appunto veniamo anche al vicolo ogni tanto, no? A trovarli, stavamo poco, però lì insomma l'ho vista lì anche. E poi lui mi ha detto questa è mia cugina, questo è mio cugino, questo è il fratello, questa è la mamma, insomma anche da lì già lì. Le ha presentato Sì, alcuni membri da qualcuno sì, quando quelli che c'erano ogni tanto, perché lì stavamo poco, poi tornavamo subito. Però già da lì diciamo l'avevo. Questa conoscenza la ricorda a quando risale? Lei stava ancora, mi ha detto l'ha conosciuta quando ancora abitava all'Infernetto? No, ad Ostia. A Ostia. No, a Ostia ho detto, a Piazza Gasparri. Sì, Piazza Gasparri, d'accordo. Mi dice quando? Il periodo? Sì. Io il 3 giorni esatto non lo so, però ecco, appunto io mi ricordo il periodo che stavamo lì. Non lo so il periodo. Scusi, quando si era già trasferita a Vicolo Portafurba allora? Ma no, ha detto quando stava ancora quando ad Ostia. Ho detto che stavo lì a Ostia. A Ostia, ho capito, però la mia Prima domanda del trasferimento, prima del trasferimento. Sì, questo l'ho capito e l'ho detto. Quando abitava a Ostia, a Piazza Gasparri. Quindi prima del 2005 sicuramente, però il periodo esatto non lo so. Ed è nata un'amicizia, una conoscenza? È stata mai invitata la Giovannina a casa sua? Lei l'ha mai invitata? Lei da me? Sì. No, però io da loro sì sono andata ogni tanto. Poi mi ricordo che una volta mi hanno anche operato, che mi hanno tolto la colecisti e i genitori mi hanno regalato delle tazze, devo dire. No, va bene. Quindi sì, ogni tanto comunque. L'unica preghiera che continuo a farle, se può essere precisa sui periodi, non sulle date, il giorno, sui periodi. Però Presidente penso che dica quello che ricorda, no? Chiaramente. Mi sembra che. È stata. Non lo metto in dubbio, però. Vabbè, insomma, l'avvocato. Certo, io do per scontato che tutte le domande che fa hanno un fine. Per questo mi oppongo ed evidenzio che ricorda. Allora, signora, se lo ricorda? Me lo può collocare il periodo? Che ho conosciuto lei sempre? No. Cioè, l'ho detto prima, non mi ricordo, però mi ricordo prima del 2005, quando stavo lì. Va bene, a Ostia. Ascolti, la frequentazione dopo il 2005 è avvenuta? Se sì, quando e dove? Per dire, signora, che rapporto ha sviluppato lei con la signora Giovannina Casamonica? Vuoi sapere che rapporto ho sviluppato io con lei? Sì. Ma ogni tanto sì, diciamo, stavo lì con lei, la vedevo lì sotto, chiacchieravamo ogni tanto, io appunto ogni tanto mi invitavano anche a mangiare, perché d'estate ogni tanto cucinano là fuori. Sì. E quindi mi invitavano anche là a mangiare, quindi ho mangiato lì con loro. Poi l'ho detto anche prima, quando mi sono operata i genitori mi hanno regalato queste tazze, mi sembra, sì, che erano tazze, come insomma un bocca al lupo. Sì, però diciamo io ogni tanto sono andata anche da lei. Sì, è questo, va bene. E lei comunque la vedo là sotto. Quindi stiamo parlando evidentemente del periodo in cui lei viveva stabilmente a Vicolo di Portafurba, giusto? Sì, quando diciamo ho iniziato questo. Prego, scusi l'interrotta. No, dicevo sì, quando diciamo il periodo che l'ho iniziata a frequentare diciamo di più, sì, che la vedo di più. Lei ha parlato quando sono poi andata lì. Aveva una macchina, un'autovettura la Giovannina?
Mi sembra lei aveva la macchina, mi sembra una Smart? No, non era smart, comunque non fa nulla. Quindi non si ricorda che macchina Comunque aveva. c'aveva la macchina, quello sì. Come? Presidente, però c'è opposizione, cioè la testa ha dato una risposta, se l'avvocato può documentare insomma, che la risposta non è esatta, lo documenterà, ma se la testa dice, scusi avvocato, mi faccia formulare la posizione, se la testa dice mi sembra che aveva una Smart e lei risponde quindi non si ricorda che macchina aveva, mi sembra che non sia un modo corretto di procedere. Ma io non ho detto non ricorda, io ho detto no, non era una Smart, sono andato avanti. Prima di tutto questa non è un'opposizione, visto che dobbiamo cavillare il pubblico ministero, non è un'opposizione. L'opposizione si fa prima della domanda o appena fatta la domanda prima della risposta. Io ho fatto una domanda, la domanda mi ha risposto, dice aveva una Smart, e ho detto vabbè, un mio commento a voce alta non era una Smart, quindi non è un modo corretto. Io non sono una persona scorretta e non accetto come si dica. Avvocato, tecnicamente scorretto. Scusate, però diciamo l'avvocato in realtà lei ha fatto l'opposizione quando aveva già dato la risposta alla testa. Ma io l'opposizione del tuo ministero non era tanto sulla domanda, ma sul fatto che lei abbia commentato. Sì, ma ha chiamato opposizione, Presidente. Sì, no, vabbè, ha sbagliato a definirla. No, Presidente, io mi sono opposto alla domanda, quindi non si ricorda che macchina aveva, una domanda ed era un'opposizione. Vabbè, non cavillate fra di voi, il senso siamo tutti è inutile. Io, se io dico qualcosa lo capisco. No, però il senso credo che la pubblico ministero credo che il PM volesse semplicemente dire che lei abbia commentato che la risposta era sbagliata, però non è documentato che non fosse una Smart. Questo è quello che diceva il pubblico ministero. Io ho semplicemente detto a voce alta no, non era una Smart, punto, non ho detto altro. No, però forse adesso poi leggere le trascrizioni, cioè il commento che la domanda fosse, che la risposta fosse sbagliata, diciamo, non avendo una documentazione conseguente, no? La forniremo, certo. Certamente, perché non era una Smart. Sì, perfetto. Allora. Sì, va bene, ma insomma abbiamo sentito. Senta, lei ha parlato di via vai a proposito di Giovannina, un via vai continuo. Vuole che lega il passo, glielo leggo, però insomma è cognito, no? Vabbè, l'ha detto varie volte, no? Ecco, appunto. Può spiegare in che cosa consiste questo via vai continuo di Giovannina a bordo della sua Smart, della sua macchina? Beh, io mi ricordo insomma che lei faceva spesso avanti e indietro con la macchina e diceva spesso che anche pure con Liliana ogni tanto, infatti lei mi diceva questa cosa che lei spacciava, e poi infatti io faceva spesso lei avanti e indietro con questa macchina e ogni tanto sì, mi ricordo che lei diceva spesso che andava a fare la spesa e praticamente poi mi ricordo che appunto un paio di volte io l'ho vista sempre lì in vicolo fare tipo una specie di scambio con dei gaggi. Ora non ho visto bene, diciamo, però diciamo perché era un po' distante, però ho visto che c'è stato questo scambio. Ce lo descrive per piacere lo scambio? Ci descrive un paio di volte. Ci descrive per cortesia lo scambio, che cosa intende per scambio, il gesto che ha visto con i suoi occhi. Uno scambio di soldi, droga, questo. Poi diciamo appunto ho visto un po' da lontano, ho visto che c'è stato questo scambio. Lei ha visto dei soldi? Sì, droga, soldi. Lei ha visto della droga? Sì, avevo visto questa droga, poi era diciamo in cerofanata, quindi non so dire bene se era cocaina o però so che appunto che lei spaccia anche cocaina, quindi però ho visto lo scambio un paio di volte. Poteva esserci, non è una provocazione, è una domanda, poteva esserci in questo pacchetto che lei ha visto del tè, camomilla, poteva esserci? No, io ho visto quindi altro. Una sua deduzione, ho visto droga. Per capirci, è una sua deduzione che dentro quel cellophane ci fosse della droga. Ma lo sapevo anche che lei spacciava, perché appunto
Poi ho detto, io quella volta ho visto proprio che era incelofanata e era il classico pacchetto come lo fanno loro, c'è stato proprio uno scambio. Se ci fosse stato te non penso che avrebbero fatto uno scambio così. Vabbè, e quindi è una sua deduzione. Come lo fanno loro che vuol dire? Lei ha mai visto Giovannina confezionare della droga? Confezionarla no, però ho visto questi paio di scambi. No, io ho chiesto E poi se ha visto sapevo mai che confezionare, loro... non ha visto confezionare Giovannina la droga. Le spiego perché. Lei ha detto che in un certo appartamento c'era un via vai continuo di persone che andavano, entravano in un certo appartamento, se ne andavano di là, confezionavano la droga e se ne andavano. Lei ha mai visto Giovannina Casamonica entrare in quell'appartamento, lei sa di che cosa sto parlando, confezionare della droga, entrare anche senza bussare, confezionare droga e andarsene? Se lo ricorda questo? Mentre che la vedevo lì, no, però appunto ho visto questi due scambi, quello sì. No, io ho fatto un'altra domanda, ma io ha risposto, va bene, d'accordo. Io ho risposto, ho detto no, sì, ha risposto. Però ho visto due scambi. Sì, ho visto due scambi di denaro contro un pacchetto, d'accordo. Poi ha visto altri scambi. Le ha parlato qualcuno di Casamonica Giovannina? Come scambi con lei sì, ma poi anche con Liliana parlavamo, che lei mi diceva che spacciava, perché appunto lei quando diceva che andava a fare la spesa diceva sempre, anche parlando con Stefania, diceva sì, ma tanto lei dice che va a fare la spesa, invece lei poi va a spacciare, insomma parlavamo anche così, ma poi là sotto insomma si sapeva, era anche nei discorsi che facevamo anche con le altre persone, con Massimiliano, anche lui mi diceva che spacciavano. Senta, in quella volta che ha visto lo scambio di denaro contro questo pacchetto, lei ha visto anche che fine ha fatto il denaro che avrebbe consegnato questo ignoto alla Giovannina Casamonica? Il denaro? Il denaro. Quando diciamo dove ha messo i soldi, diciamo? Sì. Sì, se l'è tenuto in mano e poi è entrata a casa. Quindi questo scambio è avvenuto sotto casa? Lì, sì, lì nel vicolo. Vicino casa. Sì, vicino casa sua. Io le devo fare una contestazione a questo punto, perché lei ha detto che l'ha vista una volta vicino al supermarket che non sta... Però avvocato, se c'è la contestazione, il passaggio, a quale deposizione facciamo riferimento? Le dico subito. Sì, no, però sì, no. Credevo che fosse abbastanza noto, che l'ha ripetuto due volte. Abbiamo detto l'ha ripetuto due volte, quindi non volevo di contestazione... farvi perdere tempo. No, per carità. Però siccome parliamo di una contestazione, leggiamo in modo preciso la dichiarazione. Allora, guardi, le leggo la pagina 27 dell'esame dell'udienza del 30 di gennaio. 30, ok. E poi io all'inizio, per la verità l'aveva detto in maniera più precisa, l'aveva detto Fazzari, per essere più precisi. E infatti Però, no, per questo... la Cerreoni lei dichiara, allora io praticamente mi ricordo che la cosa che mi salta più all'occhio era Rullina, che sarebbe Casamonica Giovannina, che faceva spesso avanti e indietro con la macchina, e questo l'ha chiarito. Poi infatti, diciamo, anche Stefania una volta mi disse che lei spacciava, e poi io l'ho vista fare un paio di volte fare uno scambio con le Gaggi. E infatti qui questo è corretto da quello che ha detto Fazzari. Fazzari ha detto sotto, e anche la stessa Però, Giovannina. Forse mi sono perso un passaggio, ma mi sembra che quello che abbia contestato è quello che la signora ha detto anche adesso. Sì, esatto, io le stavo dicendo, se l'ha vista una volta spacciare sostanza stupefacente o scambio il pacchetto contro denaro vicino al supermarket. Che non fa parte della contestazione, quindi, corretto? È una cosa detta da altri. Sì. Quindi la domanda è se ha mai visto, perché non l'ha detta la signora, quindi non fa No, ha parte detto della... sotto, oggi ha precisato sotto casa.
Presidente, non so se posso fare opposizione. Però, diciamo, Carità, pubblico ministero non sono... No, scusate, adesso senza che il PM intervenga, mi sembra che lei aveva fatto una contestazione, pensavo che ci fosse una difformità fra quello che la testa aveva dichiarato e quello che invece faceva parte... Perché faccio solo finire. ho scambiato questo verbale con quello di Pazzari. Per quale Pazzari quindi non detto, c'è nessuna contraddizione, esatto. quindi la contestazione in questo senso era errata. Però invece la domanda che lei adesso vuole fare, se la signora ha mai visto... scambio è avvenuto sotto casa. Sì, questi scambi, che lei ha parlato di un paio di volte. Lei ha parlato di un paio di volte, signora, tutte e due le volte questo scambio è avvenuto sotto casa oppure in un'altra località? Sotto casa? Tutte e due le volte sotto casa, d'accordo? Senta, parliamo un attimo di Luciano. Luciano lei ha detto che l'ha conosciuto già nel 2005, l'ha mai visto Luciano entrare in quella casa nella quale si confezionava, a suo dire, la sostanza stupefacente, cocaina prevalentemente o hashish? L'ha mai visto entrare in quella casa? Lì da Liliana? Sì. Sì, ogni tanto è entrato. Per fare che cosa? Guardi, io loro dicevano appunto che Luciano spacciava, che appunto ogni tanto prendeva anche, io personalmente a Luciano non l'ho mai visto fare né scambi né preparare le cose, però so che spacciava perché però ho sentito anche discorsi che facevano fra di loro, no? Sempre riguardo appunto riguardo a droga, che doveva prendere delle droghe, con Massimiliano sentivo che stava parlando che lui di solito si muoveva col fratello, col consiglio. Questo sì, l'ho sentito più volte, discorsi anche fatti appunto tra di loro, però come a vederli io non l'ho mai visto, neanche a consiglio, però appunto so che lo facevano perché loro appunto li sentivo che parlavano appunto fra di loro della droga. Sì, parlavano fra loro della droga, ma lei non l'ha mai visto né spacciare né confezionare, giusto? Sì. Senta, allora, questa sì che invece è una contestazione, perché sempre nell'esame del 30 gennaio, alla pagina 42, lei testualmente parlando di Luciano, dice testualmente, lui faceva la sicurezza, puntini, puntini, io, sì, faceva la sicurezza, però anche lui è chiaro che non è con quello stipendio ti puoi comprare le macchine, gli orologi, è chiaro? Spacciava, anche Luciano quindi spacciava. E questa, voglio dire, è una sua situazione? Ma io infatti ho detto che l'ho sentito più volte tra lui e Consiglio che parlavano di droga. Signora, un attimo, si fermi un attimo. Ah sì, scusi. Nella nostra trascrizione non trovo quell'ulteriore passaggio, cioè questa Guardi, allusione... a metà della pagina 42 c'è scritto Luciano, punto interrogativo, risposta, lui faceva la sicurezza. Sì, non l'ho capito, no, l'ultimo passaggio... Sì, faceva la sicurezza, però anche lui, è chiaro, si sta parlando di spaccio, non è che vendeva gatti siamesi. Scusi avvocato, no, Prego. Era semplicemente perché siccome lei sta leggendo una contestazione, da come l'ha letta lei sembrava che fosse scritta anche l'ultima frase, cioè, quindi spacciava. Lei in realtà questo non c'è scritto, è una deduzione che lei fa dal tenore dell'intera conversazione. No, del semplicemente, comma precedente. Avvocato, Va bene. non c'è bisogno, ci intendiamo, no? Credo, semplicemente era perché da come era formulata, poi viene trascritta, capisce? Adesso capiamo che è parziale la trascrizione, ma se uno poi va a rileggersi la trascrizione sembra che nella verbale ci fosse anche scritto quindi spacciava.
questo quindi spacciava non c'è scritto. Ecco, questo In semplicemente questa volevo... frase no, c'è in quella precedente, va bene. Sì, no, era il senso Per la correttezza, diciamo. Correttezza senz'altro, ma anche per l'adesione e in aderenza a quello che è il periodo immediatamente precedente e quello immediatamente successivo. Senta, io vado velocissimo perché le domande non sono tante alte, perché lei sia di Giovannina sia di Luciano ha parlato in maniera abbastanza veloce e anche abbastanza, mi consenta di dirlo, imprecisa. Ecco, sotto il profilo probatorio diciamo imprecisa. È un commento che faccio a voce alta. Vabbè, no, questi li riserveremo poi all'esito, quando all'esito del processo vedremo la precisione o l'imprecisione di tutti. Mi sono rivolto al pubblico ministero apposta perché vede. Niente, lei è auto ormai. Va bene, d'accordo. Senta, di Luciano ha parlato, di Giovannina ha parlato. Vogliamo dire due parole? Lauretta, lei la conosce, l'ha conosciuta quando? Come? Dove abitava? I familiari, eccetera. Una specie di design di Lauretta. Lauretta è la sorella di Simone e di Luciano, io l'ho vista anche là sotto appunto e poi anche andare a casa della mamma, ogni tanto veniva a portare loro, ogni tanto veniva anche lì a prendere la figlia, che lei è la mamma di Sognatella pure. Sì, poi ne parliamo. E ha sentito qualcuno che parlava di Lauretta dicendo Lauretta spaccia, mi hanno detto che spaccia o altro? Allora, a me sì, anche loro mi hanno detto che anche Lauretta spacciava. Chi glielo ha detto? E sempre loro di là sotto quando uno parlava. Io anche a lei non l'ho vista, chiarisco, però anche là sotto l'hanno detto che lei spacciava. So che lei spacciava lì dove abitava, così. Chi glielo ha detto? C'erano loro più volte, mi hanno detto. Scusi, là sotto ha sentito dire che Lauretta spacciava. Può ricordare chi l'ha detto là sotto? Lei quante orecchie ha? 2 o di più? Ma se quelli sono, purtroppo sono cose un po' di... Ho detto in 12 anni troppe cose ho sentito. Da chi l'ha sentito? Non è una domanda, se mi sa rispondere. Sempre quelli, anche da Massimiliano, da Liliana, appunto poi ora i discorsi no, però diciamo un po' da tutti loro, più volte ho sentito, in più occasioni. Dove? Al vicolo di Porta Furba sempre? Sì, sempre là. Senta, e aveva un'attività lavorativa, perché lei ha parlato di attività lavorativa. Oggi abbiamo scoperto che anche un'altra persona che lei ha escluso l'altra volta in un altro interrogatorio che potesse essere dedita a un'attività lavorativa diciamo lecita, che non l'aveva menzionata, non è che l'avesse escluso, non l'aveva menzionata. Non l'aveva menzionata, va bene Presidente, non l'aveva menzionata. La Lauretta Casamonica sa se lavorava? No, questo non lo so. Non lo sa? No. Non sa se aveva... Perché lei non è che abitava là. Non sa se aveva una lavanderia? No, io non lo so. E la conoscenza con Lauretta che conoscenza era? Ma io ho detto la salutavo perché comunque ogni tanto parlavamo un po' sempre le stesse cose, come stai, come non va, però io non sapevo questa cosa della lavanderia. Non lo sapeva. Presidente, anche qui produrremo la documentazione che dal 2012 ha una lavanderia in via Alatri numero Magari 137. vi inviterei sempre a farle quasi, se non non è possibile, sempre nella contestualità sarebbe meglio, perché così la leghiamo al verbale, a quella trascrizione e per noi voi capite quando avremo tanti fogli. Ma io non sono stato così saggio e così solerte da portarle appresso. Però magari per la prossima volta, prima che cominciamo l'udienza, ne diamo subito atto, perché sennò poi diventa difficile. Le portiamo la prossima volta. Abbiamo finito con il fratello più grande. E cioè lei ha conosciuto anche il quarto fratello dei Casamonica, della famiglia di Casamonica, che abitava a vicolo di Porta Furba. Sto parlando
di consiglio. Il suo soprannome qual era? Simone. Simone. Quando l'ha conosciuto, come l'ha conosciuto, che rapporto ha avuto con Simone? Ma a lui l'ho conosciuto quando sono andata lì, diciamo. Su per giù anche quando, anche sempre quando, diciamo, il periodo che stavo a Ostia, che alla fine poi andavamo ogni tanto a trovare loro e credo che c'era anche Simone. Loro chi, scusi? Quando andavamo a trovare la famiglia di Massimiliano, no? Quando stavamo a Ostia, ogni tanto andavamo a trovare, come prima quando ho detto che ho conosciuto appunto lì anche Rullina. Ho conosciuto lì anche Simone. E Simone, che lei sappia, sempre in quella benedetta casa dove entrava chiunque per approvvigionarsi di sostanza stupefacente o per confezionare cocaina o altra sostanza, l'ha mai visto entrare? Dove? Lì al vicolo? No, in quella casa situata dentro il vicolo. In quella casa lei ha detto che c'era un appartamento nel quale ciascuno poteva entrare, prendere, chiaro, parlo di ciascuno delle due famiglie, poteva entrare, prendere la sostanza stupefacente, confezionarla, andare, uscire, consumarla, eccetera. Ha mai visto entrare in quella casa? Io non voglio fare il nome della persona che lei ha nominato, lei l'ha fatto, io non lo voglio fare, però è chiaro. Ha mai visto entrare in quella casa il fratello Consiglio veramente, non Consiglio? Sì, in quelle case sì. Un paio di volte, come non ho capito. Quando? Sì, l'ho visto. Quando? Lì, ho tentato di entrare lì. Quando, signora? Più volte. Per fare che cosa? Guardi, come ho detto prima, anche lui, diciamo, io non ho visto né Luciano né Simone, però, e neanche io Lauretta, però come dicevo prima, sempre quello è il discorso, che diceva appunto che lui spacciava, dicevano che anche la moglie spacciava alla romanina, però io anche la moglie non l'ho mai visto, però ho sentito anche appunto loro che facevano questi discorsi appunto della droga, però diciamo più persone dicevano di queste cose poi che spacciano e l'ho visto più volte salire in quella casa. Sì, in quella casa, dice in quell'appartamento o quella casa in generale? Intendo quello lì Portafurba, no? Di Liliana. Senta, l'ha visto, non l'ha visto quindi mai nemmeno lui spacciare. L'unica che ha visto non spacciare ma fare uno scambio che a lei è sembrato essere mi faccia finire per cortesia. L'unica che ha visto di tutti e quattro i fratelli fare uno scambio che secondo lei è uno scambio di denaro contro droga è quindi Giovannina, è giusto? Per gli altri ho sentito dire. Sì, che l'ho vista, sì. Scusi, sto sintetizzando quello che lei ha detto. Ho sintetizzato per bene, ho travisato le sue parole, ho detto realmente quello che lei ha detto, io l'ho ripetuto, sì o no? Può dirmi soltanto sì o no? Allora, come ho detto prima, diciamo che io ho visto, diciamo, che spacciava e proprio con i miei occhi è stato appunto Rullina un paio di volte, però ho sentito anche dei discorsi che facevano loro appunto, come ho detto anche prima, della droga, che dovevano prendere questa droga, Però, signora, salivano anche loro lì. La domanda quindi sì, è corretto quello che ha detto il difensore, nel senso, lei personalmente ha mai visto atti di cessione di droga compiuti dalle persone indicate dal difensore, cioè da Consiglio, no, da Luciano, da lo scambio no. Lauretta? Scambio no. Atti di cessione, di spaccio di droga non li ha visti. Senta, un'ultima domanda che credo importante, signora. Lei ha parlato appunto che tutti vendevano droga, si approvvigionavano, venivano i gaggi a comprarla, eccetera, eccetera, via vai, tutto quello che vuole. Ma questi soldi che venivano, che erano il provento di sostanza stupefacente, che fine facevano? Lei ha sentito tutto, ascoltava tutto, ha 8 orecchie, mi può rispondere anche a questa domanda? Sentiamo la risposta. No, se mi può ripetere la domanda che non ho capito.
La domanda è questa: il denaro che era il provento della vendita di sostanza stupefacente, che fine faceva, che lei sappia? Rimaneva nelle tasche di uno, di due, di tre, di nessuno? Parliamo lì di loro? Sì, di loro sto parlando. Poi per loro mi deve spiegare chi intende. sì, appunto, no, forse... Loro chi? Lei ha parlato La di sua due gruppi, richiesta- le semplifico la risposta. Lei Beh, ha anche parlato di due loro tenevano i soldi in casa. Però precisiamo per Presidente, favore che ci senta, sia... no, mi aiuti lei, perché Sì, io guardi- la domanda l'ho fatta, mi pare, Sì, in maniera sì, molto, no, però diciamo... molto piana, no? Allora, ci riferiamo, signor Cerreoni? Mi Sì. sente? Allora, il difensore le sta chiedendo, ovviamente lo sta chiedendo, così almeno noi abbiamo compreso, con riferimento ai suoi assistiti, cioè alla famiglia di Luciano, giusto? Sì. Quindi Luciano, Consiglio... E alle due famiglie. Ah, tutti e due. A tutte e due famiglie. Quindi sia la famiglia, diciamo, che fa capo a Giuseppe, ok? diciamo Sia la famiglia Luciano. che fa capo a Luciano. Se lei sa, visto che ha detto che loro svolgevano questa attività di spaccio di droga, che diciamo, destinazione aveva, che fine facevano i soldi che erano il provento di questa attività di spaccio? Se lei lo sa. Beh, allora, sicuramente anche loro compravano i Rolex e quindi investivano anche in quel modo. Poi anche loro tenevano i soldi a casa, come tutti. Loro chi? Parlo anche alla famiglia di Luciano e di Simone. Quindi tenevano i soldi a casa? Sì, e poi comunque anche loro, io poi li vedevo, avevano sicuramente macchine, gioielli, e anche loro avevano questi Rolex, le macchine. In ordine alla che posso dire, al fatto, alla vistosità degli oggetti o delle autovetture che aveva Simone. Che macchine aveva Simone? Guardi, le macchine che aveva Simone non me lo ricordo, però ce l'aveva. Quello me lo ricordo. Poi anche gli orologi Rolex, non mi ricordo il Rolex, però ce l'aveva. Veri o falsi? Veri. O falsi? Sicuramente veri. Sicuramente. Lei è un'esperta anche di Non ho orologi. mai visto uno zingaro con Rolex falso. Come? Non abbiamo capito, signore. Non ho mai visto uno zingaro con Rolex falso. Macchine? Macchine? Luciano che macchina aveva? Luciano. Non me lo ricordo le macchine, mi ricordo come macchine, mi ricordo di più i modelli che avevano appunto Massimiliano, ma perché è chiaro li vedevo di più, però come macchine non mi ricordo, però ce l'avevano. Scusi. Ce l'aveva lui, ce l'aveva la Rullina. Sì, vabbè, Rullina non è quella che ha detto. C'era Simone, quello me lo ricordo. Senta, lei ha detto che l'ha conosciuto nel 2005 Luciano, bene? C'è stata un'intensa frequentazione già da Ostia, da Piazza Gasparri fino al vicolo di Portafurba, e lei non ricorda oggi che macchina aveva, però lei in un suo interrogatorio ha detto che a suo avviso No, Presidente, io chiedo che l'avvocato, se è in grado, ci indichi... L'ho detto prima. No, cioè, se fa la contestazione, sa, io sono capitoso, la faccia bene la contestazione. Allora, sempre alla pagina 42 dell'udienza del 30 gennaio. Vabbè, proprio Lei ha cerchiamo dichiarato. di... Lui faceva la sicurezza, Luciano, la domanda è Luciano? Faceva la sicurezza, sì, faceva la sicurezza, però anche lui, è chiaro, non è che con quello stipendio ti puoi comprare le macchine, gli orologi, è chiaro, puntini. Allora, che orologi aveva e che macchina aveva? Me lo può dire? Aveva il Rolex, anche vorrei sapere che macchina aveva? È la quarta volta che glielo sto domandando, signora. No, io ho detto già che non me lo ricordo la macchina. Mica non lo ricordo. Perché nell'esame del 30 di gennaio ha detto, è chiaro, per avere macchine, si comprava macchine, orologi, è chiaro, no?
con quello stipendio non se li poteva comprare, lei premette che faceva la sicurezza, quindi si pensa un guadagno, un reddito medio 1.000-1.200 euro al mese, questa è la sua premessa. Poi dice, è chiaro, puntini puntini, quello che faceva, perché altrimenti non si poteva permettere macchine, orologi, eccetera. Allora, che macchina aveva? Dal 2005 non me lo ricordo questa macchina, che macchina aveva? Non lo sa, non se lo ricorda, non lo sa, non lo vuol dire. Non lo sa. No, non me lo ricordo proprio la macchina che aveva. E si ricorda la macchina che aveva, gliel'ho già chiesto, Giovannina? No. E si ricorda la macchina che aveva Lauretta? Sì? Lauretta? No, non me lo ricordo le macchine, però so che ce l'avevano, perché le vedevo, però non so che macchine avevano. Cioè nel senso, scusi avvocato, mi intrometto, nel senso che non ricorda la Poi è marca passato della- anche tanto tempo da quel giorno. Sì, no, signora, ascolti. Però mi ricordo appunto questa cosa. Purtroppo Ascolti, era solo perché... È oggetto di discussione, perché quando mi si dice però aveva orologi, aveva qua, ma non so che macchina aveva, insomma... Vabbè, sentiamo se vorrei capire soltanto, ma lei non ricorda proprio la marca o non ricorda neanche se erano uno o più macchine, se erano macchine di lusso, erano macchine utilitarie? no, non mi ricordo proprio i modelli delle macchine. Signora, se avesse avuto una Ferrari, se lo sarebbe ricordato? Beh sì, la Ferrari quando salì io non gliel'ho vista. Non gliel'ha vista. Vabbè, grazie. Abbiamo finito? Altre domande? No, penso proprio di no. Per me va bene così. Va bene, vediamo se c'è... Allora, se No, lei ha basta. finito. Grazie. Perfetto. Prego, avvocato. Buonasera, signora Cerreoni, avvocato Sandri, per la posizione vitale. Scusi, se posso fare un break di 10 minuti? Se posso. Va bene, se ne facciamo un break di 10 minuti. Va bene, Grazie. 10 minuti, però 10 minuti proprio, poi riprendiamo. Grazie. Siamo pronti? Sì, ecco, un attimo, il giudice Alladre si è alzato un secondo, ma arriva subito. Allora. Perfetto, grazie. Sara Pellicanò in sostituzione. Grazie avvocato, arrivederci. Allora, riprendiamo allora il controesame, c'è qualche altra posizione, prego. Sì, buonasera signora Cerreoni, avvocato Sandri, per la posizione vitale. Qualche specificazione sul suo rapporto con la signora Noemi Ranieri. È corretto, signora, se io definisco la signora Noemi Ranieri una sua carissima amica, una sua amica d'infanzia? Sì, eravamo amiche d'infanzia. Senta, durante il periodo della vostra conoscenza, questo è un punto che ha trattato anche nei quaderni che poi sono stati depositati nel fascicolo del Tribunale. La signora Noemi Ranieri ha avuto modo di intrattenere relazioni intrecciate, ovvero con uomini già impegnati o quando lei era già impegnata? Non ho capito, quando stavo... Avvocato, un po' più semplice. Allora, la signora sì, esatto, la signora Noemi Ranieri ha avuto degli amanti? Sì, ha avuto più amanti. Bene. Senta, la signora Noemi Ranieri è stata con il signor Massimiliano Fazzari, come compagno ha avuto il signor Massimiliano Fazzari? Sì, poi hanno avuto anche un figlio.
Senta, che lei ricordi la signora Noemi Ranieri ha avuto come amante un signore di una certa età, di origine meridionale, che faceva il finanziere? Che faceva il finanziere? Sì. E le specifico anche l'anno, verso il 2013. Sto pensando, di meridionale. Questo qui ora così, meridionale, ora in questo momento non mi viene in mente. Se le faccio il nome di tale Giuseppe Bonanno, lei lo ricollega a un amante che la signora Noemi Ranieri ha avuto nel corso della sua vita? Giuseppe? Come fai? Bonanno. Oddio, detto il nome così non mi viene in mente. Non le viene in mente perché non si ricorda? Non lo so, il nome così, Giuseppe, non mi ricordo questo Giuseppe Bonanno. Senta, va bene, cambiamo argomento. È stata introdotta la scorsa udienza, mi sembra, il tema della sua conoscenza della lingua rom, romani o sinti, parlata appunto dalla famiglia casamonica di Vicolo di Portafurba. Sì. Lei questo idioma, questa lingua la conosce perché è stata abituata nel corso degli anni, considerata la sua frequentazione della famiglia casamonica, a comprendere questi termini, o perché invece l'ha studiata da qualche parte? No, stando con loro l'ho presa da loro. Bene, senta, nel momento in cui appunto ha avuto modo di avere questa frequentazione con la famiglia casamonica, è mai accaduto che gli stessi componenti della famiglia casamonica, mentre parlavano tra di loro, usassero termini in rom, sinti e termini romaneschi, li mischiassero, diciamo così? Se mi facciano un mix di linguaggi? Io quando sì, l'ho sentito, esatto, magari iniziavano un discorso in romanesco, sì, sì, e poi in mezzo mettevano, inserivano. Lo facevano sempre? No, dico, parlavano la stessa lingua, il dialetto che usavano sempre. Sì, io quello che le sto dicendo, poteva capitare che durante una conversazione in lingua romani utilizzassero anche termini romaneschi, cioè c'era questa contaminazione, del dialetto romanesco. Esatto, intende. sì. Oddio, il dialetto romanesco è un grande punto interrogativo. Cioè, se parliamo sia rom che italiano, dice? Esatto. Sì, sì, parlavo. Ci arriviamo. Sì. Benissimo. Senta, che lei sappia, in rom gitano, insomma da quello da lei conosciuto, per dire dove stai, come si dice? Dove sei? Qua accesa. Bene. Quindi è corretto se io adesso a questa domanda, ovvero Guaccese, è riferita ad un luogo? Dove sei? Esatto, a casa. Dove stai?
Devo dire sì, sto a casa? Esatto. Nel momento in cui nel momento in cui si risponde a questa domanda, qual è la risposta? Però avvocato, che facciamo? La utilizziamo come... Infatti. No, perché ho letto che è stata utilizzata la scorsa volta, tanto avremo anche periti, quindi siccome è stata utilizzata anche come perito, anche io. Signora? Sì. Quando? Presidente, io ho fatto una domanda ne faccio che compare in un'intercettazione. A noi è un'intercettazione che stiamo qua per questo processo, quindi si figuri ma non è che questo. possiamo utilizzare la signora come interprete. No, infatti la sto utilizzando perché anche il pubblico ministero ha fatto la sua domanda e io ne faccio 2 a livello difensivo. Sì, no, è che non riesco a capire, la signora... L'ha fatta il pubblico ministero, sto facendo le stesse domande del pubblico ministero. Non mi ricordo neanche quando l'abbia fatta. No. Vabbè, si riferisce a una telefonata, vabbè, capiremo dopo. Purtroppo il tribunale non è in condizione di capire. Adesso capiremo, alla telefonata. Vada, non si preoccupi. Ecco, quindi dico. C'ha cucchiere, si chiama cucchiere. Ok, va bene così. Senta, e a proposito quindi io anche per diretta... Se no non abbiamo capito più niente, adesso non abbiate pazienza. Quindi la risposta alla signora che cosa ha detto? Ha tradotto quello che le chiedeva il difensore? No, ha risposto alla domanda, nel senso che... Io ho detto sto a casa. Alla domanda, ecco, mi scusi signora Cerreoni, perché il tribunale sapere sto a casa, no? Aspetti, esatto. Qual è la risposta a questa domanda? In termini romani? C'ha cucchiera, si chiama cucchiera. Senta, proprio per far luce anche al tribunale su quest'arcano della lingua rom, nel momento in cui il pubblico ministero la scorsa udienza gli ha rivolto la domanda come si dice in lingua rom io sto con quello, si ricorda che alla scorsa udienza il pubblico ministero ha fatto questa domanda, signora? Sì. Ecco, questa domanda le è stata fatta anche in fase di indagini? Presidente, però questa non è una domanda che si può fare nel corso di un esame. O fa la contestazione se c'è una difformità che non c'è, se no che domande sono? Signora, le è stata mai fatta sentire una traccia audio sulla specifica? Però avvocato, scusi, per pazienza, questo stiamo parlando di quello che è successo in indagine? Sì, certo. Facciamo una domanda ora, se c'è un fatto specifico Senta, sulla ecco, signora esatto, ma è una cosa semplice, Presidente, e stavo facendo appunto la domanda a chiarimento. Sì. Quindi le volevo chiedere, signora Cerreoni, ha mai sentito una registrazione con la quale questa domanda in italiano e questa risposta, ovvero sto a casa, sto con quello, è stata fatta sentire una registrazione? No. Nessun'altra domanda, giudice? Va bene, allora l'avvocato Garcea, prego. No, Prego. soltanto un'ultima. Lei, Sì, venga avanti. signora Cerreoni, mi sente? Sempre avvocato Sandri. Volevo sapere, lei ha avuto modo di conoscere il signor Fazzari, vero? Sì. Senta, le volevo dire, il signor Fazzari, come si ricorda, se le è capitato, come definiva la famiglia Casamonica? Aveva... Lui inizialmente diceva che erano dei pisciatori. Dei? Pisciatori. Pisciaturi? Sì. E che significa, lo sa lei, lo può riferire al tribunale? È un'offesa.
Ma che tipo di offesa? Tipo, non so, sarà tipo piscia addosso, non lo so, sarà tipo una cosa del genere. Ha un termine calabrese, ci illumina il dottor Musarò. Quindi anche l'avvocato. Senta, ma invece il signor Fazzari, che lei sappia, si vantava del suo spessore criminale? Ma guardi, lui anche quando veniva lì, insomma, da me che lo sentivo, sì, perché lui diceva che era di questa famiglia calabrese, che era importante, che quindi loro erano più importanti dei Casamonica, no? Inizialmente diceva così, insomma. Grazie, nessuna altra domanda. Prego, l'avvocato Garcea. Eccomi. Sono l'avvocato Garcea, sono il difensore di Lauretta e Luciano Casamonica. Buonasera. Salve. Senta, io volevo chiederle alcune precisazioni, visto che lei ha parlato con tanti di tante cose, eccetera, alcune precisazioni che riguardano i miei assistiti. La prima domanda, perché lei ha detto tante cose che io conosco Luciano e Lauretta da circa 25 anni, e cioè tutto quello che lei ha detto non corrispondono alla mia conoscenza delle persone. Va bene, andiamo alla Intanto domanda. lei ha parlato dei rapporti fra la famiglia di Giuseppe e la famiglia di Luciano. Io non parlo né di clan né di altro, famiglie, sono famiglie, pur vivendo nello stesso luogo. Che rapporti c'erano fra di loro? Ci rifletta bene. Tra Luciano e Giuseppe, diciamo. E quindi Luciano col suo seguito e Giuseppe col suo. Ma guardi, io mi ricordo innanzitutto che una volta proprio mi sembra con Luciano, che loro appunto, per far capire, perché loro diciamo sono legati un po' anche da questo fatto che sono, diciamo, parenti, poi appunto perché stanno sempre insieme. Ora per esempio una volta mi ricordo che quando era Luciano mi sembra e Giuseppe, sì, che avevano praticamente loro, sì, mi sembra Luciano che sta con Giuseppe quella volta, che stanno andando, diciamo, al lavoro e hanno massacrato di botte, mi sembra, un tassista o un tassinaro, o non mi ricordo se era uno dell'autobus e uno del tassinaro, però mi ricordo insomma che queste persone l'avevano anche denunciato. Quindi diciamo loro sono un po', per far capire, quando io intendo che loro sono un po' al bisogno di tutto, quindi diciamo questo fatto è stato appunto denunciato, anche per quello che mi intendo, no? Il fatto anche che comunque stanno insieme quando c'è bisogno appunto di qualcosa, appunto ci sono, anche se c'è per esempio da far discutere con qualcuno, come questo esempio qui, poi appunto li ho visti insieme, anche lì so che appunto stanno insieme anche in questa cosa dello spaccio. Lo spaccio? Come ho detto anche prima, no? Che io non l'ho visto, dico di no che non l'ho visti loro, però so appunto che stanno lì poi tutti insieme alla fine. Scusi, temporalmente lei come può collocare questa vicinanza di questi due cugini? Cioè lei quando è entrata in questa famiglia? Nel 2005? Avvocato, prima, no? Abbiamo detto ormai. Sì, io quando stavo sia prima. E quindi al vicolo sono andata là. Risale al 2005? No, prima. Nel 2005 sono andata a fare al vicolo, se non mi sbaglio, e poi qualche anno prima sono andata lì a Piazza Gaspari. Senta, lei sa se Luciano ha dei precedenti penali? Sì, io so che lui aveva ucciso una persona l'aveva dato un calcio e me l'ha raccontato stesso lui una volta che siamo andati lì a trovare Massimiliano, mi pare. Io infatti fra me facevo, ci arriverò viva a casa?
quando me l'ha raccontato? Perché ha discusso con questa persona e appunto l'ha ucciso. Cioè, gli ha tirato un pugno e quello è morto. Gli ha dato un calcio, mi sembra, se non mi sbaglio. Comunque, lui mi ricordo se era un calcio, mi sembra nelle parti intime, se non sbaglio. Lei sa quando risale? Comunque poi mi ha detto che aveva pagato per questa cosa. Ma lei sa quando risale questo fatto? No, però sicuramente penso prima, perché poi io quando l'ho visto era libero, quindi cioè non so, quando andavamo lì che mi accompagna, non mi ricordo se aveva qualche... Signora, scusi, se no non la seguiamo, che l'accompagna quando? In carcere? Sì, una volta sì, quando praticamente lui mi ha accompagnato proprio, mi ricordo quella una volta che stavo lì a Livorno. Ha detto 3-4 udienze fa, cerchiamo di ricontestualizzare, quindi lei è stata accompagnata da Luciano in carcere per andare a trovare suo marito, questa cosa. Giusto? Per andare a trovare suo marito, e nel corso di questo tragitto le ha fatto questa... Mi ha raccontato questa cosa. Prego. Sa se poi è andato altre volte in carcere Luciano? Cioè a scontare pene, diciamo? O arrestato o in esecuzione pena. Visto che riconosce così bene, dovrebbe saperlo, no? No, però altre volte non lo so. Però diciamo questo qua lo so perché me l'ha detto proprio lui. Lei quando ha cominciato il suo rapporto con Massimiliano? A 17 anni, quasi 18. E quindi? Nel 2000? Allora. Poi vuol dire. Ma perché Pietà? Io non lo so. Scusate, io lo sto chiedendo perché io non lo so. 2, 3, 4 quando ho parlato contemporaneamente. No, niente, c'è stato un problema di calcolo matematico. L'avvocato riteneva che nel 2005 la Cerreoni avesse 17 anni. No, non lo so. Glielo dico io, è dell'84. No, io sono nata nell'84. Ascolti, avvocato. 94 più 7, Ascolti, 2002. avvocato, cioè, lei parla quasi per ultima di improbo, l'ultimo perché hanno parlato già tutti, diciamo, queste cose ce le siamo sentite dire 10 volte. Presidente, ascolti, siccome io l'ho seguito da quando è entrato... No, perché siccome ha fatto una domanda di una cosa che è entrato è stata... in carcere fino adesso, praticamente, allora lui è entrato in carcere, ha scontato 6 anni e 8 mesi, con la riduzione della liberazione, è uscito dal carcere, prima con la semilibertà, e poi con l'affidamento. Ma non è in contestazione questo. E lavorava, lo so, mi risulta perché ce l'ho fatto entrare io, cooperativa 29 giugno, quella di Salvatore. Lo so, era un mio cliente. Così, no, vabbè, sto scherzando, ma non posso ovviamente. negare l'evidenza, no. Sto Però scherzando. lui lavorava in quella cooperativa e prendeva 1.200 euro al mese. Comunque la signora il 2002 è entrata, ha cominciato a convivere con Massimiliano e quindi una volta dice che l'ha accompagnata al carcere e gli ha raccontato di questo episodio che gli era successo. Allora, quindi praticamente lei dal 2002 al 2014, che sono esattamente 12 anni? Supporto. 12 anni. 12 anni. Per 12 anni è stato a contatto con la famiglia Casamonica. Da quello che ha raccontato e che io ho sentito, lei è stato un periodo a Piazza Gasparri, a Ostia, un periodo all'Infernetto, poi è tornata, è andata via, eccetera. In tutta questa vicenda, Luciano abitava a Porta Furba? Allora, la domanda era questa, se Luciano abitava a Porta Furba? Ora comunque sì, mi è venuto, cioè una cosa mi è venuta in mente il fatto quando prima mi aveva chiesto lì di su per giù, quando Luciano mi aveva accompagnato, mi aveva chiesto quello? Non ho capito. Sì, no, adesso se lo vuole dire, visto che gliel'aveva chiesto, lo dica, poi la domanda è un'altra. Ah, no, perché avevo capito quella domanda prima. No, se si ricorda questo Sì, no. che l'ha accompagnata? Se si ricorda, se abitava Luciano... Sì, no, scusi avvocato, perché le stava rispondendo alla sua precedente domanda. Se se lo ricorda, signora Cerreoni, lo dica, se no la domanda che le fa il difensore è un'altra. Vuole sapere se
nel corso della sua frequentazione con la famiglia Casamonica, cioè da quando si è messa con Massimiliano a quando poi insomma se n'è allontanata, se il signor Casamonica Luciano abitava lì a Vicolo di Portafurba. Inizialmente? No, nel corso del tempo. Lei l'ha già... Sì, io già l'ho detto anche poco fa, cioè a me sembra sì che lui stava lì e poi dopo si è trasferito appunto poi quando ho visto io che si è trasferito appunto con la compagna, con la moglie e il figlio. E dove si è trasferito? Un paesino mi pare, no? Ma come avevate tanto confidenza? Ma il nome non me lo ricordo del paesino, però l'ha detto Caprera, com'era? Caprera mi pare. Capena. Capena. Beh, prendo atto. E ha conosciuto mai la sua compagna Monica Auciello? Sì, Monica l'ho conosciuta. È anche venuta pure una volta lì all'Infernet da noi. Senta. Eravamo invitati a cena con Massimiliano e venuta lei e Luciano. Sì, ho capito, non mi interessa. Ma quanti figli ha Luciano? Quanti figli ha Luciano? Allora, hanno il maschietto, maschio sicuro, ora sono decisa se fra 1 o 2. Quindi praticamente lei ha perso i contatti con Luciano da quando sono nati i bambini. Però questa è quasi un'affermazione, avvocato, da cosa la desume? Praticamente non lo sa. Cioè, questo è un commento che lei sta facendo, lei deve fare delle domande adesso, ascolta, poi trarrà io le voglio conclusioni sapere, dal suo torniamo esame. alla domanda base, rapporti con le famiglie. Allora, quante volte vedeva Luciano quando lei stava a Portafurba alla settimana, dopo che si era trasferito a Pavona e non a Capena? A Pavona. L'avvocato Giraldi aveva parlato di Capena. Poi ce lo documenterete. Le volte io non lo so, però lo vedevo insomma. Quante volte non lo so? Lo vedevo spesso. Le volte non lo so, però lo vedevo spesso. Eppure lo dovrebbe sapere perché lei ha parlato delle fuitine di queste ragazze, tutte e due di nome Sonia. Si ricorda l'episodio delle fuitine? Sì, quella di Giuseppe, della figlia. Di Giuseppe? È la figlia di Lauretta. È la figlia di Lauretta. Si ricorda quando sono avvenute queste fuitine? Guarda, io purtroppo non mi ricordo, perché anche queste, diciamo, nel periodo io purtroppo con le date in questo momento ho un po' di difficoltà, però mi ricordo bene, insomma, questa storia sì che si erano sposate e poi soprattutto il fatto della figlia di Giuseppe. Quella della figlia di Giuseppe se la ricorda. E che è successo alla fuitina della figlia di Giuseppe? Quando è avvenuta? Lei ancora stava a Portafurba. È una domanda? Mi sembra di sì che io stavo ancora là. Comunque mi ricordo questa cosa che appunto, come già ho anche detto più volte, che si era sposata con uno che per loro era morto di fame, che perché questo faceva soltanto più hashish e quindi non era a livello loro, e che quindi poi Stefania era arrabbiata e ha comprato questo acido muriatico perché li voleva bruciare. E poi l'altra Sonia invece quando ha fatto la fuitina e dove? Quando non lo so, però mi ricordo che appunto Simone avevano detto che insomma siccome aveva usato quest'arma, perché io di questo non ho mai avuto un ricordo nitido, perché diciamo non c'ero, mi è stato detto che ha sparato che ha usato quest'arma perché diciamo lui col fatto che la figlia di Lauretta per lui era come una figlia.
Cioè, aveva usato l'arma chi? Mi hanno detto che lui ha usato quest'arma. Sì, lui chi, signora? Le sta chiedendo il difensore? Simone, consiglio. Simone. E quest'arma che avrebbe usato, dove l'aveva usata? E per quale fuitina? Per quella di Giuseppe o per quella di Lauretta? No. Per quella di, ti ho detto adesso, per quella di Sognatella, la figlia di Lauretta, che lui appunto aveva usato quest'arma, ma io ho già detto anche più volte che non è che me l'hanno raccontato proprio direttamente, è più una cosa che ho sentito, ma non ho più dettagli di così, non ho un ricordo, però mi ricordo questa cosa appunto, che lui era, siccome che Sognatella per lui era proprio una figlia, e quindi so che aveva usato quest'arma. Allora, le ricordo che la fuitina della figlia di Giuseppe è avvenuta a novembre del 2013, no, è perché lei ha detto che non c'era, e invece quella di Sonia, la figlia di Lauretta, è avvenuta a marzo. Questi dati che le dà per acclarati. L'ha detto lei? No, non ha detto lei, ha detto Sì, che non sa. ieri, quando è stato venerdì. Sì, l'ha detto lei. Avvocato, ci deve indicare la pagina del verbale. Sì. E allora non la può potete fare la pretendere. Lo contestazione. so, però non siamo me in lo può grado ripetere di... quello, ma adesso in questo momento ha detto che lei non c'era, e io le dico che la fuitina di Sonia di Lauretta è Ma lei non avvenuta a c'era, marzo scusi, ha detto 2014, lei non c'era e lì. lei 2014 è stata sequestrata a maggio. Sì, ma lei ha detto... Marzo viene prima di No, maggio. avvocato, senza che si inanda, ha detto io non c'ero lì. Era Dove in non c'era Fernetto. Stava lì a Portafurba. Ma non stava a Portafurba, in quel periodo stava all'Infernetto. La testa ha detto, No, la il testa 4, dichiarando. il 4 maggio è stata sequestrata. Sì, ma prima non stava a Portafurba, stava dal 2012. Sempre insieme alle altre. Però, avvocato, altre scusi, colleghe. lei non può introdurre dei dati che non sono coerenti con quello che abbiamo acquisito finora, che mi pare sia comunque- pacificamente riconosciuto da Comunque, tutti. È tutto registrato. Quindi. Appunto, è tutto registrato, però non confondiamo introducendo dei Lei dati è non stata corretti. insieme ai Casamonica fino a maggio del 2014. E le ragazze sono fuggite, va bene, una il possiamo- 13 e una il 14 a marzo. E questo, poniamo questo fatto come un fatto incontrovertibile. E oddio, finora che Allora, sia avvenuto il lei- 13 e il 14 marzo, avvocato, noi non lo sappiamo. perché- Vabbè, ce lo so io. Ma lo sa il lei, problema, ma lo la sai, scienza né la no, mia né la sua vale, avvocato, aspetti, abbia Presidente. pazienza. Allora, Adesso il anche problema tardi il stiamo problema è facendo pure un altro, po' che lei ha di... parlato dello sparo appena adesso, quindi non ce l'ho Io? scritto. No. No, Sì, no, ma lei cosa vuole far risultare? Che la Voglio testa non fare ricorda risultare degli episodi che la dovrebbe signora ricordare? Terreoni è inattendibile. Vabbè, Allora, perfetto, andiamo questo è il mio figlio. Allora, lei ha detto. No, però scusi, adesso che non c'è è... stato- Però, no, avvocato, abbia pazienza, adesso faccia le domande alla testa, non argomenti le ragioni di mezzo per Presidente, cui la io l'ho ritiene vissuta attendibile. questa cosa, non c'è lo so, stato ma nessuno. anche se l'avessi vissuto io non varrebbe, avvocato, vale quello che viene provato nel processo, non quello che lei sa, abbia pazienza. La scienza Ma privata sulla finora, credibilità, la scienza privata finora Ma non conta. Presidente, se lei mi parla di uno sparo, Ma la testa ha detto, scusi avvocato, siccome capisco che lei parla per ultima dopo che hanno parlato tutti quanti gli altri, ma la testa ha già detto che aveva un ricordo, quello che ha detto già dalla prima battuta del provvisorio, quel poco che sapeva che gli era stato riferito, perché lei non stava lì al vicolo e effettivamente in quel periodo, almeno se dobbiamo ritenere per certo quello che la testa ha detto finora, non ci stava. Quindi poi lei trarrà le sue Le è stato valutazioni in riferito. sede di Anzi, merito. no? Anzi, Presidente, lei ha detto l'ho saputo derelato. Signora Cerreoni, sa che cosa significa derelato? Lei ha studiato il latino? Ma non lo so se ha detto, gliel'hanno detto, Derelato, gli è stato anche chiesto. Però avvocato, scusi, faccio delle domande. Adesso che ho fatto la domanda? ma la domanda così non gliela ammetto. Allora, che dobbiamo fare? Senta, le risulta che Giuseppe e Luciano si siano venuti alle mani anche per il terreno per la quale c'è ancora una causa civile in corso, che sta fra Portafurba e il Mandrione, ed è praticamente ognuno dice che è il suo e quindi stanno in causa, però le risulta che Giuseppe e Luciano si siano venuti alle mani. Presidente, posso fare un'opposizione? La Cerreoni è teste diretto dell'avvocato, quindi chiederei di non fare domande suggestive.
capito il testo? Allora io non faccio altro che copiare. Ho capito. No, avvocato, guarda, scherza, però guardi, questo scherzo alla fine sta diventando fastidioso, Allora, anche perché non mi pare è una proprio domanda che diretta, allora. Faccio la domanda diretta. troppi scherzi ci sono in questo processo. Comunque è tutto trascritto, Ha quindi quello che si saputo o dice ha visto risulterà poi Giuseppe e verbale. Luciano litigare mai? C'è esposizione perché la domanda così è suggestiva. Beh no, questo non è suggestivo, vuole sapere un fatto specifico e fa una domanda determinata. Risponde, signora. Vedi, mi suggeriscono. Verbale d'udienza 37, a pagina 37, il verbale d'udienza del 4 febbraio. Ha detto Giuseppe e Luciano Casamonica per un terreno. Sì, no, della controversia del terreno non c'è dubbio. Allora, voglio sapere, ha visti mai litigare? Venire alle mani è diverso da litigare, sempre per la controversia Giuseppe del terreno. Giuseppe e Luciano? Per il terreno, signora, ha mai assistito ad una discussione? No, alle mani mai. No, mai con le mani. Con le mani mai. So che ha avuto discussioni, ma con le mani mai. Sempre sulla questione dei rapporti di famiglia. Quanto tempo è stato detenuto Giuseppe? Detenuto? Sì, senza mai uscire. Allora. Lui, diciamo, so che poi è stato arrestato appunto lì nel 2009 insieme agli altri fratelli. Perché nel 2009 c'è stata un'indagine a Portafurba? Sì, c'è stata arrestato. Ed è stato arrestato Giuseppe e quanto è rimasto in carcere? Non se lo ricorda, non lo sa. Non è mica obbligato a saperlo, se non lo sa dica non lo so. Ma maestro? Ma non lo so. Non lo sa, basta, e sta bene così. Poi, parliamo un attimo di zio Vittorio. Dove abitava zio Vittorio per quello del funerale? Alla Romanina. Alla Romanina? Morena. Sì. Lei è sicura? È stata a casa sua? Sì. È stata anche a casa sua? Sì, con Massimiliano più volte anche. E poi poi l'ho visto anche più volte che veniva all'Albicolo, che andava anche lì da Giuseppe, che stava lì sotto, l'ho visto alle feste. Ma comunque lei mi conferma che è andata a casa sua alla Romanina? Sì, con Massimiliano. Allora io le dico che lui abitava sotto Frascati a Morena, non a Romanina. Presidente, a parte il fatto che ha appena detto Romanina Morena, io insisto, non è modo questo di fare l'esame, non è neanche un controesame. Le dà una risposta è sbagliata, lei documenta la risposta sbagliata, non può introdurre il dato così. Che significa? Ma scusi, è un dibattimento. Sono esausta a quest'ora del pomeriggio. Guardi, e non riesco più, però aggiunga alla sua età. devo dare in questa circostanza necessariamente ragione al pubblico ministero, come le ho anche detto prima, nel senso lei non può dire no, non è giusto, lo deve documentare, non mi può rispondere io lo so. E io vi ho anche invitato, ma guardate, vi invito per una questione di, come dire, siccome il processo è complesso, è inutile lasciare le cose appese. Quando voi fate un esame e sapete che volete contestare delle cose, avete dei documenti da produrre, vi invito veramente caldamente a farlo nella contestualità dell'esame. Adesso le faccio le domande, lei sbaglia, io la risposta poi la darò dopo. No, avvocato, che così veramente non è, ma la risposta la deve dare documentalmente. Presidente, se possiamo, le difese chiaramente sono in comune per quanto riguarda Luciano e Lauretta. Ci riserviamo di produrre entro la prossima udienza documentazione relativa alla vicenda Fuitina, per intenderci, e chiaramente relativa all'attività lavorativa di Lauretta Casamonica che abbiamo illustrato prima nel controesame dell'avvocato Giraldi. Sì, no, ma detto questo, e fermo restando che lo farete sicuramente come avete, come vi siete impegnati a fare, nel corso dell'esame del test, che peraltro è anche un suo esame diretto, perché adesso non avevo sotto mano la lista e quindi non mi era sfuggita questa circostanza,
eviti di fare commenti, questo è falso, questo è vero, questo è negativo, perché non si può fare così l'esame, è un modo anche di denigrare il dichiarante senza comprovare la mi faccio, va bene. Allora, altra domanda. Signora, quanti quadernoni ha consegnato in procura? Quanti quadernoni? Ha consegnato in procura, lei ha consegnato un quadernone di cui ha parlato il pubblico ministero, è un quadernone, ma era uno o più di uno? No, più di uno. Più di uno, e quanti erano? Guardi, ora non mi ricordo, però sicuramente più di uno. Sì, ma quanti? Più di uno. Il numero esatto non lo so, ma più di uno. Va bene, non faccio commenti. Allora, se lei ha detto che, vabbè, domanda diretta, aveva un soprannome, Luciano? È il cinese. Ma è sicura di questo? Lo chiamavano così anche soprattutto i Gaggi, a volte anche qualche zingaro, se no chi lo chiamava zio. Io per esempio lo chiamavo zio Luciano. Zio? Non è cinese, o è cinese o è zio? Sì, era sia cinese che zio. C'era chi lo chiamava cinese, va bene, allora, lo chiamava zio. E poi mi è venuta in mente la via di Zio Vittorio e via Rocco e Bernarda. Conosce un altro... Aspetti signore, non abbiamo capito cosa ha detto. Le è venuto via in Rocco e mente? Bernarda. Cosa è questo? L'indirizzo mi sembra dove abitava lui. Adesso mi è venuto in mente. Chi, lui, Zio Vittorio? Non abbiamo capito bene. Sì. Prego. Comunque, aspetta. Conosce un certo Teodoro, uno zingaro del Mandrione? Ha mai sentito parlare di lui? Teodoro? Teodoro. Non so se Casamonico o Bevilacqua, uno di questi nomi, però sempre della stessa etnia. Sta al Come fa di cognome? Al Mandrione. No, dico di cognome come fa? Il cognome dovrebbe essere Bevilacqua o Casamonica, non lo so esattamente. So che si trattava di un certo Teodoro. No, mi pare di non conoscerlo. Mai sentito? Mi sembra di no. E da poi nome? C'era Domenico Spada, lei lo conosce? Domenico Spada? Sì, lo conosco. Sapeva che c'aveva uno zio che chiamavano il cinese? Presidente, c'è opposizione, io insisto, siamo in esame, non voglio essere petulante, però siamo in esame, non si può condurre così. Sapeva che aveva uno zio, che non la può fare una domanda così, perché non è Perché è suggestiva, avvocato. Guardi, noi la stiamo lasciando fare perché siamo in chiusura, però se poi mi viene fatta l'opposizione glielo devo dire che non allora lo può finiamo fare. la prossima volta, così io ho quasi finito. Volevo dirle, la sua esperienza nelle famiglie, come vuole dire lei, Casamonica, da questa sua convivenza, diciamo, anche a tratti, mi può dire i rapporti familiari che c'erano fra figli, genitori e figli, fratelli, se erano molto legati, insomma, diciamo affettivamente. Però gli sta chiedendo una valutazione sostanzialmente, no? È talmente generica questa richiesta, avvocato, se ha qualche cosa specifica che gli vuole far dire faccio qualche domanda un po' più diretta. No, siccome lei ha detto che andava tutti i giorni a Luciano a vedere non ha detto che andava tutti i giorni, non ha detto che andava tutti i giorni, andava spesso. L'ha visto spesso. Presidente, qui c'è un tale mare magnum di cose. Avvocato, ma dobbiamo cercare di non confonderci ulteriormente, proprio perché è complesso, dobbiamo seguire delle regole il più possibile chiare. No, e questo andava, ma ha detto lei che andava tutti i giorni là. No, non ha detto io tutti i giorni, intanto avvocato. contesto questo, che non è vero che andava tutti i giorni. Comunque, questo rapporto familiare era stretto.
Il padre di Luciano che cosa fa? C'è Armando. Il padre Armando che cosa fa? Lavora, non lavora? Lavorava? Telefoni per favore. Aspetta che sto pensando, Lei l'ha conosciuto? Sì, l'ho visto lì, l'ho conosciuto appunto, sono andata anche da loro. Era a conoscenza se aveva o meno un lavoro? Non me lo ricordo questo del padre. Prego? Non se lo ricorda. Non si ricorda. Un'altra domanda. Lei ha detto anche stamattina che Luciano lavorava nella sicurezza, e anche oggi pomeriggio, e quindi faceva il buttafuori praticamente? Questo intende per sicurezza? Sì, nel locale ora non mi viene in mente perché mi sembra l'altra volta ho anche detto il nome del locale. Ora per oggi mi sfugge il nome del locale. Ma quando succedeva questo? Guardi, io l'ho conosciuto, ho detto anche prima che conoscessi Massimiliano, quindi se ho conosciuto Massimiliano che avevo 18 anni quasi, 17-18 anni, l'ho conosciuta Luciano intorno ai 16-17, poco prima, ora su per giù. Ora l'anno non lo so, però mi ricordo che l'ho conosciuto in quel locale e che poi infatti ho visto che era pure, quando poi ho conosciuto Massimiliano, che avevo visto Luciano, mi ha detto che era lo zio. Ah, lo zio. E poi l'ho visto lì. Ho capito. E successivamente, quando fu arrestato nel 2008-2009, adesso non so, ci fu un'indagine, fu arrestato Giuseppe, Luciano che cosa faceva? Le risulta che oltre a fare la sicurezza lavorasse anche di giorno come giardiniere? Siamo sempre lì, alla domanda suggestiva. Facciamolo dire a lei, faccia la domanda diretta se sa che lavorava e vediamo se lo sa. O come giardiniere o altre cose che so. Il periodo quando, in che arco di tempo le ha chiesto? Sì, ho detto 2008-2009, quando fu arrestato Giuseppe. Quindi nel 2009? Sì. Quell'arco di tempo non me l'ho venuto, però adesso mi è venuto comunque in mente di nuovo il locale, quello a cui mi facevo riferimento prima, dove avevo conosciuto Luciano, si chiama il Palacavicchi. Esatto. Posso dire esatto? Non lo posso dire. Vabbè. Un'altra domanda. Quando fu, oggi stamattina ha parlato di quando lei doveva mettersi i pantaloni e invece la famiglia diceva che si doveva mettere solo le gonne. Lei ricorda se Luciano intervenne in questa disputa, diciamo, in queste preclusioni che le volevano fare? No, se mi può ripetere la domanda, che non l'ho sentita proprio. Gliela posso semplificare io, avvocato, così magari... Allora, le spiego. Se posso, se ho sentito bene il suo punto. L'avvocato le sta chiedendo se quando la famiglia di suo marito, la famiglia di suo marito, le imponeva o comunque spingeva affinché lei si mettesse i vestiti tradizionali rom, Casamonico è in qualche modo, Luciano è in qualche modo intervenuto in questa disputa, in questo problema, a sua difesa o contro di lei? Adesso non so, ce lo dirà lei se è avvenuto, in che termini.
No, in questa cosa dei pantaloni lui no, non è mai intervenuto. Vabbè. Si vede che Luciano ricorda male. E poi un'altra sola questione volevo farle. Lei conosce un certo Barcaccia? Però per esempio anche la moglie di Luciano è gaggia e lei mette anche lei le gonne. È gaggia, sì, lo so. E mette le gonne, dico. Posso continuare? Prego. Senta, Celeste chi è Celeste rispetto a Cicillo? È la zia. Ah, è la zia di Cicillo. Vabbè, giusto. E poi un'altra cosa, lei ha riferito poco fa che Luciano aveva macchine e orologi. Mi sa dire che macchine aveva Luciano? Quando l'ha visto lei in macchina? Avvocato, ci siamo stati mezz'ora, No, non lo sa dire, non lo sa dire. Ha detto che sa che le arriva ma non si ricorda Allora mai. faccio la domanda e poi lei mi risponde se è a conoscenza. È a conoscenza che Monica aveva una macchina che aveva una Polo che aveva permutato nel 2009 e che era l'unica macchina che avevano Luciano e Monica dal 2012 in poi? Non si posso fare così, se no voglio... Della Polo? No, non mi ricordo proprio le macchine che aveva, i modelli delle macchine, già l'ho detto anche prima. Ma lei ha visto mai Luciano con macchine di lusso, macchine importanti? Oppure Anche prima me l'hanno chiesto della Ferrari, avevo detto di no. Ma l'ha visto lei? No, No, ha detto di no. Non l'ha mai visto? Questo solo per sentito dire allora? No, non ho detto questo. Neanche. Io ho sentito prima che ha detto aveva macchine, orologi. Sì, no? ma ha detto che non era in grado di dire quali macchine fossero, che marca. Sì, però io glielo torno a domandare, perché può essere Lo so, tentato che avvocato, sia però veramente risvegliata ci state la cosa. prendendo per sfinimento, poi uno diventa... Ultima Non abbiamo finito, ci sono Allora, le domande del Lauretta, tribunale, di qualche altra parte. L'ultima non sono domanda per 140. Lauretta. Con chi è sposata Lauretta? Allora, il nome... No, non me lo ricordo il nome del marito di Lauretta. Ma Fazzari li conosceva? Questa Lauretta e la famiglia li conosceva? Io a Fazzari? Fazzari, sì. Sì, lo conoscevo. Lo conosceva bene, quindi Lauretta e il marito e anche i figli. No, Presidente, però qua si stanno... Scusate, no, lo dico per i difensori. Adesso abbiamo, grazie a Dio, un collaboratore, quindi se dovete fare segnalazioni vi prego magari di rappresentarlo a lui che poi me lo rappresenta, se no io non riesco più a seguire le domande. No, mi riferisco all'avvocato Santi che mi ha fatto cenno, ha richiamato la mia attenzione, ma io ho perso il passaggio. No, per inserirlo in questo fatto di Lauretta. No. Se Pazza riconosceva te. E allora? Cioè, lei ha fatto una domanda, Cerrone ne ha capito un'altra e non ha risposto a un'altra. E quindi il dialogo fa sordi? La domanda, se ho capito bene, era se Fazza riconosceva il marito di Lauretta, no? Lei questo ha chiesto. E la Cerrone ha capito se lei conosceva Fazzari, capito? Ha detto sì. Ma no, quello lo sappiamo che la conosceva perché era di quella. E quindi la domanda, ha capito signora, sarebbe diversa se Fazzari Sì, ho sentito, no, non lo so io. Non lo sa. Ah, non lo so io. Non lo sa. Non sa, perfetto. Mi fermo. Vabbè, ci sono altri difensori? Un'altra cosa soltanto. No, ma Fazzari è inutile che glielo chieda a lei, perché le ha parlato mai Fazzari perché non era entrato nell''ndrangheta? Ha mai confessato o fatta partecipe di questa sua cosa? Non ho capito, mi ha fatto una domanda? Ha mai sentito Si può rivedere la Fazzari? domanda? Ha mai sentito Fazzari che le raccontava perché non era voluto entrare nell''ndrangheta? Ma
guardi, non mi ha questa cosa lì, no, però mi raccontava sì ogni tanto che lui appunto era di questa famiglia calabrese, però no, questa cosa non mi sembra che me l'abbia mai raccontato. E poi sì, appunto ogni tanto mi faceva il paragone che loro erano insomma dei pisciatori e queste cose qua. Vabbè, sì. questo l'ha già detto. Però questa cosa... Vabbè. Allora, Mi fermo qua. Prego. Sì, Presidente, solo una domanda per la difesa dell'orefice. Avvocato Dell'orefice. Sì, Laura Coltrinari. Buonasera signora. Senta, lei ha riferito che Domenico dell'Orefice, detto il cornettaro, avrebbe preso dei soldi da Spada Domenico e che avrebbe venduto l'appartamento. Io l'unica cosa che le chiedo, se lei lo sa, lei sa se l'appartamento in oggetto era intestato a dell'Orefice Domenico, detto il cornettaro? No, questo non me lo... Non ho nessun'altra So che domanda. però era suo. Nessun'altra domanda. So che era il suo, però chi era l'interessato? Prego? Ho detto so che era il suo, però non so chi era intestato. Va bene, ci sono altre domande? C'è qualche domanda? Anche il tribunale avrebbe qualche domanda. Come preferisce lei, Presidente? Posso fare subito o dopo di voi? Mi dite. Beh, seguiamo, facciamo le nostre, così vediamo poi, anche perché alcune sono state in parte risolte poi dalle varie, tra gli esami diretti e i controesami. Quindi, signora, un solo passaggio in relazione al tema delle cosiddette vedette. Noi abbiamo agli atti una planimetria, o meglio una foto tratta da Google Earth, che purtroppo non le possiamo esibire perché la lontananza ce lo impedisce, però da questa fotografia si capisce chiaramente qual è diciamo così, lo sviluppo planimetrico della via di Vicolo di Portafurba. Mi segue? Sì. Quindi si vede che è una via piuttosto lunga, che ha un andamento diciamo prima rettilineo, abbastanza rettilineo, e poi a un certo punto gira in quella parte dove risultano poi i civici 55, 59, 57, e si vede dalla fotografia, per come è rappresentato nella fotografia, che non ha da quella parte più una via d'uscita. Dall'inizio invece della strada ha una via d'uscita su via di Portafurba. Quella stessa strada poi, diciamo, a partire da questo vicolo cieco, proseguendo il vicolo cieco dalla parte di via Tuscolana, accede su via Tuscolana. Le corrisponde questa sintetica descrizione dello sviluppo della via di Vicolo di Portafurba che le ho fatto? Sì, perché era come avevo detto l'altra volta, no? Sì. Che andando poi lì per è un vicolo cieco. Poi invece c'era questa... No, infatti do atto all'avvocato Guilherme che l'ha prodotto, che effettivamente senza la produzione dello sviluppo della via non era proprio chiarissimo. Signora, quando lei... Perché io l'altra volta poi avevo confuso il nome via col Quadraro con via Appia, avevo detto, no? Sì, no, adesso lasci Via stare. del Allora, però quella era la parte che intendevo. Signora, mi ascolti un Sì, attimo, perché sono proprio delle piccole battute, diciamo, spero finali, almeno... quando lei parla del discorso delle vedette, ok? Sì. Cioè quindi del controllo che attraverso queste vedette veniva esercitato sull'ingresso all'interno del vicolo di Portafurba, lei a quale parte del vicolo fa riferimento? A tutto il vicolo che va da via di Portafurba fino al punto cieco e poi a via Tuscolana, o ad una parte di questo vicolo? Diciamo a tutto il vicolo. A tutto il vicolo? Sì. Quindi diciamo che, vediamo se abbiamo compreso, la vedetta sarebbe stata anche all'incrocio, le faccio un esempio, tra via di Vicolo di Portafurba e via di Portafurba? Sì. Che quanto dista questo punto di incrocio rispetto alla casa poi della sua famiglia e di Casamonica, diciamo? A piedi? Beh, qualche minuto a piedi sarà. Qualche minuto a piedi? Quindi qualche, non lo so, dico, butto lì 100 metri, 150, 200, non lo so. Dalla uscita ha detto, diciamo, subito appena esce, no? No, subito con appena la esce. casa Signora, loro. signora, io quello che vorrei capire,
quando lei dice che c'era un controllo sostanzialmente sull'accesso su Vico di Portafurba, se questo controllo era nel punto di incrocio, mi segua bene, tra Vicolo di Portafurba e via di Portafurba o tra Vico di Portafurba e via Tuscolano, ovvero nella parte di dove abitavate voi famiglia Casamonica, vicolo cieco, diciamo, la parte cieca della strada. Ma no, era un po' su tutto il vicolo. Un po' su tutto il vicolo. E quando lei ha fatto riferimento alle persone che, diciamo, avevano un po' questo ruolo di controllare chi entrava e chi usciva, lei parlava di Cele? Cela? Di Celeste, Cella. Di Celeste. Esattamente com'è il cognome di Celeste? Spada. Quindi parlava di Celeste Spada. Diciamo, se non sbagliamo, quindi la zia di Ciccillo? Sì. La zia di Ciccillo. Soltanto lei aveva questo, chiamiamolo così, ruolo? Ma diciamo che lei era quella più sicuramente che era diciamo un po' il suo compito, però anche per esempio non so, è capitato anche che se per esempio lei non c'era, perché magari ecco pure lei usciva, magari non so in quel momento c'era qualcun altro, allora andavano di fatto comunque ad avvisare, però generalmente sì, era lei quello che... Senta, passiamo a un altro argomento, il prestito che suo marito ha fatto a Fazzari e Noemi dell'importo di 5.000 euro. Sì. No. Lei ha già raccontato alcune cose, volevo chiederle, ma lei sa se questo prestito è stato corrisposto dietro una corrispondenza di interessi? Quello, diciamo, quello dei 5.000, giusto? Sì. Guardi, io so che c'era, se vuole sapere se c'erano degli interessi? Sì. Se Massimiliano aveva chiesto degli interessi? Aveva preteso degli interessi. Guardi, ora io sinceramente non lo so, perché poi quando è successa appunto questa cosa dei soldi, poi io di fatto dopo mi era venuto in mente, come mi sembra riferito anche l'altra volta, che sono venuti poi direttamente lì da noi, no? Noemi con Massimiliano Fazzari. Sì, no, questo me lo ricordo che lei ha detto questo. Erano lì da noi e quindi poi alla fine parlano direttamente con lui, Noemi. Questo lo ricordo che l'ha dichiarato, ma lei non ha mai chiesto... Lui. Quindi io non so, so che c'era un interesse, però non so un tasso di interesse, però non so la cifra esatta. Quindi lei non l'ha chiesto, non gliel'hanno riferito né suo marito né Noemi né Fazzari? No. L'esatto importo di questi interessi? No. No, l'interesse no. Senta, poi lei in un passaggio delle sue precedenti dichiarazioni la domanda è relativa a se questo prestito sia stato o meno restituito. La domanda le è stata rifatta anche oggi e lei ha detto che non era stato restituito. Però in una sua precedente dichiarazione, se non sbaglio proprio su esame diretto del pubblico ministero, lei dice non è stato restituito se non quello che Fazzari e Noemi hanno inteso spontaneamente dare. Volevo sapere se quindi qualcosa è stato a Massimiliano, a lei restituito, oppure se proprio non è stato restituito niente, visto che ha reso due dichiarazioni contrastanti. Dell'ultimo io mi ricordo di no, proprio, che non era stato restituito. Poi mi ricordo invece che un altro... Di un altro? No, parliamo sempre del prezzo dei 5.000, a me interessa solo quello in questo momento. Che devo fare un attimo riferimento al locale. No, quello mi sembra di no, che non fu su niente. Perché appunto lei aveva precedentemente dichiarato nell'esame diretto del pubblico ministero che non aveva recuperato nulla se non quello che Noemi e Fazzari gli restituito spontaneamente. Lo fa in realtà dietro contestazione del pubblico ministero, quindi lei non aveva memoria, però poi quando il pubblico ministero le ha letto questa frase che noi abbiamo adesso quasi testualmente riportato, lei l'ha confermata.
Quindi, sì, perché purtroppo noi a Massignano chiedono spesso soldi, è per quello che intanto andavo in confusione. Sì, no, però siccome poi lei l'ha confermata quella dichiarazione del PM, l'avrà confermata perché lo ricordava, perché dice se l'ho detto in quel momento effettivamente me lo ricordavo meglio, la ragione ce lo dirà lei, però diciamo conferma quindi che qualche cosina è stato restituito? Sì, sì. Sì, ok. Sì, no, non è stato restituito. Senta signora, lei ha detto... Dopo che mio marito venne scarcerato dalla prima carcerazione, quindi nel 2010, si è allontanato da tutta l'attività legata alla droga, perché aveva, insomma, si era scontato con la carcerazione, corretto? Sì, sì, ha preferito rimanere, diciamo, con i fatti d'usura. Con i fatti d'usura. Quindi in che cosa si traduce questo, signora? Nel senso che diciamo che si era messo sì più che altro a prestare i soldi. Ma tutto quello che lei aveva ci ha abbandonato diciamo, aveva deciso di non spacciare più. Sì, no, signora, ascolti signora, siccome parliamo dopo tante ore anche lei sarà distrutta, quindi cerchiamo di arrivare proprio alla conclusione. Questo lei già ce l'ha detto, io volevo chiederle, quindi quando lei ci ha raccontato l'utilizzo della sua abitazione, così come quella anche di sua cognata, per nascondere la droga, e ci ha detto i luoghi in cui la droga era nascosta, e ci ha raccontato che entravano una serie di persone anche a preparare le dosi di droga per poi venderle, eccetera. Tutto questo si riferisce quindi in un periodo antecedente al 2010, cioè antecedente a questa scarcerazione di Massimiliano? I fatti della domanda? Lei ha detto che la sua abitazione veniva utilizzata per nascondere la droga, per preparare e confezionare la droga e quant'altro, e in questo senso era utilizzata non solo da suo marito ma anche da altri membri della famiglia che entravano più o meno liberamente all'interno dell'abitazione, d'accordo? Sì. Questo è avvenuto fino a che epoca? C'è stato un momento in cui questa cosa non è più avvenuta oppure no? Perché stavo pensando, Io le faccio questa domanda perché lei ha detto che suo marito dopo la scarcerazione del 2010 si è allontanato dall'attività di spaccio di droga. Quindi la sua casa era ancora utilizzata a quel fine oppure la sua casa non veniva più utilizzata? No, la casa che lui, diciamo, era comunque, diciamo, poi utilizzata. Quindi la casa era sempre utilizzata? No, aspetti un attimo che sto entrando in confusione, senti? No, non entri in confusione, lo so che siamo tante ore che stiamo parlando, lo capisco. Però veramente si tratta di poche battute finali, signora, abbia pazienza così con oggi chiudiamo. No, diciamo che comunque dopo che lui ha abbandonato poi quella cosa, poi comunque venivano ugualmente a casa anche a portare la droga come dicevano prima, oppure sì, quello hanno continuato anche poi dopo. E il suo marito non aveva paura che comunque sarebbe stato esposto anche lui a delle conseguenze giudiziarie se qualcuno veniva a fare una perquisizione lì, visto che le cose erano a casa sua? La droga e tutto il resto era a casa sua? Le faccio una domanda, mi dica lei. Sì. Ha capito? Sì, perché poi lui è stato arrestato e poi... Mi sto confondendo i tempi, guardi, sono proprio ai tempi confusi. Vuole fare 10 minuti di pausa? Perché sì, grazie, così mi faccio una domanda di chiusura. 10 minuti di pausa. Grazie.